Innanzitutto grazie Francesca. Tutto, allora, come spesso accade nella mia vita, tutto all'improvviso, per cui in effetti io non sapevo nulla di niente, ovviamente, però sono contento di stare qui perché innanzitutto vedo degli amici e poi sicuramente di qualità e qualcosa che organizzate voi può essere solo che di qualità. Poi abbiamo il direttore di dipartimento, ormai è diventato un magro, per cui è tutta un'altra persona. Bene, noi qui come Ateneo proviamo a fare delle attività tali che ci consentano di crescere, come sempre dico. Poi se queste attività, visto che vedo anche Ciro, coinvolgono l'aspetto della ricerca, diventa in qualche modo ancora più interessante. Perché? Perché io sono cresciuto nella ricerca, adesso che sono giovanotto, ovviamente, come vedete, e questa è stata la mia driving force. Anche adesso ho avuto delle riunioni che riguardavano proprio la possibile interazione in questo momento noi abbiamo tante interazioni con la Cina e abbiamo tante interazioni anche con il Canada, oltre che con gli Stati Uniti, e la Cina in qualche modo ci sta trascinando verso l'uso dell'intelligenza artificiale sia nella che ovviamente nella parte tecnologica. Io sono un chimico organico che studia gli antitumorali e per cui da questo punto di vista ci aiuta tantissimo proprio. Per cui questa è una delle funzioni dell'università. Cioè, l'università deve saper aggregare, l'università deve essere in grado di mettere in condizione gli altri di poter capire e di poter credere. Per cui qualunque attività che viene fatta in questo Ateneo, voglio dire, a me rende felice. Perché? Perché permette a questo Ateneo di crescere, i dati VQR ce lo confermano. Non so se hai avuto modo, Ciro, di vedere, gli studi giuridici sono quinti in Italia, la parte del penale siamo terzi in Italia. Ciò significa che i miei colleghi qua fanno le cose come dovrebbero essere fatte. Voglio dire, vengo dalla Sapienza e anche lì tantissimi, ci siamo conosciuti là, tantissime discipline vanno. E l'università, quali sono le due funzioni dell'università? L'aspetto didattico, che è estremamente importante, ma l'aspetto della ricerca, perché fa da driving force, perché l'uno e l'altro. E per poter far bene l'uno e l'altro è necessario che noi dobbiamo provare ad educare. Noi dobbiamo educare i nostri colleghi. Ho letto poco fa su una dell'Etera di una studentessa che si era lamentata per come in qualche modo era stata trattata. Ebbene, poi c'era la lettera della professoressa che spiegava che cosa in effetti era avvenuto. Perché dico questo? Perché è necessario che noi vigiliamo, perché se noi non vigiliamo, noi non siamo in grado di poter capire che cosa avviene all'interno della e anche per quanto riguarda la ricerca. E tu mi insegni, quando noi controlliamo i lavori e anche quando noi prepariamo i format da dover inviare a chi ci viene a valutare, è necessario che noi seguiamo tutto. Io ricordo che diventammo primo dipartimento di chimica alla Sapienza e in Italia, che ero direttore di dipartimento. Lì, quando misi la commissione a studiare, mi ricordo che dovevano verificare tutto, addirittura diedi il suggerimento sulle review. Mi raccomando, le review solo quelle su invito, perché altrimenti le review non su invito non fanno bene. Dico questo perché noi abbiamo una grande responsabilità. Non possiamo immaginare che tutto vada per conto proprio. Allora, questo so che c'è anche Fulbright, c'è la parte del Parigi, e anche lì abbiamo queste sollecitazioni, ce l'abbiamo sia qua, ma ce l'avevamo pure quando eravamo in Sapienza. E anche lì, poter partire, poter ricevere una borsa di studio, poter avere dei riconoscimenti internazionali, ci dice che l'Ateneo sta lavorando nella direzione del futuro. Per cui, carissima Francesca, il fatto che tu e i tuoi collaboratori e collaboratrici, colleghi e colleghe, abbiate scelto di venire qua, a noi fa solo che piacere. Chiedo scusa solo, ho fatto, ovviamente sono arrivato in ritardo, che se me l'hai detto tu un quarto d'ora fa, però sì, no. Voglio dire, partecipare ad un evento che è organizzato da te, dal direttore, e vedere degli amici e sapere che è sicuramente di qualità, può solo che stimolarmi. Grazie davvero. Grazie di cuore all'amico rettore
Grazie veramente per anche averci ospitato qui, molti colleghi sono in presenza, quindi insomma anche questa è una cosa molto bella, ci ha dato l'occasione di poterci incontrare. Poi io e Bruno ci siamo conosciuti nella Crew International, quindi abbiamo lavorato molto insieme nella conferenza dei rettori sui temi dell'internazionalizzazione, io nel mio piccolo, rappresentando il mio piccolo Ateneo, lui rappresentando la grande Università La Sapienza, però ecco anche qui le nostre differenti prospettive, diciamo, istituzionali che nascono ovviamente dalla circostanza di fatto di essere in realtà diverse si sono incrociate, perché la passione per la ricerca internazionale per entrambi è stata talmente forte che ci ha permesso immediatamente di fare rete. Allora, con molto piacere do subito la parola al professor Mario Carta, direttore del Dipartimento di Diritto e Società Digitale di quest'Ateneo. Grazie Presidentessa, grazie alla professoressa Francesca Russo, Presidentessa dell'Associazione Italiana di Storia del Pensiero politico. Ringrazio il magnifico Rettore per le parole che ha speso di apprezzamento anche per il nostro Dipartimento e per il ruolo che svolge nell'organizzazione di questo evento. Il seminario si inserisce nell'ambito degli itinerari digitali, che sono una serie di appuntamenti di diciamo, un certo profilo che testimoniano l'impegno del Dipartimento sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda la terza missione. Ringrazio il professor Marchili perché grazie a lui se l'associazione ha scelto la nostra sede e il Dipartimento per far svolgere questo importante seminario. Devo dire che anch'io sono particolarmente lieto dei risultati della VQR perché per le discipline giuridiche il nostro Dipartimento si è posizionato al 20° posto in graduatoria su 161 dipartimenti valutati, quindi è un risultato che ci pone prima in graduatoria di tantissime altre realtà prestigiose. È un momento importante per noi perché il Dipartimento è di recente istituzione, sono solo 3 anni che è attivo e quindi la valutazione per noi è stato un banco di prova importante proprio per capire, come diceva il Rettore, se stiamo andando nella direzione giusta e sembrerebbe essere questa la direzione verso la quale andare e quindi per noi è un incoraggiamento a proseguire su questo percorso. Vorrei anche ricordare che siamo molto impegnati sul fronte della didattica, anche perché il nostro Ateneo non beneficia del fondo ordinario, quindi le nostre risorse sono quelle che riusciamo a introitare grazie alla didattica e a tal proposito, anche sotto questo punto di vista, i risultati sono incoraggianti perché la nostra laurea triennale, che è partita l'altro anno, ha già raggiunto i 600 iscritti nel giro di poco tempo. A novembre partirà una laurea magistrale in studi europei, una LM90, che speriamo possa dare una prospettiva di prosecuzione degli studi agli studenti della triennale. E poi abbiamo 3 corsi interateneo con Sapienza che stanno andando anch'essi molto bene. Il seminario è di estremo interesse. Io sono un giurista europeo e quindi ascolto con attenzione gli amici storici, anche perché noi crediamo fortemente nel dialogo interdisciplinare e multidisciplinare. E quindi diciamo per noi è una per noi giuristi è un elemento di confronto e di dialogo fondamentale, anche perché quello che sta succedendo a livello globale forse ci invita anche a fuoriuscire da quelle che sono le nostre specificità dal punto di vista disciplinare e confrontarci anche, parlo da giurista europeo e internazionale, anche con discipline che forse non abbiamo frequentato tantissimo, come può essere la geopolitica,
o anche la stessa storia. Quindi noi sappiamo che spazio e tempo sono quasi due a priori di applicazione della norma, e quindi diciamo il dialogo con chi studia gli spazi a livello internazionale, come i geografi e i geopolitici e gli storici, quindi il dato diciamo della durata dei fenomeni anche giuridici diventa un elemento fondamentale. Quindi io non mi resta che ringraziare nuovamente l'associazione per aver scelto la nostra sede, e naturalmente ringrazio tutti i relatori, ai quali auguro una proficua riflessione e un proficuo confronto, come sono sicuro che accadrà. Grazie. Grazie direttore, grazie veramente per l'introduzione, per l'ospitalità. Nuovamente io mi limito in queste pochissime parole, perché avremo modo di, insomma, sentirci a fine di questa lunga giornata, a ringraziare nuovamente voi, il rettore Bruno Botta, il direttore Mario Carta, questa bellissima struttura che ci ospita, a ringraziare relatrici e relatori per la disponibilità data, e ovviamente le socie e i soci che hanno seguito questa organizzazione, hanno collaborato molto il professor Scuccimarra, la professoressa Patricia Chiancera, oltre che naturalmente il professor Marchili, che sarà il nostro ospite. E quindi mi fermo qui per dare immediatamente la parola, chiedendo al mio collega Andrea Marchili di venire, di assumere la presidenza, ecco, del nostro incontro. Sì, ci vediamo dopo, grazie. Iniziamo subito i lavori cercando di recuperare quel minimo ritardo che abbiamo avuto per qualche problematica tecnica, ma per questo ci perdonerete, sapete che queste modalità miste sono sempre belle, perché comunque ci danno l'occasione di incontrarci, però ecco, qualche momento di confusione sempre si genera. Quindi iniziamo questa prima sessione dedicata a strumenti e ambiti della ricerca europea e internazionale, che appunto sarà moderata da Andrea Marchili. Vi annuncio che cercheremo di terminare per mezzogiorno, di modo da consentire a chi gentilmente ha deciso di essere con noi di svolgere altre attività, quindi cercheremo di essere il più possibile efficienti e stringati, e poi riprenderemo i nostri lavori alle 14:30 per la seconda parte, appunto dedicata a una riflessione metodologica nella storia del pensiero politico, dove avremo interventi di colleghe e colleghi della nostra disciplina. Quindi mi taccio, lascio subito la parola ad Andrea Marchili, che ringrazio per la cortese organizzazione. Buongiorno a tutti, sia che i presenti in sala, sia quelli che si suol dire in presenza mediata, come si suol dire nelle telematiche. La prima parte del seminario, come è già stato detto, diciamo, è una sorta di presentazione dei rapporti, del modo in cui è possibile per i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici seguire un profilo, formarsi un profilo internazionale, tanto più che, come sappiamo, l'Accademia Italiana tende a, come dire, più a espellere i giovani ricercatori invece di, come dire, farli entrare. Pertanto lascerei subito, intanto segnalerei che gli interventi saranno di Christian Lirman Traniello, segretaria generale del Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo Villa Vigoni. Villa Vigoni è un luogo di cultura molto diciamo famoso, soprattutto per la cultura tedesca, appunto. Ciro Franco, capo ufficio progettazione, gestione ricerca, area servizi per la ricerca, Sapienza Università di Roma. Laura Cambriani, responsabile del servizio informazioni per il centro e il nord Italia della Commissione Scambi Culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti, cioè la Fulbright Commission. Dario Tosi dell'Università Italo-Francese, e poi il nostro caro professor Paolo Carta, che è direttore della Facoltà di Giurisprudenza Università di Trento, che credo ci parlerà della diciamo della Columbia.
inviterei dunque a parlare Ciro Franco, se... Ah sì, però no, è collegata. Ah, allora chiedo scusa. Io non vedo, quindi non... Grazie. Allora, Cristian Lirman Traniello. Grazie professore, e ringrazio vivamente il magnifico rettore, il direttore del Dipartimento e naturalmente la presidentessa, la cara amica professoressa Francesca Russo di questa possibilità. Spero che mi sentiate bene. Ottimo. E colgo anche l'occasione per esprimere la mia gioia di rivedere la cara amica Patrizia Chiantera e Corrado Malandrino, che era da tanto che non vedevo, almeno online. Sono molto felice di questa occasione, sarò breve, ma sono a disposizione poi eventualmente per ulteriori domande e contributi dopo. Cercherò di stare nei 5 minuti. La Villa Vigoni è un centro, come diceva il professore Marchilli, è un centro italo tedesco, cioè gestito e finanziato proprio dai due governi, il governo italiano di Roma e il governo federale tedesco di Berlino. Con questa caratteristica è abbastanza una cosa unica nel panorama europeo. La Villa Vigoni stessa non promuove con mezzi propri la ricerca, ma è piuttosto un luogo in cui si svolgono incontri tra ricercatori, innanzitutto italiani e tedeschi, ma poi anche europei e internazionali. E ci sono soprattutto 2 programmi che permettono questo incontro e parlando di queste 2 linee di promozione della ricerca, sposto il focus dalla Villa Vigoni alla grande istituzione che si chiama Deutsche Forschungsgemeinschaft, che sarebbe il German Research Fund o Federal Research Fund, che è una grande istituzione pubblica, e raccomanderei ai giovani che ci ascoltano di guardare semplicemente sulla homepage di questa German Research Fund, perché lì si trovano una grande offerta di possibilità di fare domanda per dei progetti di ricerca, per formare delle piccole squadre di giovani che si propongono un progetto di ricerca. Il rischio collegato a tutte queste offerte di finanziamento, lo dico molto chiaramente, è un po' questo che prima si diceva del brain drain, cioè in gran parte sono offerte per chi è disposto a studiare, lavorare in Germania. Raramente ci sono offerte di sponsoring per chi lavora in Italia, per chi studia e fa la propria ricerca in Italia. Questo, diciamo, è una delle condizioni che vanno tenute presenti. Tuttavia, insieme alla Villa Vigoni, la Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzia 2 format, che uno è il cosiddetto colloquio bilaterale italo-tedesco nelle scienze umanistiche e sociali, e ogni anno si fa un bando, si presentano dei progetti e si entra in una competizione, e chi vince ha un finanziamento per un soggiorno e un colloquio qui alla Villa Vigoni, costi interamente coperti. Questo è un una tantum.
l'altra possibilità sarebbe una linea di sponsoring trilaterale franco-italiano-tedesco ed è una cosiddetta conferenza di ricerca per 3 anni. Di nuovo c'è un bando, si trovano le condizioni sulla homepage della Villa Vigoni. Chi ha in mente un progetto di ricerca con colleghi francesi, con colleghi tedeschi, guarda sulla homepage della Villa Vigoni, trova le condizioni, potrebbe far domanda e sempre entrando in una competizione con una selezione da parte di studiosi indipendenti, come anche nel caso dei colloqui italo-tedeschi che dicevo prima. E quindi queste sono 2 linee di promozione della ricerca collegate direttamente alla Villa Vigoni, ma appunto poi c'è una grande offerta anche di possibilità che mi permetterei di raccomandare proprio di studiare bene sulla homepage del German Research Fund, che si trovano anche in inglese naturalmente. Poi un'altra grande agenzia per gli studi è l'agenzia dello scambio accademico, con la sigla DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, cioè Agenzia per lo scambio accademico federale, e anche lì vale la pena informarsi sulle varie possibilità che sono molto variegate sulla homepage. Poi, a differenza forse, ma lì siete molto meglio informati di me, voi, esistono in Germania molte fondazioni più o meno private che promuovono studi e ricerche. Faccio l'esempio della Gerda Henkel Fondazione, proprio legata a questa impresa Henkel, che devolve parte dei suoi delle sue entrate a questa fondazione Henkel, anche lì promozione e finanziamento di studi, di progetti singoli, ma anche di ricerche, addirittura danno delle borse di studio per un dottorato. Anche lì raccomanderei, mi permetterei di suggerire di andare a vedere le loro home pages, che sono assai informative, quindi al di sotto delle agenzie nazionali di cui parlavo, soprattutto Deutsche Forschungsgemeinschaft e il Deutscher Akademischer Austauschdienst, ci sono numerose fondazioni private che promuovono e finanziano delle ricerche. Mi fermerei qua e naturalmente sono a vostra disposizione per ulteriori domande. Bene, ringraziamo Cristiane Lirman Traniello e direi di adesso passare al dottor Ciro Franco. Grazie. Eccolo.
Ok, intanto buongiorno a tutte e a tutti, sono molto contento di questa opportunità e ringrazio quindi gli organizzatori, iniziando appunto dalla presidentessa dell'associazione, ma anche dell'AISP, ma anche il magnifico rettore di Unitelma. Sempre un piacere collaborare con Unitelma in quanto è un'università, diciamo, gemella di Sapienza, per cui lavorando in Sapienza. Preciso peraltro che io sono responsabile dell'ufficio ricerca internazionale, quindi mi occupo soprattutto di finanziamenti comunitari, in particolar modo di Horizon Europe in questo momento, ma anche di tutte le opportunità di finanziamento internazionali, inclusa la cooperazione internazionale, altro tema molto importante nel contesto globale in cui viviamo. E poi ringrazio il direttore del Dipartimento, che Carta, che ha collaborato all'organizzazione di questa iniziativa, e non ultimo il professor Scuccimara, che è stato il contatto, avendo appunto già avuto delle esperienze presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza. Quindi l'obiettivo della mia presentazione è quello di condividere alcuni spunti su opportunità di finanziamento nell'ambito di finanziamenti europei, in particolare di Horizon Europe, come dicevo. Chiaro che in una presentazione di credo una ventina di minuti non avrò tempo di scendere troppo nel dettaglio, ma quando svolgo questo tipo di intervento io cerco da un lato di dare degli spunti, anche segnalare alcune opportunità, ma soprattutto vista anche l'esperienza come valutatore per conto della Commissione europea di progetti per lo più Marie Sklodowska-Curie, ma anche dell'ambito collaborativo di Horizon, vedendo la macchina dall'interno, diciamo, cerco di dare anche dei consigli ai candidati su come impostare una proposta di successo, tenendo presente che dietro ogni proposta progettuale c'è un impegno dei ricercatori, ma ci sono poi delle persone, degli esperti che leggono questi progetti, che sono anch'essi degli esseri umani, che quindi vanno in qualche modo accompagnati nella proposta, e quindi nella predisposizione della proposta il candidato deve tenere presente anche alcuni aspetti psicologici molto importanti per incontrare il favore dei valutatori. A questo punto quindi inizierei, per cui ecco perché io parlo sempre di corretto approccio alla progettazione, che è valido per qualunque tipologia di finanziamento. Innanzitutto, e questi sono sempre i consigli con cui avvio le mie presentazioni, ho volutamente lasciato in inglese le slide perché anche questo è un elemento fondamentale: abituarsi ad utilizzare nelle proposte progettuali delle keywords che incontrano il favore, che vanno incontro a quelle che sono le aspettative della Commissione europea e conseguentemente dei valutatori, è un aspetto molto importante. Primo aspetto, consapevolezza di quello che è il contesto di riferimento. Quando parliamo di finanziamenti alla ricerca non stiamo parlando di aiuti ai singoli ricercatori, ma stiamo parlando del fatto che i ricercatori diventano in qualche modo una risorsa, uno strumento per realizzare degli obiettivi del finanziatore. Per cui nel momento in cui ci si approccia alla progettazione in generale, ma quella in particolare dell'Unione Europea, dove le priorità sono ben definite, le sfide per la società europea sono ben individuate, bisogna sempre porsi nell'ottica del finanziatore. Quindi dimostrare di conoscere il contesto di partenza, dimostrare di conoscere anche le aspettative del finanziatore è fondamentale, e far sì che gli obiettivi della propria ricerca siano in qualche modo, facciano un match e siano corrispondenti a quelle che sono le aspettative del finanziatore. Conoscere bene il processo di valutazione, e su questo a questo ho dedicato alcune slide, come vedrete, e i criteri di valutazione. C'è un elemento fondamentale nei finanziamenti europei. I tre criteri, macro criteri di valutazione, corrispondono esattamente ai template, ai format che devono compilare i proponenti. Questo è un elemento fondamentale, perché significa che scrivendo una proposta progettuale articolata in 3 sezioni, poi vedremo quali sono, il ricercatore sta rispondendo esattamente alle domande che si attende di trovare all'interno del progetto la Commissione europea. Dicevamo brevemente, parliamo di Horizon Europe, che è il principale programma di finanziamento alla ricerca e all'innovazione, e che contiene comunque una sezione,
direi diverse sezioni che sono decisamente anche appropriate rispetto al contesto in cui ci troviamo oggi, quindi l'ambito sociopolitico è una parte molto importante del pillar 2 del programma Horizon. E poi non dimentichiamo che ci sono delle call e degli ambiti, parlo in particolare di ERC, ma oggi non entrerò in questo, ma soprattutto delle azioni Marie Sklodowska-Curie, dove l'approccio è bottom-up. E quindi questo significa che i temi di ricerca sono assolutamente liberi e l'ambito socio-economico è un ambito estremamente importante in questo tipo di finanziamenti. Lo dico in questo, appunto, avendo fatto parte di panel di valutazione proprio dell'ambito socio-economico, perché questo è un elemento da non sottovalutare. Quindi 3 fondamentali, diciamo, Horizon, quindi principale programma di finanziamento, ormai ci stiamo preparando al prossimo programma quadro, al 10° programma quadro, che anche con grande incertezza, visto il contesto globale che sta vivendo l'Europa, con 3 fondamentali sfide di creare e di sviluppare una ricerca eccellente, di altissimo livello, ma soprattutto, ed è questo il secondo aspetto che tendo oggi a sottolineare, far sì che questi finanziamenti incontrino e soddisfino quelle che sono le esigenze, le sfide poste dall'Unione Europea anche in ambito sociale ed economico. E qui vengo ad un punto fondamentale, l'impatto per la Commissione Europea. Spesso si pensa che la ricerca debba avere solo un impatto scientifico-tecnologico, ma non è così. Oggi sempre di più la Commissione Europea dà importanza all'impatto sociale e all'impatto economico e soprattutto all'impatto sociale. Quindi i risultati della ricerca devono arrivare in qualunque ambito, devono arrivare a portare beneficio ai cittadini europei. Quindi da qui inizio anche a menzionare alcune keywords, come dicevo, l'aspetto delle keywords, l'aspetto di alcuni messaggi chiave che vanno mandati nel momento in cui si predispone una proposta progettuale è fondamentale. Quindi che cosa si pone la Commissione Europea con questa tipologia di finanziamenti? Intanto migliorare il contesto e sviluppare il contesto della ricerca europea, anche attirando ricercatori di eccellenza, al di là di quella che sia la nazionalità. Stiamo parlando di rafforzamento dello spazio europeo della ricerca. Collaborazioni scientifiche, tecnologiche, coinvolgimento di stakeholder. Anche questo è una componente fondamentale che bisogna dimostrare all'interno dei progetti. E poi chiaramente favorire anche una valorizzazione dei risultati, una vicinanza tra quelli che sono i risultati della ricerca e quella che è la società, quindi far sì che questi progetti abbiano poi un impatto diretto sui cittadini. I 2 pillar che oggi menzionerò più frequentemente sono il pillar 1 e il pillar 2, il programma è organizzato in 3 pilastri fondamentali. All'interno del pillar 1 è appunto presente il sottoprogramma Marie Sklodowska-Curie, che è un programma di estrema importanza con diverse sfaccettature e diversi livelli per i giovani ricercatori. E poi invece nell'ambito del pillar 2 ricorderò e menzionerò anche delle call che sono attualmente aperte, peraltro io chiaramente autorizzo anche la diffusione della presentazione perché cercherò di andare molto veloce, e qui ritroverete proprio fatto una raccolta di call per il 2027. Quindi questo è un altro merito dei finanziamenti europei, il fatto che si possa programmare con anticipo, e su questo tornerò, la propria partecipazione ad una call. Quindi nell'ambito del secondo pilastro, organizzato proprio per cluster, per sfide tematiche, quindi qui, mentre nella parte Marie Sklodowska-Curie ritroviamo un approccio bottom-up, qualunque tema, e tornerò su questo, l'originalità del tema è fondamentale. Invece nel secondo pilastro l'approccio è top down, e su questo tornerò. Significa che la Commissione Europea già individua delle sfide ben precise, dei topic, degli argomenti che devono essere finanziati, che verranno finanziati, e quindi ancora di più questo matching dei propri obiettivi di ricerca come candidati con quelli che sono gli obiettivi che si pone la Commissione Europea è fondamentale.
Bottom up approach, quindi parliamo di Marie Sklodowska-Curie Action, le diciamo conosciute come azioni Marie Curie. Bene, questo è uno dei programmi più diciamo potremmo dire antichi nell'ambito della ricerca europea, ed è il maggior strumento per finanziare i ricercatori, i giovani ricercatori. Per giovani ricercatori che non abbiano ancora il dottorato di ricerca e giovani ricercatori invece che abbiano conseguito un programma, un titolo di dottorato di ricerca entro gli 8 anni. Perché? Quindi ci sono varie misure qui delle azioni Marie Curie, qui nominerò semplicemente i Doctoral Network. Queste sono delle call che vengono appunto, una call che è diretta alle istituzioni, non ai singoli ricercatori, alle istituzioni per creare delle reti di dottorato che coinvolgano diversi soggetti, anche pubblico, privato, e vi assicuro che l'ambito giuridico è molto utilizzato in questo programma, e ne ho visti tantissimi di progetti in questi ambiti, e qui si candidano le istituzioni che costituiscono un partenariato internazionale con diverse appunto tipologie, non solamente accademia ma anche centri di ricerca, per sviluppare un programma di dottorato internazionale. E qui come possono accedere ai finanziamenti i giovani ricercatori, cioè non dotati di titolo, andando sul sito Euraccess, che è un altro sito della Commissione europea, dove devono essere pubblicate tutte le posizioni aperte per poter svolgere un programma di ricerca nell'ambito di queste reti, appunto, Marie Curie. Invece per i ricercatori, e poi vedremo brevemente quali sono i requisiti, per i ricercatori dotati già di titolo di dottore di ricerca esistono le postdoctoral fellowship. Queste sono veramente un fondamentale strumento di finanziamento per migliorare le competenze di ricercatori già in un stadio avanzato, ma che vogliano appunto diversificare, migliorare e colmare dei gap nella propria formazione di ricerca. Quindi non sono dei veri e propri progetti di ricerca, ma sono di progetti di formazione alla ricerca, nel corso della quale una buona parte dell'attività è dedicata non solamente all'acquisizione di nuove competenze, per lo più di carattere trasversale, ma anche competenze proprio di ricerca nello svolgimento quindi contemporaneo di attività di ricerca ben precise. Quindi qui i singoli ricercatori possono applicare, e abbiamo due tipi le European Fellowship e le Global Fellowship. Le European Fellowship consentono ad un ricercatore di fare un periodo di mobilità all'interno, o meglio di scegliere un'istituzione ospitante in un qualsiasi paese europeo o paese associato. Invece le Global Fellowship sono dei progetti un po' più lunghi, che vanno da 2 a 3 anni, nel corso delle quali possono appunto andare a migliorare, a rafforzare le proprie competenze in un paese terzo. Quindi c'è anche un'istituzione di un paese terzo con la previsione di un periodo di rientro di 1 anno all'interno di un'istituzione del paese europeo. La ratio qual è? Mandare i nostri ricercatori di nazionalità europea o di long term resident in un paese terzo, magari più avanzato, per acquisire, svolgere attività di ricerca per 2 anni, acquisire nuove competenze e trasferire, riportare nel contesto europeo queste competenze. E qui vedete un po' diciamo gli aspetti che ho sottolineato riassunti all'interno di questa slide. Se passiamo invece all'approccio top down, ricordiamo secondo pilastro, qui invece è molto importante il fatto che c'è sempre un work program di riferimento, questo esiste anche per Marie Curie. Cos'è il work program? Un documento strategico di 2 anni, nel corso che viene pubblicato quindi ben 2 anni prima, e qui è possibile vedere le call nel corso dei 2 anni, quindi c'è anche la possibilità di programmare la propria partecipazione. Il work program è importante
viene fatto un work program per ogni cluster tematico, quindi in questo caso appunto il secondo cluster, quello che interessa particolarmente la giornata odierna, e qui vengono definiti gli obiettivi strategici, le priorità della Commissione europea per quei 2 anni e conseguentemente tutti i topic che verranno finanziati. Quindi c'è la possibilità di andare una sorta di vetrina di tutte quelle che sono le opportunità di finanziamento. E chiaramente nel momento in cui si applica per una call bisogna aver letto a fondo e compreso realmente quelle che sono le aspettative della Commissione europea e entrare nel dettaglio del topic che definisce anche la sfida specifica. Sostanzialmente il work program è organizzato in questa maniera. Le call sono raggruppate all'interno di destination e poi all'interno di ogni destination c'è un topic di riferimento. I topic sono molteplici. La destination rappresenta in qualche modo la macro aspettativa, l'impatto di lunga durata che si attende da quelle call e da quei progetti rientranti in quella destination, la Commissione europea, mentre il topic in qualche modo rappresenta quella che è l'aspettativa, l'impatto atteso nel breve periodo. Il topic, entrando quindi nel topic, bisogna vedere, il topic lo definisce molto bene, quella che è la sfida specifica che si pone la Commissione europea, lo scopo e quella che è la ratio che è dietro a quel tema specifico, quindi si può scegliere con molta precisione, anzi direi che si deve proprio il più possibile far corrispondere la propria prevista attività di ricerca rispetto a quello che si attende la Commissione europea. E qui, anche se è un po' sgranato, perché questo veniva da un grande file Excel, noi come ufficio raccogliamo ogni anno tutte quelle, man mano che vengono pubblicati i work program, raccogliamo tutti quelli che sono i topic, ma sono estremamente leggibili e se vedete quindi la destination in questo caso è democracy and governance, quindi tematiche assolutamente appropriate per la giornata odierna, e invece i topic specifici li vedete sul lato destro della slide, quindi vi invito poi nel momento in cui le slide saranno rese disponibili a esaminare i singoli topic che potrebbero incontrare il vostro interesse. Sono ben 2 slide e qui non ho raccolto le slide del 2026, cioè quelle che scadono a fine anno. Perché? Perché io ritengo che per una buona preparazione ad una call bisogna comunque iniziare a lavorare almeno un anno prima. Qui invece trovate tutte le call che scadono nel 2027. Qui ci sono delle informazioni di dettaglio molto intuibili, operative, dove trovate le call, qui la spiegazione del work program, appunto come è organizzato, un po' quello che vi ho già illustrato. Vorrei andare direttamente a quella che è la struttura del progetto. Ogni progetto europeo di Horizon, poi vedete la standardizzazione, l'uniformità delle call europee è un merito perché consente da un lato la programmazione, dall'altro non sono delle call soggette a iniziative random, viene aperto all'improvviso una call, è tutto programmato e per tutto il programma quadro per 7 anni le regole non cambiano, salvo piccoli aggiustamenti nel corso degli anni, per cui ogni progetto è strutturato in una parte A e in una parte B. La parte A è più di carattere amministrativo, la compilazione di un form online, e mentre la parte B è possibile scaricare il format che in modalità versione Word, e in questo format vedrete che questo format è organizzato in 3 sezioni che corrispondono ai 3 criteri di valutazione. E questi sono i criteri di valutazione che ritrovate in tutte le call. Chiaramente a seconda se siamo nella parte, nel pillar 1 Marie Curie, ci sono delle specifiche nei sottocriteri di valutazione leggermente diversi, ma la struttura è sempre quella. Excellence, quindi in questa parte del progetto, e quindi criterio di valutazione, quello che viene giudicata è l'eccellenza scientifica della ricerca, quindi in una qualunque ricerca sappiamo che la conoscenza dello stato dell'arte, gli obiettivi che devono essere definiti in maniera molto puntuali e scritti, qui entra sempre la parte di me che in qualche modo ha letto tante proposte, obiettivi che vanno descritti in maniera discorsiva, ma che a un certo punto devono essere descritti in bullet point in maniera puntuale, e il valutatore deve sempre
capire, siccome tra l'altro questa è la prima parte del progetto, capire questo progetto che cosa intende fare. Perché se si perde l'interesse del valutatore in questa prima parte del progetto, è compromessa la lettura di tutto il resto della valutazione. Qualunque ricerca, e veniamo al secondo sottocriterio, qualunque ricerca richiede una metodologia di ricerca ben definita, che sia anche complying, che sia anche in linea con gli obiettivi che abbiamo specificato nella parte superiore. Spesso i ricercatori pensano di avere in mano una ricerca molto forte e ritengono che altri aspetti come il management del progetto o l'impatto che la ricerca potrà avere nel tempo sia qualcosa di irrilevante. Ma già dalla struttura dei 3 criteri di valutazione e di come deve essere impostata la proposta, vedete che 2 parti del progetto devono essere dedicate alla descrizione dell'impatto della proposta, l'impatto che la proposta potrà avere in quel determinato campo di ricerca, e bisogna saper dimostrare nel terzo criterio di valutazione, qui quando facciamo proprio del training, noi entriamo a esaminare tutto, oggi non c'è tempo per fare questo, però la qualità della implementation e quindi del management è dimostrare che al di là degli obiettivi spiegati nella prima fase e di quello che è l'impatto atteso, che ci sia una vera capacità, sostenibilità, fattibilità della proposta progettuale. La Commissione dà circa il 75% del finanziamento ad un proponente, quindi vuole essere certa che nel momento in cui sta attribuendo il finanziamento a qualcuno o a un'istituzione ci sia la capacità anche gestionale di questi fondi. Da dove iniziare? Qui avevo impostato un po' un percorso, quindi è chiaro, sono attività, sono approcci che si devono seguire in qualunque ricerca, ma ancor più nei finanziamenti europei. Allineare sempre più la propria ricerca a quella che è il razionale del contesto politico e scientifico del finanziatore. Giustificare, ecco, il verbo justify è molto utilizzato dai valutatori. I valutatori dicono sempre, si chiedono sempre, sono giustificati gli obiettivi rispetto alla descrizione dello stato dell'arte? Quindi non dedicarsi solamente a fare degli statement all'interno di una proposta, ma spiegare e motivare, quindi avere sempre in mente la parola, il termine motivazione quando si dichiara qualcosa. Altrimenti vengono lette tutte queste come delle semplici affermazioni che non trovano un riscontro nella proposta progettuale. Ricordiamoci sempre che la proposta progettuale è l'unico strumento che noi abbiamo per comunicare con i valutatori. Quindi quelle 30 pagine devono essere anche scritte in un certo modo, rese leggibili anche in maniera semplice, utilizzando anche il bold, il grassetto, per delle keywords che magari richiamano le stesse keywords che sono riportate all'interno del work program, cioè le strategie fissate, individuate dalla Commissione europea, e delle parole chiave che identificano il progetto. Obiettivi che devono essere quindi, come vi dicevo, descritti in maniera puntuale, devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e realizzabili nella durata del progetto. Un progetto ha una durata di 3 anni, quindi non bisogna scrivere degli obiettivi, come dicono spesso i valutatori, over ambitious, che in realtà sono bellissimi, ma non danno conto della fattibilità. E poi naturalmente come definire i risultati. Ancora una volta immaginateli dall'alto, quindi si parte dalle strategie europee, si arriva agli expected impact che sono indicati in quei raggruppamenti di call, poi si arriva al topic, l'argomento di ricerca, e da lì devono scaturire i vostri risultati attesi, cioè non devono essere dei risultati indipendenti e autoreferenziali rispetto alle aspettative. Molto importante il secondo criterio di valutazione è quindi spiegare appunto il percorso e il modo in cui quel progetto, raggiunti quei risultati, riuscirà a penetrare nella società e arrivare fino ai cittadini o, nel caso di proposte più tecnologiche, all'industria europea. E avere bene a mente la distinzione tra la comunicazione di un progetto, la disseminazione
e l'exploitation. La comunicazione di un progetto è qualcosa di molto ampio che indica in qualche modo che è dovuto alla società per dimostrare come un progetto abbia e rientri nei benefici per i cittadini europei. Quindi è un qualcosa che ha a che fare con l'accountability, direi. Mentre la disseminazione è proprio, una volta che abbiamo in mano questi risultati, come fare a avvicinarli alla società europea. L'exploitation è qualcosa che ha più a che fare con la valorizzazione invece economica di un progetto, ma non solo. Ogni proposta progettuale viene valutata da 3 valutatori. Questi valutatori svolgono prima una valutazione individuale, non si conoscono, non possono vedere le rispettive valutazioni, poi si apre una fase di consensus nel corso del quale i 3 si incontrano fino a qualche anno fa, prima del Covid, e fisicamente per ogni proposta si incontravano, avevano un'ora a Bruxelles in una certa settimana dell'anno e poi dovevano raggiungere un consensus, un'unanimità di giudizio su quella proposta. Per cui quello che riceve il candidato alla fine è un unico evaluation summary report che è la sintesi, ma non è il giudizio della maggioranza, attenzione, è proprio la sintesi della valutazione su quella proposta. Quindi è qualcosa di molto ponderato. Che cosa si aspettano quindi i valutatori da un progetto? Non solamente l'eccellenza scientifica, io cerco sempre questo anche come persona che lavora all'interno degli uffici di supporto alla ricerca di un grande ateneo e comunque di un ateneo in generale, è quello di puntare anche su altri aspetti su cui spesso i ricercatori non puntano, quindi la capacità di comunicare la propria proposta progettuale, essere credibili, essere coerenti tra le diverse parti, le 3 sezioni del progetto, non scrivere qualcosa che non è poi trova riscontro nella parte, nel terzo criterio di valutazione, dunque nella terza sezione del progetto. La comunicazione del progetto e della proposta, come vi dicevo, è sempre fondamentale. Essere chiari, utilizzare l'inglese. L'inglese è una lingua, tra virgolette, più semplice per comunicare, frasi non troppo estese e indicare un concetto per ogni frase, cioè mandare dei messaggi molto chiari. E qui, diciamo, concludo sempre questo con questa slide che a me piace molto. Nella prima parte abbiamo detto che a proposito dell'excellence, il B1, form B, primo criterio di valutazione, bisogna accompagnare, incuriosire il valutatore nella proposta. Nella seconda parte, impatto, fargli vedere la fotografia di quello che sarà alla fine dei 3 anni e quindi in qualche modo ispirare una visione. Nella seconda parte, nella parte invece, nella terza parte, il B3, che sarebbe l'implementation, invece convincere. Quindi noi ci dobbiamo porre questi 3 obiettivi. Tutto questo, come vi dicevo, può essere fatto dai ricercatori, ma va fatto in una buona istituzione con dei servizi di supporto adeguati. I servizi di supporto possono aiutare a strutturare una proposta in maniera migliore, non si possono chiaramente sostituire alla capacità scientifica dei ricercatori, ma possono sicuramente migliorare attraverso una rilettura, attraverso dei consigli, attraverso anche un contributo alla stesura su alcune parti più di carattere manageriali o di impatto, possono sicuramente contribuire alla proposta. Quindi non aver paura di rivolgersi agli uffici ricerca internazionali, perché lì si possono trovare delle persone che comunque anche per esperienza, anche per aver letto, per aver visto tante proposte, possono sicuramente contribuire al miglioramento della progettazione. Io con questo avrei terminato, spero di non aver rubato troppo tempo e sono a disposizione per qualunque domanda. Allora, ringraziamo il dottor Ciro Franco e diciamo, segnaliamo che inseriremo le slide della relazione del dottor Franco
sul sito dell'associazione, nel sito dell'associazione, in modo che anche chi oggi non abbia potuto partecipare possa però diciamo in seguito prendere tutte le informazioni possibili. Passerei ora alla dottoressa Laura Cambriani, responsabile del servizio informazioni per il centro e il nord Italia alla Commissione per gli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti, Fulbright Commission. Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, perfetto. Buongiorno a tutte e a tutti. Le diapositive quindi le condividete voi, non ho capito. Va bene così? Perché le vedo già nel video, però io non ho fatto niente, solo per chiarire. Professoressa, guardi, se le ha lei può condividere lei lo schermo, così può andare avanti in autonomia. Esattamente, perfetto. Ok, andiamo a condividere. Ok, dunque, scusate. Riuscite a vederle? Perché non... Sì, riuscite a vederle? Sì, si vedono bene, grazie. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, appunto sono Laura Cambriani, l'Educational Advisor della Commissione Fulbright e anche per Education USA. Sono molto felice di essere qui oggi, per me è la prima volta, quindi sono molto felice, ringrazio la professoressa Francesca Russo che è stato il mio contatto appunto per poter partecipare oggi. È stato un incontro per me illuminante, soprattutto la presentazione del dottor Franco è diciamo un ottimo punto di partenza, perché molti dei concetti che ha illustrato possono essere utili anche per coloro che si candideranno con Fulbright. Allora, oggi velocemente vi presenterò sia il programma che la commissione, parlerò velocemente di Education USA e poi andrò a presentare quelli che sono i concorsi per lo studio, ricerca e l'insegnamento, e quindi poi alla fine di tutte le sessioni sarò presente anche per eventuali domande. Il programma Fulbright nasce nel 1946 ed è un programma che prende il nome del senatore che ha proposto questo tipo di iniziativa. Il senatore Fulbright, siamo nel secondo dopoguerra, e il senatore Fulbright, che aveva avuto un'esperienza di studio ad Oxford, voleva che anche altri statunitensi potessero approfittare di questo tipo di scambio accademico. Siamo appunto nel secondo dopoguerra, in un momento in cui la conoscenza tra i popoli, lo scambio poteva essere un elemento importante anche per la pacificazione, visto il momento storico, e questa sua proposta è stata così vincente che è diventato un programma di scambi. Nel 1948 è nata la Commissione Italiana e attualmente il programma opera in oltre 150 paesi nel mondo, permette a statunitensi di andare, di scegliere una destinazione estera e permette nel nostro caso agli italiani di andare negli Stati Uniti. In alcuni paesi il programma opera attraverso le commissioni, quella in cui lavoro io ha sede a Roma e poi ha una sede periferica per il Sud all'interno del consolato americano a Napoli. E tutte le commissioni sono enti binazionali e promuovono borse di studio per italiani e per statunitensi con contributi pubblici, quindi i due governi fanno in modo che si possano finanziare queste borse di studio che appunto permettono questo scambio culturale a livello accademico, sia per lo studio che per la ricerca che per l'insegnamento. Inoltre, all'interno della commissione è ospitato Education USA. Per me è importante far conoscere Education USA, magari per i concorsi che andrò a presentare oggi. Education USA
non può forse offrire un grosso contributo, ma per tutti voi che avete un contatto con gli studenti è importante capire intanto che Education USA è un network ufficiale del Dipartimento di Stato. Quindi è un ente governativo che promuove il sistema accademico statunitense all'estero, e questo significa che il tipo di servizio che offriamo noi, oltre ad essere gratuito, è comunque ci impone di dare informazioni attuali, ma soprattutto imparziali sul sistema accademico statunitense. Se andiamo a parlare della caratteristica delle borse, diciamo che i primi 3 punti li ho già accennati. Quello che mi preme ribadire è appunto l'intento di avvicinare i due popoli, quindi Italia e Stati Uniti, quindi promuovere la comprensione reciproca, e in questo senso i partecipanti, quindi i borsisti che poi vengono selezionati, sono considerati come dei diplomatici, nel senso però meno diciamo meno standard del termine, nel senso che i borsisti fanno conoscere se stessi, fanno conoscere il proprio progetto di studio e soprattutto la propria università italiana negli Stati Uniti, e devono essere quindi un ponte di contatto tra i sistemi accademici. Ritornerò su questa diapositiva, però vi vorrei far vedere quello che è il profilo del borsista Fulbright in ogni bando di concorso. Questo paragrafo non cambia in qualsiasi bando che sia di studio, di ricerca e di insegnamento. E vorrei riprendere le parole del dottor Franco quando ha accennato alle aspettative del finanziatore, perché il comitato di selezione si aspetta di trovare dei candidati che abbiano delle spiccate doti di leadership, visto il ruolo che avranno poi negli Stati Uniti. Quindi quando si prepara la domanda di ammissione e per quella Fulbright bisogna scrivere vari saggi, oltre a farsi scrivere 3 lettere di raccomandazione, bisogna tenere presente non solo quello che Fulbright può fare, l'impatto di Fulbright nel proprio progetto di studio, ricerca e insegnamento, nella propria vita, ma anche cosa può fare il borsista per la comunità, quindi che cosa poi riporta in Italia, dove il ciclo dello scambio culturale si conclude. E questo per noi è cruciale, tant'è vero che questo ruolo di ambasciatore culturale è poi una tematica che rientra anche nel colloquio orale, che è il secondo step che devono superare i candidati che poi tra questi vengono eletti come borsisti. In quanto poi appunto borsisti considerati come diplomatici, ci si aspetta un giving back che normalmente negli Stati Uniti è più che altro economico, invece no, Fulbright vi richiede magari partecipazione, organizzazione di eventi tipo questo per far conoscere le opportunità di cui appunto si è goduto, oppure, lo vedremo poi alla fine della presentazione, essere disponibili come mentor, cioè offrire un servizio di aiuto alle candidature per i futuri candidati. Io mi occupo del servizio informazioni, quindi do delle informazioni più generali sulla candidatura, magari a livello della scrittura di un saggio, della scelta di università, un ex borsista può aiutare molto di più un candidato rispetto a me. Alla fine, punto 7, ci sono quelle che forse possono essere viste come delle dolenti note, perché essendo borse di studio finanziate con soldi pubblici, e offrendo tra i benefit che tra un po' vedremo il visto J1, in realtà una volta che termina la validità del visto e si rientra in Italia, quindi termina il soggiorno, non si può rimanere negli Stati Uniti come residenti a tempo indeterminato o determinato. Si può rientrare negli Stati Uniti con altri visti, con l'ESTA, cioè l'esenzione del visto turistico, ma per i 2 anni successivi appunto non si può rimanere fissi negli Stati Uniti, ma bisogna rientrare necessariamente in Italia o in Europa. Vado avanti con la presentazione appunto dei benefit, quindi oltre al contributo economico che poi vedremo, c'è un contributo alle spese di viaggio, l'esenzione di tutti
tutti i costi relativi all'emissione del visto J1, l'assicurazione sanitaria che è necessaria per soggiornare negli Stati Uniti e in questo caso è offerta dal Dipartimento di Stato, e poi si entra in un network internazionale Fulbright dove appunto ci sono studiosi che provengono da vari paesi del mondo e che si occupano delle discipline più disperate. Può essere un modo per conoscere per sapere quello che succede nel network, ma anche far conoscere i propri progressi, i propri successi e diciamo far nascere collaborazione di vario tipo. Io inizierò con lo studio. Per lo studio noi presenteremo un unico concorso aperto a tutte le discipline. Comunque ci sono dei requisiti di partecipazione che bisogna necessariamente rispettare, e cioè avere la cittadinanza italiana e almeno un titolo accademico italiano a partire dalla triennale. Se si sono conseguiti titoli accademici statunitensi non ci si può candidare. Altresì chi diciamo svolge progetti con componenti cliniche, quindi contatti con persone o animali, deve contattarci previamente per capire la fattibilità del progetto. Altro requisito di partecipazione è dimostrare l'intenzione di candidarsi anche a delle università americane. L'accettazione non è un requisito, ma lo è dimostrare la lista di università a cui ci si candida. Questo è il bando per chi è interessato a conseguire un master o un dottorato negli Stati Uniti. La commissione offre fino a $50.000 più i benefit che abbiamo visto in principio. Si chiama concorso self-placed perché appunto ci si candida a delle università statunitensi in autonomia, quindi i candidati decidono quale università, quale percorso di studi in assoluta libertà. Quindi ci sono due candidature, Fulbright e università. Se coincidono, se i risultati sono positivi per entrambe, si parte come borsisti. La scadenza è il 30 novembre. Vado avanti. Per la ricerca, i primi tre requisiti, quindi cittadinanza italiana, almeno un titolo accademico italiano e non avere titoli accademici statunitensi, sono identici. Inoltre, nel concorso per dottorandi bisogna essere iscritti ad un dottorando in Italia, mentre per tutti gli altri concorsi di ricerca e insegnamento bisogna aver conseguito un dottorato, e anche in questo caso le componenti cliniche in teoria non possono essere sponsorizzate per i progetti di ricerca, ma è sempre meglio contattare la commissione. Non riesco ad andare avanti. Ok. Questo è il concorso per dottorandi aperto a tutte le discipline. Il concorso prevede 6 mesi per ricerca tesi che possono estendersi fino a 9 nella presenza, diciamo, di fondi personali. Il finanziamento è $12.000 più i benefit che abbiamo visto, e la partenza, non lo svolgimento del concorso, ma la partenza deve essere tra settembre 2027 e maggio 2028. Quindi si può partire ad aprile 2028 e svolgere nel 2028 tutti e 6 mesi. Questo concorso scade un po' prima perché scade il 30 settembre. Mentre qui, diciamo, con il concorso Research Scholar vi presento uno dei concorsi, diciamo, più antichi. È un tipo di concorso che, diciamo, la Commissione ha sempre avuto. È un concorso aperto a tutte le discipline. Per quanto riguarda i requisiti d'accesso, si può avere una affiliazione sia italiana che europea. Per quanto riguarda i destinatari, noi l'abbiamo lasciato tale, anche se siamo consapevoli che gli assegnisti di ricerca sono una figura che è diciamo in via di disparizione, nel senso non esiste più come posizione, però immaginiamo che magari ce n'è ancora qualcuno che voglia partecipare, e comunque il concorso è aperto a tutte le posizioni di ricerca che possono essere a tempo determinato o indeterminato, oltre ai professori associati e i docenti a contratto. Non so se tra di voi ci sono degli studiosi indipendenti in ambito artistico, ma potrebbe essere un'opportunità comunque anche aperto a chi ha un portfolio artistico, magari una persona che voi conoscete non necessariamente deve essere tra di voi. I soggiorni di ricerca vanno dai 3 ai 6 mesi, si possono anche in questo caso estendere.
il candidato sceglie l'istituzione dalla quale si deve far scrivere una lettera di invito con delle caratteristiche precise, e poi vi dico anche dove trovare la guida per questa candidatura. Di nuovo le partenze sono tra settembre 2027 e maggio 2028. I $12.000 sono per coloro che decidono di rimanere 6 mesi e vanno poi sempre a scalare, e questo concorso scade il 30 ottobre. Poi abbiamo questo concorso Federico Zeri, questo è un concorso nuovo e il tema è il Cultural Heritage, e è diciamo una disciplina molto molto vasta, tant'è vero che noi abbiamo individuato 6 aree. Nel bando ci sono molti più dettagli, per la presentazione mi sono dovuta chiaramente limitare ad elencarle così velocemente. Comunque è una borsa di studio che vi fa rimanere negli Stati Uniti per 4 mesi, che devono essere però continuativi. È una borsa di studio anche interessante perché offre una copertura di $30.000 più tutti i benefit che abbiamo illustrato, e anche in questo caso tra ricercatori ma anche professori associati ed ordinari si possono candidare a questa opportunità. L'ultimo concorso che vi accenno è il concorso Schumann. La caratteristica è che è una vera opportunità postdoc, cioè possono partecipare i dottorandi o anche coloro che hanno appena conseguito un dottorato e non hanno un'affiliazione accademica, e questa è l'unica opportunità che abbiamo di questo tipo, perché per i concorsi Fulbright l'affiliazione accademica è necessaria. Non ce ne occupiamo noi, però si possono contattare i colleghi della commissione belga sia per informazioni sia a livello amministrativo. La caratteristica di questo concorso è che ha un maggiore respiro europeo, per cui è necessario coinvolgere nel progetto l'Italia, gli Stati Uniti, ma anche almeno un secondo paese europeo. E come vedete il focus è legato a tematiche appunto che possono essere di interesse tra Italia, Stati Uniti, Europa e Stati Uniti. Vado avanti con l'opportunità per l'insegnamento. L'opportunità per l'insegnamento è in realtà proprio specifica per scienze sociali e studi umanistici. E, in questo caso si passa un semestre in una delle 4 università partner con cui la commissione ha stretto un accordo. Quindi diciamo che il finanziamento dipende dalle possibilità dell'università, ma anche dalla collocazione geografica. Come ci si candida in questo caso? Si scrive un sillabo, 3 lettere di raccomandazione e un livello di conoscenza di inglese che deve essere abbastanza alto. Queste sono le 4 università. Sono l'Università Northwestern, la University of Pittsburgh, la University of Chicago e la University of Notre Dame. Ogni università è alla ricerca di un insegnamento specifico, per cui quello che noi consigliamo è controllare i documenti che sono scaricabili dalle pagine web del bando, e quindi scaricare, scusatemi, la descrizione degli incarichi, dove ci sono anche i nomi dei titolari che possono aiutare nella preparazione del sillabo, e soprattutto a valutare che la vostra idea di progetto poi sia in linea con le loro aspettative per il semestre. Per tutti i concorsi, questo è proprio uno schema riassuntivo proprio minimo. Diciamo che in comune questi concorsi hanno il fatto che è necessario preparare un progetto di ricerca o un sillabo da presentare all'università, e queste università devono poi preparare una lettera di invito. E un'altra caratteristica comune è il fatto che dobbiate farvi scrivere 3 lettere di raccomandazione.
Il livello di inglese per i dottorandi è richiesto un livello B2 con una delle 4 certificazioni elencate, mentre per tutti gli altri concorsi è facoltativa la certificazione. Se ce l'avete recente potete allegarla, altrimenti diciamo che dovreste avere un livello tra il C1 e il C2, perché ovviamente si tratta di interagire in un contesto di lingua inglese. La domanda è tutta online, si crea un account e quindi si caricano tutti i documenti. C'è un documento che si chiama IAE Instructions, che è la guida alla compilazione della domanda online, per cui insistiamo sul fatto che la leggiate per poter essere guidati nella compilazione della candidatura. Si chiude l'application, poi si salva una copia sul proprio computer e l'ultimo step è compilare un documento che si chiama scheda del candidato. Una cosa su cui ci preme insistere è il plagio. Adesso poi l'uso dell'intelligenza artificiale non ci aiuta, nel senso che bisogna fare molta attenzione a come si gestisce sia l'intelligenza artificiale sia la compilazione dei documenti, perché i controlli del plagio sono sempre più assidui ed approfonditi per quanto riguarda le candidature, e anche una minima percentuale di plagio su un singolo documento mette a repentaglio tutta la candidatura. Questi controlli sono talmente approfonditi che è capitato in alcuni anni che appunto avere un responso dagli Stati Uniti sulle graduatorie fatte in Italia prendesse più tempo di quello previsto, questo proprio perché fanno molta attenzione a questo aspetto delle candidature. In ultimo, le opportunità per le università, perché è possibile invitare uno scholar statunitense nelle proprie università. Sono 2 opportunità simili ma un po' diverse. Partiamo dallo specialist, che prevede di invitare uno scholar statunitense che si è iscritto nel roster degli specialist. E questo scholar statunitense può rimanere in Italia dalle 2 alle 6 settimane occupandosi di una varietà di tematiche. Può fare un seminario, tenere lezioni, andare a conferenze, eccetera. Poi c'è l'opportunità intercountry. La caratteristica dell'intercountry è che si può invitare un borsista statunitense che è già in Italia o in Europa. Rispetto allo specialist può soggiornare in Italia nella vostra università molto meno, perché non lo si può togliere troppo tempo dalla sua ricerca che sta facendo in un'altra città, in un'altra istituzione italiana o all'estero. Poi, mentre l'intercountry non ha scadenza, quindi si possono inviare le candidature e fino a quando ci sono finanziamenti possono essere accettate, lo specialist viene bandito 2 volte l'anno e al momento purtroppo io non vi so dire quando verrà ripubblicato il concorso, però c'è l'email della mia collega Barbara Pizzella e soprattutto a me preme farvi sapere che c'è questa opportunità di invitare uno specialist o un Fulbrighter nelle vostre università. Quando si parla di candidatura si accede appunto alla pagina web del bando e vi ritrovate queste voci che sono delle finestre cliccabili e lì ci sono link, spiegazioni eccetera. Quello che però mi preme farvi conoscere per i bandi di studio, per i dottorandi e per la ricerca, non per l'insegnamento, è l'opportunità mentoring a cui ho già accennato, cioè ex borsisti che sono a disposizione per aiutare nella candidatura per degli aspetti un po' più tecnici, un po' più legati alla disciplina di studio, mentre io che mi occupo del servizio informazioni do informazioni più generiche sul tipo di documentazione, sulle scadenze, sulla tempistica, eccetera. Per cui potete direttamente contattare un mentor. Se l'email non è sul sito, contattate noi del servizio informazioni. Se può farvi piacere, noi abbiamo organizzato dei webinar per illustrare i concorsi. Il prossimo sarà martedì 9 e poi passeremo,
parleremo di studio e insegnamento per triennali. Poi il webinar sulla ricerca sarà invece il 16 maggio, continuiamo con i webinar a luglio e poi riprendiamo a settembre. E questa è l'email per contattarci. Rispondo io a quest'email, info@fulbright.it, è un'email anche facile da ricordare, insomma. Per cui se mi scrivete, se mi fate scrivere, menzionate la partecipazione a questo seminario, per cui io posso un po' ricollegare e ricordare di cosa ho parlato nel seminario, mi farà molto piacere. Io vi ringrazio e la mia presentazione è finita. Allora ringraziamo la dottoressa Cambriani e diamo la parola al professor Dario Tosi dell'Università Italo-Francese. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, ringrazio gli organizzatori per questo invito. Ho imparato molte cose personalmente in questa mattinata e cercherò di dare il mio piccolo contributo sull'Università Italo-Francese. Ringrazio la professoressa Russo che collabora attivamente e fattivamente alle attività dell'Università italo-francese. Cerco di proiettare le slide che avevo preparato, non so se si vedono. Sì. Sì, perfettamente, grazie. Perfetto. Allora, l'Università Italo-Francese, mi ricollego a quanto detto dalla Cristiane Liedman Traniello, ha un'impostazione perché cerca di rifuggire o evitare quello che è il problema del brain drain che capita quando ci sono occasioni di formazione all'estero. L'Università degli scambi e delle interazioni fra università, prima di tutto italiane e francesi, e favorire la nascita, il consolidamento ricerca e con questo anche favorire la mobilità di studenti, ma appunto il tema, l'obiettivo è quello di non portare a un impoverimento delle rispettive comunità scientifiche. L'Università italo-francese nasce nel 1998, il periodo è quello di Bologna, il periodo è quello della avvio del processo di consolidamento e di avvicinamento dei sistemi educativi. È inserito in un trattato, quindi è un organismo internazionale disciplinato da un accordo intergovernativo ratificato con legge dal Parlamento. Il rafforzamento della cooperazione universitaria tra la Francia, la convergenza dei sistemi universitari è quello che ha nei piani e nei progetti europei la creazione del diploma europeo, il tema delle alleanze universitarie, un tema già agli inizi, una mission già agli inizi dell'Università Italo-Francese, perché l'obiettivo era quello di favorire il rilascio di doppi diplomi o di diplomi congiunti, quindi percorsi educativi che fossero caratterizzati da una osmosi, da una integrazione tra le due comunità di docenti e di studenti. Ultimo, il sostegno, potremmo dire lo starter di programmi congiunti di ricerca. È un organismo, ripeto, nato da un trattato internazionale, sostenuto completamente dai ministeri di tutela, cioè i ministeri dell'insegnamento superiore, dell'università e i ministeri degli affari esteri, ha un budget indicativamente di 1 milione di euro, che è un budget sicuramente importante, ma nell'ottica di rilanciare o di consolidare la cooperazione universitaria, che è molto forte tra Italia e Francia,
non sufficiente, quindi i programmi sono programmi molto sfidanti e molto competitivi. Nel 2025, giusto per fare dei numeri, sono state presentate 532 candidature tra i vari programmi e sono stati finanziati 160 progetti. Negli ultimi 14 anni sono stati finanziati 1800 progetti, adesso poi andrò a spiegare le varie linee di finanziamento. Sostanzialmente sono programmi educativi congiunti, progetti di ricerca, ma anche di disseminazione e di comunicazione scientifica, come potrebbe essere questo seminario, o programmi di scambio di docenti e studenti. Appunto, parlo di 15 anni, abbiamo avuto un finanziamento di più o meno 16 milioni di euro tra i vari programmi. Gli obiettivi futuri della UIF sono quelli il consolidamento della cooperazione tra Francia e Italia, anche nell'ottica più ampia delle alleanze europee, nell'ottica della creazione di un sistema europeo di educazione superiore, quindi con delle europee e del diploma delle lauree europee, ma anche cercare di promuoversi o di attestarsi come hub, come centro di promozione del consolidamento, anche della nascita di ricerca. Stiamo parlando di una prospettiva bilaterale tra Italia e Francia, anche se nell'ultimo anno abbiamo avuto dei contatti proprio con Villa Vigoni, perché l'idea è quella di favorire anche il multilateralismo, quindi aprirci a quelle fondazioni, a quelle entità che potrebbero produrre economie di scala nel sostegno alla pratica e alla ricerca. Andando in ordine sui programmi, noi abbiamo indicativamente 5 programmi che vanno a puntare soprattutto sull'attività didattica, anche post diploma, che è il programma Vinci, progetti di ricerca come il Galileo o il premio di tesi di cotutela, e programmi di scambio di docenza pura alle cattedre italo-francesi e programmi di supporto verso iniziative di disseminazione scientifica e culturale come il Lab. In particolare il Vinci, il primo capitolo alle università, i 2 governi finanziano da università francesi e 3 progetti presentati da università italiane, ma sono progetti congiunti, perché sono progetti di lauree magistrali in congiunti, quindi con l'erogazione di un diploma. Il finanziamento che coprire soprattutto le spese di mobilità degli studenti, le spese di mobilità degli insegnanti e attività di disseminazione scientifica e di perfezionamento linguistico. Noi copriamo tutte le aree del settore educativo, quindi dalle scienze sociali alle sono tutte aree eleggibili come attività e come... Questo è il capitolo più importante insieme a quello che è poi il capitolo 3 che adesso vedremo. Il capitolo 2 è un capitolo che è più di interesse
per i ricercatori giovani, direttamente ricercatori giovani, perché dà un sostegno alla mobilità per tesi in cotutela. È un programma, il dottorando che si è iscritto a corso di dottorato in cotutela tra Italia e Francia, direttamente la candidatura per il finanziamento, la copertura delle spese di mobilità verso la Francia o verso l'Italia, con appunto una copertura che va dai 4 ai 6.000 euro per progetto. Il capitolo 3 è quello che finanzia i dottorandi, finanzia i ricercatori, importante, anche se è promosso dalle università. La Francia e l'Italia finanziano 5 borse di dottorato, 2 francesi e 3 italiane, sono borse di dottorato in cotutela, quindi le università che intendono fare un progetto in cotutela partecipano alla call e, se selezionate, appunto, hanno questa copertura completa della borsa di dottorato. È appunto il capitolo più impattante da un punto di vista economico, perché si ha la copertura dei 3 anni del progetto di dottorato, del percorso di dottorato. Il capitolo 4 è un capitolo che alla parte italiana, perché è un capitolo che mira a finanziare la ricerca post-doc con assegni di ricerca. Noi abbiamo avuto, come tutti voi ben sapete, un cambio dei programmi, delle figure contrattuali post-doc. Gli assegni di ricerca non esistono più e quindi gli assegni di ricerca che l'Italia poteva finanziare non sono più finanziabili. Restano in piedi 2 progetti fatti dalla Francia, sempre all'interno di un percorso di cotutela, sempre all'interno di un percorso di scambio. Come potete vedere, non è un'attività che mira all'espatrio o al cambio di contesto da parte del ricercatore, ma è un'attività che mira a favorire l'osmosi, l'integrazione tra 2 comunità. Questi sono i programmi, il programma quadro Vinci, che è il programma più importante, che ha a che fare con la didattica, ma anche con il primo livello di ricerca, il livello del dottorato. Il programma delle cattedre italo-francesi nasce proprio da quei risparmi, budget, che sono legati all'impossibilità di finanziare assegni di ricerca, e quindi si sono reinvestiti questi soldi, questi fondi in programmi di scambio. Programmi di scambio, abbiamo 2 progetti che ogni anno vengono legati finanziare lo scambio di visiting con la permanenza minima, se non erro, di 2 mesi della collega francese o italiana che si muove, ma anche attività di mobilità degli studenti o iniziative di interesse scientifico congiunte. Il programma sempre congiunti, sono sempre scritti in italiano e in inglese. Questa attività di scambio, questa attività di visiting porta poi a pubblicazioni, piuttosto che l'organizzazione di convegni e seminari o summer school, quindi attività di cooperazione con
di reti accademiche. L'attività o il programma più legato alla ricerca in termini puri è il programma Galileo, che è gestito dalla UIF per la parte francese da Campus France, che è l'agenzia francese di finanziamento dei programmi di internazionalizzazione. Sono ricerca, perché qui parliamo di progetti di ricerca, nella valutazione criterio preferenziale e la valorizzazione del contributo dei giovani ricercatori, diciamo che non sono progetti di ricerca veri e propri come possiamo immaginare i progetti europei, ma io li definirei più degli starter, perché sono volti a finanziare la mobilità dei ricercatori dei due gruppi di ricerca italiano e francese verso le destinazioni dell'Ateneo per realizzare attività congiunte. È un modo, insomma, degli starting grant, potremmo dire, per avviare quelli che sono dei lavori congiunti tra e un team europei. Hanno una durata biennale, quindi queste attività vengono svolte all'interno del biennio. È un Galileo che nasce prima della UIF. Con la nascita della UIF è stato inglobato almeno da parte italiana. Le spese sono spese di mobilità, come potete vedere, verso l'università partner, quindi non verso altre università, proprio perché l'obiettivo è quello di consolidare delle reti di ricerca, dei gruppi di ricerca, anche finalizzati alla presentazione di progetti europei, quindi l'idea di essere un primo step, un primo passo verso anche obiettivi ulteriori. Poi abbiamo il label scientifico che è una misura di sostegno di attività che possono essere di diversa natura, perché possono essere delle pubblicazioni, delle traduzioni, ma anche dell'organizzazione di seminari, di convegni da parte di associazioni nazionali come l'associazione che ci ospita oggi, per l'organizzazione appunto di attività culturali, scientifiche o anche solo di disseminazione che puntino su dei temi di interesse della comunità scientifica italiana e francese. Non è riservato ad attività binazionali, perché appunto possono essere coinvolte anche università straniere. Ho presenziato a un'attività non più di 15 giorni fa che vedeva l'intervento anche di studiosi spagnoli, di studiosi tedeschi, rappresentanti delle rispettive associazioni, quindi il respiro è un respiro più ampio. Il finanziamento, come potete vedere, non è un grandissimo finanziamento, è un sostegno, un supporto attività proprio per quella che è l'idea di operazione internazionale che vede la Francia come partner di rilievo. Ultimo, ma non ultimo, il premio di tesi in cotutela. Ogni anno noi abbiamo il finanziamento di una borsa per 2 tesi che vengono da programmi, da progetti di dottorato in cotutela che abbiano vinto il programma Vinci, da qui l'importanza di partecipare e di essere al programma Vinci. Una borsa è riservata alle scienze umane e sociali e una borsa è riservata alle scienze
dell'area. Queste sono abbastanza brevemente le fonti di finanziamento. Come dicevo all'inizio, sono fonti per il momento limitate a quello che è il budget che ci viene passato, che viene destinato dai ministeri di tutela. L'idea dei colleghi del Consiglio esecutivo, colleghi sono docenti italiani e francesi, è quella di aprirsi a nuove forme di finanziamento per giocare un ruolo appunto di promozione nel consolidamento, nella crescita di quello che è lo spazio europeo della ricerca e lo spazio europeo dell'educazione superiore. L'idea è quella di poter partecipare come partner a dei progetti Horizon o a dei Erasmus legati alle alleanze universitarie. Questo per il momento trova dei limiti perché l'autonomia organizzativa e la giuridica e una capacità giuridica limitata. L'idea è quella di appunto rinforzare quella anche dei governi, però siamo previsti in un trattato e quindi bisogna fare dei passaggi politici non semplici, è quella di consolidare la dimensione della capacità giuridica per porsi come partner e quindi attrarre finanziamenti anche dalle fondazioni private, anche da enti e imprese che possano essere interessate a rilanciare questa rete binazionale di cooperazione. Le date dei vari programmi, come potete vedere, sono chiuse perché si chiudono tendenzialmente. Esiste ancora, perché deve essere aperta, la seconda tornata dei label, quindi per iniziative appunto di disseminazione o organizzazione di attività culturali e scientifiche. Il bando dovrebbe essere pubblicato adesso a luglio fino a settembre, poi pubblicazione dei risultati a dicembre, l'organizzazione delle attività nel corso della prima parte del 2028. All'inizio del 2028 verranno poi pubblicati i nuovi bandi e quindi si potrà partecipare. Ci sono sul sito dei webinar che sono stati registrati puntualmente. I colleghi del segretariato, abbiamo 2 segretariati, uno in Francia presso l'Università di Grenoble, uno in Italia presso l'Università di Torino. I colleghi dei segretariati organizzano attività di disseminazione per far conoscere i programmi, quindi vivere e capire se ci sono degli eventi, dei webinar che potrebbero essere organizzati di qui a breve. In generale, per qualunque richiesta di informazione sono sempre molto disponibile. Mi fermerei qui, ma naturalmente resto a disposizione per eventuali chiarimenti ulteriori. Allora, ringraziamo il professor Dario Tosi e ribadiamo che anche in questo caso le slide verranno inserite nel sito affinché i giovani ricercatori possano accedervi. Passerei la parola ora al professor Paolo Carta che ci parlerà dell'Italian Academy presso la Columbia. Professor Carta, eccomi. grazie. Grazie Andrea, saluto tutti, vi ringrazio per l'invito. Naturalmente l'invito che vi è stato rivolto è un invito a testimoniare qualcosa, a testimoniare un po' l'esperienza e a testimoniare un pochino di quel che si fa all'Italian Academy, quindi non sarò insomma didascalico, così come invece coloro che mi hanno preceduto e che ho apprezzato particolarmente, molti dei quali appunto sono persone conosciute, istituzioni estremamente conosciute qui a Trento,
con le quali collaboriamo da tanto. Io non so se mi sentite, perché in questo momento è tutto bloccato. Ah, scusate. Tutto bene? Mi sentite? Perché ho proprio Si sente. il video che è completamente in freeze, quindi allora, perdonatemi, devo assolutamente aggiustare qualcosa perché qui è un problema. Non dipende da noi, Paolo. Probabilmente è qualcosa di mio. Vabbè, cercherò di Forse parlare se esci e rientri funziona. meglio. Eccoci. Paolo, adesso ti vediamo anche muoverti, quindi va molto meglio, grazie. Però non ti sentiamo, Però credo non ti che tu sentiamo. debba Io non sento. attivare l'audio. Eccomi, Ecco, adesso dovreste sentirmi. perfetto. Adesso perfettamente, ti muovi, Grazie. ti sentiamo e grazie ancora di aver accettato l'invito. Grazie. Mi è stato richiesto appunto di portare una testimonianza, quindi non sarò non farò un intervento didascalico e puntuale come chi mi ha preceduto. Tra l'altro ringrazio appunto le persone che mi hanno preceduto, istituzioni con le quali la Facoltà di Giurisprudenza di Trento collabora assiduamente, è davvero molto importante. Italian Academy a Columbia University. Allora, si tratta dell'unico istituto di studi avanzati della Columbia University, quindi di una realtà che tutti noi conosciamo come parte appunto della cosiddetta Ivy League, una delle università più prestigiose al mondo. L'Italian Academy nasce ha una sua storia, una storia legata naturalmente agli studi italiani e quindi affonda le sue radici nella Casa Italiana attiva fin dal 1927, ma col tempo l'Italian Academy ha cambiato statuto e l'attuale configurazione è quella che è stata fondata nel 1991 grazie ad un accordo tra Columbia University e Repubblica Italiana. Per questo motivo il presidente onorario è il presidente della Repubblica Italiana, ma il presidente dell'Italian Academy alla Columbia University è il presidente di Columbia University, così come il chairman del board dei garanti è il provost di Columbia University. Ha un direttore, una direttrice in questo momento e è, come vi dicevo, il contesto più unico da 1000 punti di vista perché a Columbia è l'unico istituto di studi avanzati che quindi ospita le ricerche di postdoc e senior scholar. Il cuore dell'Italian Academy è il programma di fellowship del quale vi parlerò, ma ci tengo a sottolineare che diciamo così, la dimensione italiana non è il tratto caratteristico, si tratta di un vero e proprio istituto di studi avanzati con ricerche interdisciplinari e con studiosi che arrivano da tutto il mondo e non necessariamente per fare ricerche che hanno in qualche modo qualcosa a che fare con l'Italia, anzi. Il bello di far parte del gruppo di scholar selezionato a Italian Academy di Columbia è proprio quello di entrare in dialogo con studiosi di discipline completamente differenti e che quindi bisogna durante i seminari in qualche modo catturare e questo è un bel test, un bel modo per mettersi alla prova. Prima di entrare nel discorso legato alle fellowship e quindi alle opportunità, vorrei fare alcune premesse che in qualche modo avevo concordato anche con Lucas Cuccimarra quando mi aveva chiesto di parlare un po' dell'esperienza all'Italian Academy. Sono stato fellow nel 2010,
si tratta appunto di una fellowship abbastanza complessa, perché naturalmente la selezione, il processo di selezione è estremamente competitivo, riguardando tutte le discipline, riguardando appunto application che arrivano un po' da tutto il mondo. Il gruppo di Scholar fino ad ora è sempre stato caratterizzato da un equilibrio tra senior, quindi tra studiosi che sono già con una carriera consolidata, che hanno già una carriera consolidata, e invece studiosi postdoc fondamentalmente. Questo equilibrio è particolarmente interessante perché naturalmente durante i seminari che si tengono all'interno dell'Italian Academy ci si confronta con varie fasi della ricerca scientifica e varie prospettive. Il programma di fellowship da questo punto non è interessante solo per chi vuole andare a fare ricerca in una Ivy League, in una importante università straniera. È interessante proprio perché si mette come dire, alla prova la propria ricerca scientifica sulla base di prospettive che sono completamente diverse rispetto a quelle delle singole discipline o rispetto alle domande che le singole discipline si pongono all'interno di un contesto nazionale. Quindi la prima cosa che consiglio a chi vuole fare application a Columbia University è naturalmente quello di avere, come dire, la disponibilità a testare le proprie ricerche. Il progetto di ricerca non deve essere semplicemente un progetto di ricerca che risponde a certe caratteristiche. Lo dico subito, io ho fatto parte per tanti anni dell'Admission Committee e ciò che viene privilegiato nella selezione dei progetti di ricerca è la capacità del ricercatore di voler spostare qualcosa. Non importa se grande o piccolo, ma deve avere qualcosa di estremamente innovativo. Quindi è innovativo non tanto e solo per le discipline che vengono professate in Italia, ma anche per il contesto nel quale ci si muove. Quindi questo aspetto è estremamente importante. Portare qualcosa che lì non c'è, qualcosa di estremamente nuovo, è la volontà di fare dei passi avanti. Non è importante l'impatto immediato, questo c'è sempre stato detto, è importante per chi vuole fare ricerca lì avere una prospettiva e soprattutto la volontà di spostare proprio qualcosa. Poi le pubblicazioni arriveranno quando arriveranno, ma intanto ecco, questo è il tratto più importante. Vengono privilegiati, almeno fino a quando ho fatto parte della Mission Committee, adesso sono parte dell'Executive Committee e ora il processo di selezione delle application è cambiato radicalmente perché c'è tutto un board composto solamente da professori della Columbia University che seleziona le application, ma resta appunto questo aspetto, cioè questa idea per cui il progetto di ricerca deve essere un vero progetto di ricerca. Non vengono privilegiati necessariamente i trend, ciò che va, non è necessario che siano argomenti, anzi molto spesso gli argomenti alla moda sono quelli lasciati in disparte, quindi ci deve essere una vera ricerca che deve essere condotta a Columbia University. Naturalmente nell'application per le fellowship che garantiscono un semestre o 2 semestri al ricercatore devono essere esplicitati ormai i motivi per cui si sceglie Columbia University e perché Columbia University è il contesto ideale nel quale portare avanti quella ricerca, ma deve essere anche evidenziato, questo dagli ultimi bandi, e immagino che resterà anche per il futuro, devono essere anche individuati dei punti di riferimento, dei nomi di colleghi di Columbia University che poi fungeranno in qualche modo da mentor. Accanto a queste indicazioni, naturalmente
al progetto di ricerca, anche qui un po' come per la Fulbright, è necessario avere 3 lettere di reference, ma non necessariamente legate a Columbia University. Quindi le lettere di referenza possono arrivare un po' dappertutto. L'importante è che ci sia l'indicazione dei punti di riferimento e dei motivi per cui Columbia University è il contesto ideale per portare avanti quella particolare ricerca. Il bando per le fellowship generalmente è aperto dall'autunno e si chiude nei primi giorni di dicembre, e la selezione per l'anno accademico successivo avviene entro il mese di aprile. Quindi interdisciplinarità e apertura a prospettive che sono altre rispetto a quelle schiettamente disciplinari. Io aggiungerei qualcosa di più, e lo dico non solo per i giovani ma anche per i senior, che è un po' ciò che dico anche a tutti i miei studenti o ai dottorandi quando mi chiedono appunto qualche indicazione per le application. Accanto al progetto autentico, e che quindi sposta davvero qualcosa, ci deve essere la disponibilità a farsi dire di no, la disponibilità ad essere bocciati, cioè per un'application che va bene, altre 19 vanno malissimo, e non necessariamente questa disponibilità, soprattutto nei colleghi che sono più avanti con la carriera, è qualcosa che viene sopportata con grande piacere. Però la scelta di uno scholar piuttosto che un altro può dipendere da 1000 fattori, non soltanto dalla bontà di un progetto di ricerca, ma anche dalla composizione del gruppo di scholar che in qualche modo si sta cercando di mettere in piedi. Quindi da una serie di equilibri, da più discipline che vengono prese in considerazione, e dunque, ecco, la disponibilità a farsi dire di no deve essere in qualche modo presa sempre in seria considerazione da chiunque faccia application. So che sono cose scontate, ma io penso che in realtà lo siano molto meno quando più si va avanti con la carriera. Che cosa accade fondamentalmente? Il processo di selezione è un processo di selezione che ormai coinvolge tutti i dipartimenti di Columbia University, e ogni anno il fellowship program della Italian Academy ospita circa 21-25 studiosi residenti che provengono da vari paesi e da varie discipline. Questi studiosi devono dialogare insieme, oltre che dialogare con i dipartimenti di Columbia University, quindi è molto importante avere un'idea quanto più chiara possibile di chi possano essere i riferimenti a Columbia, e il consiglio che do una volta che si sia selezionati è quello di disporsi alla massima apertura verso ambiti disciplinari completamente differenti. Cioè, uno degli aspetti più belli, ecco, dell'esperienza personale che ho ricavato stando a Columbia è proprio l'idea di poter applicare agli studi che in quel momento stavo conducendo idee e intuizioni che arrivavano da ambiti totalmente diversi. Questo accadeva non solo ai seminari, ma anche in tutta quella serie di iniziative, di eventi che si tengono a Columbia, che si tengono all'Italian Academy, e che sono eventi completamente, molto spesso distanti proprio dalla nostra prospettiva disciplinare. Personalmente che posso dire? Quel che anche una cara collega direttrice dell'Università di Torino mi ha detto di recente, anche lei è stata giurista, lei è stata appunto fellow all'Italian Academy, il più bel periodo della mia vita. Cioè, è un contesto nel quale, non so, senza renderti conto, scrivi 12 articoli e non sai quando li hai scritti fondamentalmente. Cioè, puoi dedicare davvero tutto il tuo tempo a fare qualcosa che normalmente è impossibile da farsi con le nostre attività quotidiane.
L'ambiente è stimolante, estremamente stimolante. Ecco, una volta che si sia selezionati, ciò che è importante è il lavoro di gruppo, cioè lavorare col gruppo di fellows, lavorare col gruppo di studiosi che sono ospitati a Italian Academy. Che dire d'altro? Mi pare di aver messo un po' tutto anche in temi abbastanza impressionistici sul tavolo. Ci sono delle fellowship particolari che forse appaiono un po' distanti, almeno in prima battuta, dall'ambito degli storici del pensiero politico, ma in qualche modo possono rientrarci. Sono per esempio la Weinberg Fellowship in storia dell'architettura e conservazione, che nasce appunto per la tutela del patrimonio culturale, ma non è detto che un progetto di storia del pensiero politico non possa in qualche modo intersecare anche questa tipologia di fellowship. C'è un'altra fellowship legata alla psichiatria e all'applicazione dell'intelligenza artificiale, però in un ambito medico, l'Alexander Bodini Fellowship. E l'invito è quello appunto di dare un'occhiata al sito dell'Italian Academy. E anche qui, come è stato ricordato più volte da chi mi ha preceduto, un progetto di ricerca serio richiede molto tempo per la sua preparazione. Attenzione al plagio, anche in questo caso, come è stato ricordato poc'anzi dalla dottoressa Cambriani, è molto importante non cadere in quel tranello, perché appunto nel contesto Ivy League, nei contesti statunitensi, tutto ciò è davvero imperdonabile anche per percentuali minime. È importante tenersi pronti per l'autunno, e quando anche non si fosse selezionati nel primo anno, questa è un'altra raccomandazione che faccio, qualora si pensasse che il proprio progetto sia appunto un progetto estremamente valido, non esitare a riproporre l'application l'anno successivo. Questo perché molto spesso non è tanto la qualità del progetto, qualora il progetto sia buono ad essere, come dire, oggetto di valutazione anche negativa, ma magari semplicemente si è rientrati in una composizione differente del gruppo di scholar. Quindi non bisogna lasciarsi scoraggiare, disponibilità a farsi dire di no, moltiplicare il numero di application non solo per l'Italian Academy, anche per altri istituti di studi avanzati. Certo, se voi chiedete a me che cosa penso dell'Italian Academy, vi dico appunto, è il luogo, come mi ha detto la collega a Torino, è il luogo in cui ho passato forse uno dei momenti periodi più belli della mia vita da ricercatore. Mi fermo qui, ma resto naturalmente a disposizione per qualsiasi domanda, anche molto particolare. Chi ha interesse a contattarmi lo può fare attraverso la mail, come sempre. Grazie. Allora, ringraziamo il professor Carta per questo suggestivo quadro dell'Italian Academy, e a questo punto io chiederei se ci sono domande, chiarimenti o dubbi da parte dei presenti. Grazie. Stefano,
Stefano? Sì, eccomi. Eccoci. Mi Ok. sentite? Non Sì. mi vedete? Non so perché. O riuscite a vedermi? Eccomi qua. Sì. Buongiorno a tutti e a tutti. Io Buongiorno a te, avevo, Stefano. avevo una domanda per la dottoressa Cambriani, cioè forse mi sono un po' distratto, ma volevo avere qualche informazione di più sul, se non ricordo male, si chiamava contratto di soggiorno, che non è, o qualcosa di simile, che non è una Fulbright, ma che comunque permette comunque di risiedere in una università statunitense per qualche mese. Cioè, no, c'è una cosa del genere o me la sono inventata? Allora, Grazie. c'è un'opportunità per la ricerca che permette di soggiornare in una università statunitense dai 3 ai 6 mesi e si può estendere fino a 9 mesi con dimostrate finanze personali. Questa opportunità è un'opportunità classica, nel senso che è quella aperta a tutte le discipline, per cui il candidato autonomamente sceglie l'università di destinazione. Chiaramente ognuno di voi si occupa di una disciplina e di un aspetto specifico della disciplina, propone un progetto di ricerca all'università. Se l'università è interessata, inizia un dialogo, eccetera, e l'università deve scrivere una lettera d'invito secondo alcuni canoni che sono in una guida che si chiama IIE Instructions, e quindi si può preparare la candidatura. Era questa l'opportunità a cui faceva riferimento? Sì, sì, era questa, che quindi non richiedeva tutto il percorso della Fulbright, evidentemente, no? Cioè era una cosa più... No, diciamo, è un sempre un accordo... concorso, è sempre un concorso della Fulbright, sempre un concorso della Fulbright, è un concorso di ricerca, è un concorso classico. Per classico intendo che è sempre stato offerto e che è quello più versatile, perché alla fine il candidato decide dove andare ed essendo aperto a tutte le discipline si può candidare chiunque a prescindere da ciò di cui si occupa, a meno che non ci siano in ballo delle componenti cliniche, non credo sia il vostro caso. In quel caso comunque anche poi si dialoga con la commissione. Però diciamo è il concorso classico per la ricerca, perché è aperto a tutte le discipline, si sceglie autonomamente dove candidarsi e poi chiaramente ci sono degli step, delle documentazioni da mettere insieme. Appunto da 3 ai 6 mesi, per 6 mesi si calcolano $12.000 più i benefit che sono principalmente economici, contributo alle spese di viaggio, visto J1, assicurazione sanitaria e il network Fulbright. Questo concorso scade il 30 ottobre, quindi diciamo c'è ancora un margine abbastanza ampio per la preparazione. Se poi appunto è interessato, se ha altre domande, noi siamo sempre a disposizione. Grazie. No, prego, grazie a lei. Ci sono altre domande? È tutto chiaro, quindi, soprattutto per i più giovani. Sì. No? Lascio la parola brevemente alla professoressa Russo. Grazie. Solamente per ringraziare veramente di cuore Cristianelli Ermantraniello, Ciro Franco, Laura Cambriani, Dario Tosi e il nostro Paolo Carta per questi importantissimi interventi. Noi, se siete d'accordo, come sempre metteremo sul sito la registrazione di questo momento informativo anche per decuplicare le opportunità di informazione per coloro i quali non abbiano potuto partecipare questa mattina. Però ecco, veramente grazie, perché è stata una mattinata di lavoro molto importante per noi. Cerchiamo come associazione, oltre che ciascuno di noi come ricercatore e ricercatrice individualmente, di promuovere l'internazionalizzazione. Le vostre testimonianze, anche quella tua Paolo come bella testimonianza di ricerca e di vita alla Columbia University, sono molto importanti, perché
possono ovviamente accendere nuovi spazi di riflessione, di progettualità. Cercheremo di non disturbarvi troppo con ulteriori questioni, ma sono certa che da questo seminario nasceranno magari altri momenti individuali da parte delle socie e dei soci di contatto con voi, quindi anche per questo, promettendo di non essere troppo disturbing, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e lascio evidentemente la parola al collega Andrea Marchili per le conclusioni, ricordando che continuiamo con il nostro seminario alle 14:30, quindi abbiamo un ampio momento di relax, ritornando un po' sulle tradizionali questioni metodologiche. La seconda parte sarà dedicata ad interventi di carattere metodologico sulla storia del pensiero politico e sarà coordinata da Luca Scuccimarra. Quindi lascio Andrea il tempo per le conclusioni e vi ringrazio nuovamente. No, io intanto credo sia d'obbligo ringraziare coloro i quali hanno illustrato le dinamiche diciamo, i processi per accedere all'internazionalizzazione, soprattutto in un momento, come dicevo anche all'inizio, in cui gli spazi di azione per i giovani ricercatori sono sempre di meno. Sono inoltre grato perché le istituzioni che hanno deciso e inteso di partecipare sono evidentemente molto prestigiose. Ringrazio in modo particolare diciamo, la presentazione Villa Vigoni che ha, e dell'Italian Academy che hanno diciamo anche una come dire un'aura molto affascinante al di là delle questioni diciamo burocratiche e amministrative. Ringrazio la presidentessa dell'associazione Francesca Russo, il professor Scuccimarra, perché diciamo è stato un piacere organizzare questo seminario, è venuto tutto in modo molto naturale e quindi diciamo di solito lavorare in gruppo crea attriti e invece in questo caso, come in molti altri, è stato tutto molto semplice, liscio e appunto naturale. Ringrazio i partecipanti che stamattina si sono collegati al seminario e a coloro i quali diciamo, sono in presenza. Ci vediamo dopo e se fate in tempo noi alle 13 faremo un light lunch. Se riuscite a prendere un treno, un Eurostar, saremo ben lieti di accogliervi e festeggiare insieme. Grazie a tutti e a tutte. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, ben trovati. Quindi riniziamo i nostri lavori con questa seconda sessione. Io mi taccio subito e lascio ovviamente la parola alla presidenza all'amico e collega Luca Scuccimarra che ringrazio per l'impegno profuso anche nell'organizzazione di questo seminario. Ecco, in questa seconda parte, come detto, approfondiremo aspetti metodologici perché appunto la seconda parte è intitolata Per una riflessione metodologica nella storia del pensiero politico. Ringrazio molto Patricia Chiantera che ha collaborato moltissimo per l'organizzazione di questo seminario, ovviamente ancora nuovamente il collega Andrea Marchili che ci ospita qui ad Unitelma e lascio subito a Luca Scuccimarra che ringrazio la conduzione di questo bel momento, ringraziando evidentemente, ma lo farò alla fine, le colleghe e i colleghi che hanno accettato di intervenire. Deve essere rosso, perfetto. Bene, quando è verde è spento. Ne prendo nota. Il mondo alla rovescia, come direbbe qualcuno. Dunque, dicevo, buon pomeriggio, sarò molto veloce perché abbiamo un programma fitto anche oggi pomeriggio e riprendiamo questa piccola tradizione nella nostra associazione di dedicare dei momenti alla riflessione metodologica per gli appassionati di questo genere. Io mi annovero
io mi annovero tra costoro, ma insomma ho autorevoli colleghi che invece non la pensano così. Però insomma mi pare le precedenti occasioni sono state interessanti e noi ci siamo molto interrogati su come proseguire questa riflessione collettiva. C'erano molti diversi aspetti meritevoli di approfondimento, alcuni probabilmente li valorizzeremo nei prossimi appuntamenti, ma oggi abbiamo pensato di cominciare a riflettere un po' su come l'apertura ai grandi spazi nel corso degli ultimi decenni abbia modificato il modo di fare storia del pensiero politico. E quindi abbiamo provato a mettere assieme una serie di interventi di studiosi, anche diciamo di diverse generazioni, che in comune hanno la centralità attribuita appunto a dinamiche che in qualche modo trascendono quello che è il nostro cantiere per eccellenza di storia del pensiero politico, che è sempre stato lo Stato-nazione, ecco, almeno prevalentemente. Questa è stata un po' l'idea. Ascolteremo ovviamente interventi di taglio diverso, motivati anche da obiettivi di ricerca diversi, che però hanno in comune questa attenzione per le dinamiche transfrontaliere, mettiamole così, in maniera più o meno crepuscolare, visto che andremo progressivamente verso una attenzione per il lato più oscuro della politica occidentale. Quindi direi questo per iniziare, poi io spero ci sia anche la possibilità di un dibattito, di un confronto anche che coinvolga i colleghi che sono in parte presenti qui e in parte collegati, alcuni dei quali appunto vedo Patricia, insomma hanno alle spalle una lunga militanza in questo tipo di ricerche. Ecco, allora cominciamo con Matilde Cazzola, che è ricercatrice all'Università di Bologna, è credo un perfetto ponte tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio, perché ha anche alle spalle una lunga militanza al Max Planck Institute, che forse avrebbe meritato anche stamattina un focus, no? Come nel cuore di molti di noi, come comunque luogo possibile appunto di costruzione di queste reti transnazionali di ricerca. La prossima volta proviamo a esplorare anche questo orizzonte, e a parte che credo che Matilde ancora abbia rapporti di ricerca col gruppo con cui ha lavorato negli ultimi anni, e lì ha cominciato a sviluppare una propria attenzione per queste dinamiche imperiali, viste anche come laboratorio di costruzione di un certo tipo di concettualità politica. E per cui un grande piacere le cedo la parola. Grazie mille, mi si sente? Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori e organizzatrici di questo seminario, soprattutto la presidentessa professoressa Russo, che insieme alla professoressa Chiantera mi ha invitata a intervenire in questa sede, e anche grazie al professor Luca Scuccimarra per la disponibilità a introdurre e moderare questa sessione. Allora, nel mio intervento intendo affrontare brevemente due questioni. La prima è il ruolo teorico del colonialismo, o forse meglio dire dell'impero, nella costruzione dell'apparato concettuale della modernità politica. In questo caso con impero intendo un'esperienza storica e un progetto politico eminentemente moderni, che nella modernità ha rappresentato il bacino di gestazione e di trasformazione di teorie politiche e sociali e di costellazioni concettuali. La seconda questione è l'impero non solo come esperienza storica, ma anche come cornice metodologica, ovvero come punto di vista e prospettiva sui concetti e sulla storia del pensiero politico e sociale. Per ragioni di competenze, i pochi esempi che menzionerò sono tratti dalla storia imperiale britannica, ma penso che questo discorso possa applicarsi, anche agli altri imperi coloniali moderni, purché siano caratterizzati da discontinuità territoriale tra madrepatria e colonie, e invece non sono certa che lo stesso discorso si possa applicare agli imperi continentali. Quindi l'ipoteca eurocentrica che ha a lungo gravato sulla storia dei concetti e del pensiero politico è oggi ampiamente discussa. Tanti studiosi hanno affrontato il problema dell'impero nelle proprie indagini di stampo teorico-politico, almeno dall'inizio degli anni 2000, ma anche prima. In Italia è stato rilevato da più parti come una delle ragioni principali per anticipare la Sattelzeit dal tardo XVIII al tardo XVI, primo XVII secolo, sia proprio l'inizio della modernità coloniale.
il fatto epocale che contribuì a inaugurare l'epoca moderna e che incise in maniera fondamentale sulla genesi e lo statuto dei suoi concetti. Questo rinnovato interesse per il ruolo teorico degli imperi e del colonialismo è stato il risultato dell'influsso di diversi filoni di indagine, direi in particolare i post-colonial e i subaltern studies, dei quali tra l'altro sentiremo parlare nei prossimi interventi. Sulla scorta del paradigma postcoloniale, tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, il primo penso che sia stato, direi, Anthony Pagden, nel senso che ho in mente, si è assistito alla pubblicazione di nuovi studi che si presentavano come lavori di storia imperiale, quindi diciamo appartenenti a una corrente piuttosto tradizionale, ma che innovavano quella corrente guardando agli imperi come laboratori teorici, cioè come siti di incubazione di discorsi, di idee, e qualcuno anche ha scritto di ideologie. Un esempio in questo senso è per esempio quello di David Armitage. Da lì in poi tutta una serie di nuovi studi ha fatto la propria comparsa, come la corrente, adesso piuttosto corposa, di studi che indaga il nesso tra liberalismo e impero, per far luce sulle contraddizioni costitutive del discorso liberale. Questi lavori hanno alternativamente assunto la forma di riflessioni sulla centralità più o meno dichiarata di preoccupazioni connesse all'impero, nella riflessione di pensatori politici del canone, oppure anche riflessioni sul nucleo colonialista di alcuni lemmi dell'apparato teorico-politico moderno, proprietà, libertà, sovranità, per esempio. Il punto di partenza di tutti questi studi recenti è l'insistenza sugli imperi come entità geopolitiche e strutture di potere non solo dotate di una materialità molto spiccata, ma anche dipendenti da costruzioni teoriche, desunte dalla morale, dalla filosofia, dal diritto, dalla scienza, fondamentali per sostenere e giustificare, ma anche solo per aiutare a immaginare compagini ad alta complessità, come gli imperi, e l'insieme altrettanto complesso dei rapporti sociali e politici a esse sottesi. Queste elaborazioni teoriche a sostegno dell'esperienza imperiale moderna, che forse si possono chiamare teorie dell'impero, sono ovviamente un'altra cosa rispetto alle teorie dell'imperialismo, ma non sono nemmeno tanto sicura che siano descrivibili come ideologie. Esse non presuppongono sempre un rovesciamento ideale dei rapporti materiali, non sono necessariamente apologetiche autoassolutorie, né si presentano come razionalità intrinseche al dispiegamento del potere coloniale, ma sono invece apparati teorici contingenti e contraddittori che reagiscono su una molteplicità di contesti diversi, rispondendo all'esigenza di conoscere queste realtà e produrre e riprodurre l'ordine politico e sociale. Proprio perché devono registrare la realtà e al contempo orientarla, queste teorie non possono fare a meno di incorporare concetti. E ve ne sono soprattutto alcuni di questi concetti che ricorrono storicamente per dare senso all'esperienza condivisa dell'impero sul piano del discorso e per organizzarla sul piano materiale. I concetti dell'impero possono essere studiati a partire da fonti canoniche, come i trattati politici e giuridici, ma possono anche essere trovati nei materiali delle amministrazioni metropolitane coloniali, per esempio. Penso che le fonti amministrative rivestano un'importanza speciale in questo genere di ricerca, più che altro perché il loro studio presuppone la visita degli archivi, che spesso, o quantomeno nel caso che conosco io, quello britannico, ancora rispecchiano le articolazioni del vecchio Stato coloniale, la cui cornice politico-amministrativa è stata ora smantellata, eppure sopravvive ancora nell'organizzazione dei suoi archivi. I concetti dell'impero ruotano attorno alla formulazione di tassonomie che si fondano sull'invenzione di un vasto repertorio di differenze, le quali non sono meno reali solo perché sono inventate, dal momento che poi furono storicamente cristallizzate dal diritto e trasformate in gerarchie materiali attraverso rapporti di lavoro e strumenti di governo. Parlare, come molti studiosi hanno fatto e fanno, della differenza come di una delle funzioni del governo coloniale richiama naturalmente direttamente la nota formula Rule of Colonial Difference coniata da Partha Chatterjee. Durante la modernità è soprattutto nel contesto degli imperi che diventa lampante un fatto probabilmente già scontato, ma che appunto diventa ulteriormente chiaro nel governo degli imperi, ovvero che l'uguaglianza rende impossibile il governo. A maggior ragione se questo governo si fonda sulla plateale assenza di consenso dei governati e sul loro sfruttamento, e che quindi quell'indicatore di potere, di rapporti di potere, che è la fabbricazione di estraneità tra governanti e governati,
si presenta come assolutamente necessaria all'esistenza e alla tenuta stessa della dominazione coloniale. Dopotutto, il governo della differenza è, insieme alla vocazione a un comando tendenzialmente universale nello spazio e tendenzialmente infinito nel tempo, uno degli elementi che l'imperialità moderna ha desunto da quella antica, da un certo punto di vista, dal momento che gli imperi si sono sempre esercitati su una varietà di realtà subordinate. La rule of colonial difference, però, è uno dei tratti distintivi dell'esperienza imperiale moderna e sembra articolarsi da un punto di vista teorico attorno a quelli che Rainer Koselleck ha chiamato i controconcetti asimmetrici, quindi coppie binarie antitetiche con pretesa universale che strutturano le relazioni politiche creando unità di azione a partire da un'antitesi. Nella modernità l'impero è il sito storico e teorico in cui questo desiderio di unità si manifesta in una proliferazione quasi incontrollata di controconcetti. Più in particolare, l'impero è il campo di forze in cui l'unità si crea fabbricando antitesi e poi includendole. L'impero produce un repertorio vastissimo di controconcetti, al fine, penso, di legittimare a se stesso affermando di rappresentare l'unica autorità in grado di costruire unità incorporando entrambi i termini delle coppie binarie, senza per questo renderli tra loro uguali o equivalenti. In altre parole, l'impero consegue nell'impresa di creare un'unità disomogenea, moltiplicando le differenze non al di fuori di se stesso, bensì al proprio interno. Per inciso, diversa è la logica del cosiddetto colonialismo settler, che è quella della soppressione dell'antitesi. Il paradigma del settlerismo nasce storicamente nel contesto degli imperi, ma mi sembra che poi prenda radicalmente le distanze dal pensiero imperiale in senso proprio. Giusto per fare qualche esempio, ciascuna giurisdizione coloniale era solcata da questi controconcetti come suddito e straniero, nativo e colono, nomade stanziale, civilizzato non civilizzato, cristiano non cristiano, libero e schiavo. La collocazione individuale all'interno di questo ordito di differenze spesso poteva decidere se un uomo potesse essere impunemente deportato, una donna impunemente stuprata o un bambino impunemente rapito ai genitori. Alcune di queste articolazioni differenziali, definite dal diritto, come quelle suddito straniero o libero e schiavo, finivano per coincidere con veri e propri stati. Altre, come civilizzato e non civilizzato, presupponevano una mobilità interna, graduale, in vista di un potenziale e promesso superamento dell'antitesi. In ogni caso, nessun termine di ogni coppia binaria indicava una condizione univoca, ma anzi la sua semantica variava a seconda dei contesti. Il non civilizzato poteva essere, per esempio, barbaro o selvaggio, ma barbarie e selvatichezza significavano cose diverse in contesti diversi. Peraltro non si deve nemmeno pensare a alcuna corrispondenza, diciamo, intuitiva tra coppie diverse di controconcetti asimmetrici, dal momento che il linguaggio del diritto, quello della religione e quello della morale spesso non collimavano. Per esempio, né la coppia civilizzato-non civilizzato, né quella cristiano-non cristiano corrispondevano alla coppia suddito-straniero. Per esempio, nel caso dell'impero britannico, la corona aveva sudditi bianchi e non bianchi, anglicani e cattolici, induisti e musulmani e anche pagani. Lo studio dell'accumulazione imperiale delle differenze consente tra l'altro di mostrare come la stessa distinzione tra conquistatori e conquistati, colonizzatori e colonizzati non corrispondesse in realtà all'esistenza di due fronti contrapposti, la cui omogeneità interna era in realtà complicata da categorie come per esempio gli half caste, che nell'impero britannico erano gli individui con un genitore bianco e uno indigeno, oppure la categoria dei bianchi poveri, ma anche ulteriore fattore di complicazione era rappresentato da quelle comunità di coloni bianchi che però non appartenevano al gruppo dei dominatori per ragioni linguistiche, religiose o nazionali, come per esempio i francesi in Quebec o i cosiddetti boeri nella colonia del Capo. Di norma, l'impero non desiderava sopprimere le differenze, bensì metterle a valore. La storia del Canada coloniale è attraversata, per esempio, da proposte ricorrenti da parte degli amministratori britannici di stanziare i coloni francesi lungo il confine con gli Stati Uniti, proprio perché la loro differenza dagli anglosassoni statunitensi avrebbe contribuito a conservare il Canada alla corona britannica ed evitare, diciamo, annessioni del Canada, del Nord America britannico agli Stati Uniti. Quindi l'accumulazione di differenza è il principio organizzativo degli imperi coloniali moderni
Essa serve a distinguere i governanti dai governati, ma anche i governati tra di loro, anche per paura che la loro consueta schiacciante superiorità numerica rispetto all'elite dominante si traducesse in un'alleanza in grado di minacciare la stabilità della dominazione. Questa rule of difference non è però certamente condizione esclusiva del mondo coloniale, dal momento che la società metropolitana è a sua volta similmente solcata da asimmetrie fondate su diseguaglianze di classe, sulla differenza sessuale e anch'esse spesso cristallizzate da nozioni che pescavano a piene mani dal diritto. È però attraverso l'impero che queste differenze furono sfacciatamente assunte come strumenti di governo e come fondamenti stessi di quel governo, a partire dalla più originaria di queste antitesi, ovvero quella tra madrepatria e colonie, che è, penso, fondativa dell'imperialità moderna e che riflette un elemento concreto, ovvero la discontinuità territoriale che contraddistingue i moderni imperi coloniali e sulla quale che ho menzionato in apertura. Questa antitesi tra madrepatria e colonie che contraddistingue l'imperialità moderna si riallaccia al punto di vista imperiale sui concetti, che è la seconda questione che intendo brevemente discutere. Per tentare di sintetizzare questo approccio metodologico a livello teorico, mi appoggio a un filone di ricerca storiografica che mi sembra cruciale per il passaggio dai concetti dell'impero alla storia imperiale dei concetti, che è il titolo che ho deciso di dare al mio intervento. Questo filone è quello della New Imperial History, rappresentata da studiose e studiosi come Catherine Hall, Antoinette Barton, Kathleen Wilson, Thomas Holt e altri. Negli ultimi 3 decenni, e sempre sulla scia degli studi postcoloniali, questi studiosi hanno insistito sul fatto che l'Europa è da studiare come il prodotto storico delle proprie esperienze imperiali e viceversa i territori d'oltremare sono stati storicamente plasmati attraverso il colonialismo dai problemi e dai conflitti dell'Europa. Reinscrivendo la storia degli imperi all'interno delle storie nazionali, i rappresentanti della New Imperial History si sono dedicati all'analisi delle interconnessioni e degli scambi tra dinamiche metropolitane e coloniali e allo studio della loro co-costitutività reciproca. Storicamente lo Stato moderno, poi in seguito lo Stato-nazione, hanno rappresentato il nucleo propulsivo degli imperi coloniali, hanno tra l'altro costantemente tentato di imporsi come i loro centri. Ciò però non significa che lo Stato moderno e lo Stato-nazione vadano compresi come presupposti dell'impero o precedenti dell'impero, né che l'impero sia una mera esternalizzazione di una già compiutamente formata statualità, dal momento che fu nel corso e per effetto dell'esperienza imperiale che lo Stato costruì e trasformò la propria sovranità. Come sottolineano i New Imperial Historians, gli Stati moderni e anche gli Stati-nazione devono essere pensati come parte costitutiva e integrante dei loro imperi. Quindi, se la prima e la più fondativa delle antitesi su cui storicamente si è costruita la Rule of Colonial Difference è quella tra madrepatria e colonie, allora per studiare criticamente le teorie e i concetti dell'impero è innanzitutto necessario spiazzare questa contrapposizione, insistendo sulle interconnessioni e sugli intrichi tra le diverse sfere spaziali, senza per questo appiattirle l'una sull'altra come se fossero uguali o simmetriche. Pertanto, per impero si devono considerare non soltanto i territori là fuori, ma anche quelli qui dentro, e quindi impero diventa il nome della sommatoria di metropoli più colonie. Secondo questa prospettiva, ogni piano locale, domestico o d'oltremare che sia, presenta qualcosa di imperiale, ovvero condensa questioni e contraddizioni che non lo contraddistinguono in modo esclusivo o univoco, ma che lo mettono in relazione a contesti anche molto diversi e lontani da se stesso. Ed è così che l'impero diventa una categoria non solo spaziale, ma anche metodologica, in quanto campo analitico nel quale prende forma una prospettiva la quale è imperiale appunto nel senso di simultaneamente coloniale metropolitana. La prospettiva imperiale sul pensiero politico postula quindi che sia in un gioco di specchi tra scale diverse, in primis madrepatria e colonia, che si costituisce il campo epistemologico in cui i concetti politici e sociali acquisirono storicamente il proprio senso. Difatti, senz'altro, l'impero funziona imponendo regimi di differenza e quelli che Frantz Fanon ha chiamato scomparti, ma proprio nel momento in cui li impone li scompagina, per cui la distinzione tra centro e periferia, metropoli e colonia è continuamente dichiarata ma anche smentita dai processi materiali.
E se questo groviglio di connessioni asimmetriche è ciò da cui anche il globale è caratterizzato, allora la prospettiva imperiale sulla storia del pensiero, ma più in generale direi la storia degli imperi, può costituire un osservatorio sul metodo della storia globale e un laboratorio per sperimentarla. Non è infatti un caso che la storia imperiale abbia rappresentato per molti studiosi, direi che il caso paradigmatico forse è quello di Christopher Bailey, un punto di partenza e di snodo per approcciare la global history. Nei pochi minuti che mi restano vorrei menzionare un paio di casi studio che ho approfondito e che penso dimostrino la produttività di una prospettiva imperiale nel senso appena illustrato sulla storia del pensiero politico e sociale. Il primo caso riguarda i dibattiti attorno al lavoro libero che occuparono la Gran Bretagna imperiale in corrispondenza dell'abolizione della schiavitù nelle sue colonie, avvenuta nel 1833. Questi dibattiti vanno studiati, lo hanno analizzato molti studiosi e molte studiose, in controluce rispetto al conflitto di classe che si dispiegò dentro ai confini metropolitani negli stessi anni. Nel momento in cui da più parti si iniziarono ad avanzare proposte per sottoporre gli ex schiavi dei Caraibi, una volta emancipati, a nuove forme di coercizione che li costringessero a continuare a lavorare sulle piantagioni anche da liberi, qualcuno realizzò che ciò avrebbe potuto mettere in discussione i contenuti e anche far luce sulle contraddizioni della stessa libertà del lavoro salariato nella sfera domestica. Come domandò preoccupato un esponente della Anti-Slavery Society, e se l'argomentazione per esercitare coercizione sugli emancipati dei Caraibi fosse stata ritorta contro i filatori di Manchester e gli arrotini di Sheffield? Un simile gioco di specchi si ripropose a fine Ottocento in corrispondenza dell'estensione del voto agli uomini di working class. Mentre John Stuart Mill, celebre paladino dell'allargamento del suffragio a donne e lavoratori, applicava alle colonie il doppio standard, secondo cui il dispotismo è un modo legittimo di governare quando si ha a che fare coi barbari, vi era anche chi, come il giurista vittoriano James Stephen, che tra l'altro aveva prestato servizio nel Consiglio legislativo dell'India britannica a Calcutta, reindirizzava questo postulato milliano dalle colonie alla madrepatria, cioè dai barbari che stavano fuori a quelli che si trovavano dentro. Che qualità avevano, chiedeva Stephen, un contadino ignorante e un piccolo bottegaio in Inghilterra, tali da renderli meno adatti a essere soggetti a coercizione sulla base del principio del signor Mill? Quindi se era vero che, secondo Stephen, i barbari abitavano la società metropolitana al pari di quella coloniale, gli entusiasmi liberali sulla sovranità popolare, che per lui erano nocivi nelle colonie, andavano raffreddati anche in Gran Bretagna. Per usare le sue stesse parole, Stephen volgeva un lume indiano sui problemi europei e infatti passò anni a promuovere, senza successo, una serie di riforme legislative e amministrative che avrebbero avvicinato il sistema rappresentativo della Gran Bretagna al governo del Raj anglo-indiano. Diversi decenni prima, sia dell'abolizione della schiavitù, sia delle riforme elettorali, a metà Settecento, un noto proprietario di piantagioni e di schiavi anglo-giamaicano di nome Edward Long scrisse che in ogni governo esiste un certo potere di controllo supremo, incluso nel patto sociale, e che questo patto sociale era un'associazione degli opulenti e dei buoni al fine di conservare meglio le proprie acquisizioni contro i poveri e i malvagi. Long concludeva: un africano è vincolato da questo potere supremo tanto quanto un lavoratore inglese. Quindi, calandolo in un contesto al contempo metropolitano e coloniale, cioè imperiale, Long descriveva esplicitamente il patto sociale come un dispositivo difensivo del gruppo dei proprietari e uno strumento di coercizione delle classi lavoratrici, sia libere sia schiave. Per concludere, quindi, i dibattiti attorno all'emancipazione degli schiavi delle colonie, che fecero luce sulla verità dei rapporti capitalistici della madrepatria, al pari del lume indiano che Stephen volse sull'Inghilterra e dell'applicazione transatlantica della dottrina del patto sociale da parte di un proprietario di schiavi, penso che questi dibattiti dimostrino che è guardando all'impero come campo analitico singolo che è possibile non solo misurare l'applicazione differenziale di libertà e diritti che ebbe luogo nelle colonie rispetto alla metropoli, ma anche e soprattutto evidenziare le diseguaglianze, le asimmetrie e le esclusioni, appunto la rule of difference che attraversava e scomponeva la stessa madrepatria. Se da un lato è indubbio che il mondo coloniale offrì storicamente il sito nel quale mettere in pratica in modo sistematico e più o meno impunito forme di dominio che nella madrepatria erano inammissibili, la schiavitù, settimane di legge marziale, stravolgimenti degli assetti proprietari, tuttavia il tentativo di scaricare nelle colonie le contraddizioni della madrepatria fallì, facendo quindi della rule of difference non davvero un'anomalia d'oltremare, ma con le opportune variazioni la regola anche per il centro dell'impero, che era a sua volta caratterizzato dall'esistenza non residuale di un paradigma
proprietario e coercitivo che presentava i propri sintomi acuti nelle giurisdizioni coloniali, ma insomma rappresentava anche una condizione cronica per le stesse madrepatrie europee, e che nel caso che ho studiato io faceva quindi collassare su se stessa qualsiasi autorappresentazione della Gran Bretagna come un'isola di libertà e di civilizzazione in un mondo di schiavitù e di barbarie. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a te, Matilde, anche per l'enorme quantità di contenuti che sei riuscita a veicolare nel breve tempo a disposizione. Io forse alla fine facciamo, Sì, direi alla fine, piuttosto che spezzettare, sì. sì, io vorrei solo un velocissimo, un rapidissimo commento. Mi pare che quello che ci hai raccontato dimostra la possibilità dell'utilizzo anche di una metodologia tradizionalmente accusata di eurocentrismo come la storia concettuale a questo tipo di indagini, e poi consente anche di capire quanto abbiamo trasformato la nostra, come dire, topografia mentale della politica nel corso degli ultimi decenni. Nel senso che qui saltano proprio tutte le classiche contrapposizioni e replicavano all'infinito il dispositivo confinario dentro, fuori, inclusione, esclusione. E quindi si apre questo enorme spazio di relazioni differenziali che hanno un impatto anche sul tipo di costruzione teorica e concettuale del pensiero, di quello che chiamiamo pensiero politico. E dunque credo che anche il nostro secondo relatore, che è Nicola Bassoni, che è ricercatore a Genova, ci proporrà appunto una riflessione vicina alle questioni che abbiamo evocato con Matilde, anche se forse differenziata dal punto di vista delle prospettive di indagine, perché in questo caso si tratta di un tipo di riflessione che lavora più sulle dinamiche geopolitiche, sulla geopolitica come modello epistemico, e anche sulle relazioni diplomatiche di taglio imperiale, o forse anche relativa a aspiranti imperi, mi verrebbe da dire, visto che c'è di mezzo anche l'Italia fascista in alcuni degli studi di Bassoni, e per cui gli lascio con grande piacere la parola. Grazie mille. Innanzitutto mi sentite? Perfetto. Io avrei anche una breve presentazione PowerPoint. Provo a condividerla. Prego. Allora, riuscite a vederla? Sì. Ok. Allora, vabbè, ovviamente io mi unisco, buonasera a tutte e tutti, e mi unisco ai ringraziamenti fatti da tutti quanti mi hanno preceduto, e vado direttamente sul mio intervento perché ho già la tendenza di dilungarmi, quindi non voglio allungare troppo le premesse. Allora, il mio intervento si concentra su un paio di riflessioni, su alcune riflessioni metodologiche sviluppate a partire dai miei interessi di ricerca relative al contributo della Global History allo studio del pensiero geopolitico tra 8 e 900, ossia quell'insieme di dottrine, concetti, categorie, immaginari sviluppatisi a partire dalla seconda metà del XIX secolo attorno al rapporto tra spazio, potere e ordine politico, che viene generalmente definito geopolitica classica e include autori come Friedrich Ratzel, Hartford Mackinder, Karl Haushofer, oppure le opere di taglio politico internazionale di Carl Schmitt. Il mio intervento si articolerà in due parti. Nella prima tenterò di illustrare come lo studio del pensiero geopolitico contemporaneo si sia trasformato negli ultimi 20 anni grazie all'adozione di prospettive comparate, transnazionali o transimperiali. Nella seconda, invece, parte finale più che seconda, mi focalizzerò su un singolo concetto, probabilmente il più problematico prodotto dal pensiero geopolitico otto-novecentesco, ossia il concetto di spazio vitale, per esplorare il potenziale euristico di tali approcci riguardo a un singolo case study. Per iniziare voglio però spendere un paio di parole su cosa intenda per Global History e su quale rapporto sussista tra Global History e approcci comparativi, transnazionali o transimperiali.
Esistono vari tentativi di definizione del campo di indagine, soprattutto dell'arco cronologico che compete alla Global History, ma qui voglio adottare una definizione ristretta, circoscritta all'indagine dell'età moderna e contemporanea e all'analisi di quel processo di globalizzazione che prese avvio con l'espansione europea del XVI secolo per dispiegarsi compiutamente tra 7 e 800 e soprattutto tra 8 e 900, con l'intensificarsi delle connessioni intercontinentali prodotte dal colonialismo, dai commerci oceanici, dalle formazioni di economie e mondo. In questo senso la Global History può essere considerata come un tentativo di superare i limiti che le prospettive nazionali o eurocentriche pongono alla comprensione di fenomeni politici e intellettuali in un contesto globale sempre più interconnesso sul piano politico internazionale, economico e culturale. E non va considerata, secondo me, come un metodo, quanto piuttosto come un angolo prospettico, non vorrei dire addirittura come una meta, che permette di cogliere la complessità degli sviluppi storici dell'età moderna e contemporanea, avvalendosi di strumenti metodologici come la comparazione, gli approcci transnazionali oppure transimperiali, che non sono esclusivi della storia globale, cioè sul transimperial history si potrebbe fare un discorso a parte, ma che porterebbe lontano, ma che comunque risultano necessari per esplorare la dimensione globale dei fenomeni. Ora, applicata alla storia del pensiero geopolitico, questa prospettiva è particolarmente rilevante per una ragione abbastanza semplice. La geopolitica classica è già di per sé un pensiero del globale, che nasce per interpretare il rapporto tra spazio, potenza e ordine mondiale. Qui mi preme in realtà ricordare un libro di Patricia Chiantra, Il pensiero geopolitico, che tra i vari meriti ebbe proprio quello di introdurre in Italia la questione della globalità del pensiero geopolitico. Tuttavia, la storia del pensiero geopolitico è stata anche spesso ricostruita in una prospettiva strettamente eurocentrica, vale a dire come un fenomeno intellettuale legato soprattutto allo sviluppo del pensiero europeo, crisi del concetto idealista di storia universale, evoluzionismo, positivismo e via dicendo, e alle trasformazioni politico-internazionali dell'Europa otto-novecentesca, unificazione della Germania, prima guerra mondiale, trattato di Versailles. Adottare una prospettiva globale non significa negare la rilevanza di tale dimensione europea, ma considerare come questi stessi sviluppi e queste stesse trasformazioni siano dipesi anche da fattori extraeuropei. Un esempio tipico è quello del legame tra contributi fondamentali del pensiero geopolitico classico, come il perno geografico della storia di Mackinder, ed eventi come la guerra russo-giapponese, ambedue del 1904. Ma la questione in vero può essere posta in termini anche più generali, considerando per esempio come il superamento delle interpretazioni storico-universali ottocentesche, della loro idea di progresso e soprattutto della loro visione della civiltà al singolare, un superamento che è una condizione di necessità per la proposta epistemologica della geopolitica, si è dipeso anche da fenomeni come il cosiddetto risveglio dell'Asia e dall'ascesa politico internazionale del Giappone, ad esempio, che furono la prima ed effettiva messa in discussione, mi verrebbe da dire, a reale basis per una visione, per il superamento di una visione eurocentrica della storia universale. Ci ha detto un altro problema, un altro ordine di problemi legato all'impostazione tradizionale della storia del pensiero geopolitico deriva dal cosiddetto nazionalismo metodologico insito nell'identificazione di una serie di scuole nazionali, in genere che presentano anche un canone di autori. In primo luogo abbiamo la scuola tedesca, che da Ratzel, passando per la Svezia e per Kielen, arriva fino a Haushofer e al variegato panorama di discorsi geopolitici nella Germania nazista, da Schmitt all'uso della geopolitica in Hitler, ai giuristi dell'SS. A questa viene generalmente contrapposta una scuola geopolitica anglo-americana, che include autori come Mackinder, Mahan, Bowman, Spykman. Il trade union della scuola geopolitica anglo-americana viene identificato in una prospettiva oceanica e talassocratica, contrapposta in genere a quella continentale della scuola tedesca. Poi abbiamo la scuola francese, Paul Blanche, Dumargeon, Ansel,
una geopolitica italiana, ricondotta molto spesso alla rivista Geopolitica, edita dal 39 da Giorgio Roletto e Ernesto Massi, così come altre scuole in altri paesi europei, come la Spagna o extraeuropei, tra cui il Giappone. Ora, la stessa identificazione di tradizioni nazionali in varie parti del mondo contribuisce a dare un'idea della dimensione globale del pensiero geopolitico contemporaneo e presuppone già di per sé un approccio comparativo, il quale tuttavia per lungo tempo si è caratterizzato, si è articolato nel paragone tra la matrice tedesca e le altre declinazioni, tra l'altro assumendo spesso come chiave interpretativa l'autorappresentazione che queste seconde fornivano di se stesse e i termini in cui marcavano la propria differenza rispetto alla geopolitica tedesca. Abbiamo quindi il possibilismo francese contrapposto al determinismo razzeliano, oppure per quanto riguarda l'Italia, la doppia contrapposizione sia al possibilismo francese sia al determinismo tedesco per sviluppare una visione della geopolitica in chiave umanista e volontarista. Ed è proprio in questa operazione di scontri e confronti che un approccio comparativo rischia invece di tradursi in nazionalismo metodologico, esaltando una differenziazione su base nazionale tra singole tradizioni ermetiche tra loro, impermeabili tra loro. Tuttavia la comparazione, se articolata in una prospettiva globale, può permettere letture differenti. Faccio qui l'esempio della contrapposizione tra geopolitica italiana e tedesca. La rivista Geopolitica nasce nel 1939. Soprattutto nei primi fascicoli è caratterizzata da prese di posizione in genere apodittiche che affermano la differenza sostanziale tra un approccio tedesco determinista e un approccio italiano universalista e volontarista. E partendo da questo, una letteratura recente ha anche provato a rivalutare la geopolitica italiana per toglierla dal cono d'ombra della geopolitica nazista. Ora però, prescindendo da quanto la geopolitica ausoferiana fosse effettivamente determinista e da quanto invece l'approccio volontarista italiano potesse in realtà prestare il fianco maggiormente a torsioni in senso biologico e razzista, particolarmente interessante è comparare questi stessi sviluppi ad altri casi come quello giapponese. Infatti, nei medesimi anni in cui Massa e Roletto lanciavano Geopolitica, in Giappone Komaki Sanashige compì un'operazione assolutamente identica, promuovendo la creazione di una geopolitica autenticamente giapponese, includendo la solita critica alla concezione dello Stato tedesca e focalizzando la differenziazione e la contrapposizione tra uno spiritualismo nipponico e un razionalismo tedesco-europeo. Secondo me, impostare la comparazione in questi termini mostra anche bene, non solo relativizza le varie differenze nazionali, ma mostra anche bene il rapporto dialettico tra dimensione nazionale e dimensione globale dei fenomeni politico-intellettuali, soprattutto in contesti ideologici ultranazionalisti, dove il richiamo a tradizioni specifiche locali, come l'umanesimo italiano oppure lo spiritualismo giapponese, cioè l'idea di spirito giapponese, lo Yamato Damashi, poteva servire ad articolare un processo di differenziazione assolutamente analogo e parallelo, tanto sul piano cronologico quanto su quello programmatico, dicendoci qualcosa non solo sulle specificità nazionali, ma anche e soprattutto sui caratteri fondamentali del pensiero geopolitico otto-novecentesco. Un ulteriore correttivo al nazionalismo metodologico potenzialmente insito in un approccio comparativo è fornito poi naturalmente dalle prospettive transnazionali, che spostano generalmente l'attenzione sui processi di circolazione e rielaborazione delle idee in diversi contesti nazionali. Ora, applicato alla storia del pensiero geopolitico, questo significa chiedersi, per esempio, attraverso quali canali autori come Ratzel, Haushofer o Schmitt siano stati letti, tradotti e discussi, criticati o appropriati fuori dai confini tedeschi, e quale ruolo sia stato svolto da specifici mediatori, fossero queste istituzioni, singoli autori oppure network intellettuali strutturati. Allora, l'approccio transnazionale ha caratterizzato molti lavori usciti negli ultimi 15 anni. Qui nella slide ne mostro un paio, tra cui la Shameless Self-Promotion di un mio libro di qualche anno fa. In realtà sono libri anche molto diversi tra loro, però hanno in comune l'enfasi sulle interconnessioni e le influenze reciproche,
e mostrano come le cosiddette scuole nazionali non fossero affatto blocchi omogenei e impermeabili, ma il risultato di contatti reciproci, ricezioni selettive, appropriazioni strategiche e posizionamenti politico-intellettuali che eccedono la cornice nazionale, ma che in vero attraversano trasversalmente più ambiti nazionali. Considerando il caso della geopolitica tedesca, per esempio, possiamo vedere come alcune delle più famose teorie di Haushofer, come quella del blocco continentale, fossero un crogiuolo di influenze transnazionali, non solo come ribaltamento del concetto di Heartland in Mackinder, ma anche il prodotto del confronto di Haushofer con altri autori come lo statunitense Homer Lia, oppure delle reti di relazioni che egli sviluppò durante la sua permanenza in Giappone con gli ambienti politici e intellettuali giapponesi, che effettivamente mediarono quello che fu l'elemento innovativo della sua visione del blocco continentale, che non era l'alleanza tra Germania e Russia, che in vero era un topos della letteratura politica internazionale di età guglielmina, ma era l'alleanza tra Germania e Giappone con la Russia come elemento di connessione tra i due poli eurasiatici. Una visione che ebbe un certo impatto sia sul Ministero degli Esteri tedesco sotto Ribbentrop, sia soprattutto su quello giapponese sotto Matsuoka. Un ulteriore... dottor Bassoni, mi scusi che la interrompo un attimo, perché le slide noi non le vediamo avanzare, quindi... siete... Oddio. Siamo rimasti alla prima, quindi forse avete prima, in modalità presentazione per farle avanzare. Le avevo messo... Mi è venuto questo dubbio. Mentre parlando... Ecco. Questo. Vedete muovere? Esatto. Mi spiace, queste qui sono quelle che sono andate perse. Se poi ce le manda le recupereremo. Sì, volentieri. Sono andate via quasi tutte. Passavo quindi, mi riprendo un attimo passando quindi all'approccio transimperiale come declinazione alternativa di un approccio transnazionale, che sostanzialmente significa chiedersi se l'ambito di circolazione e i punti di riferimento fossero davvero le nazioni o non piuttosto entità imperiali, con i loro centri e le loro periferie, abbiamo sentito parlare abbastanza puntualmente, e soprattutto con le loro relazioni reciproche. Ora, la prospettiva transimperiale è particolarmente utile per analizzare il periodo tra 8 e 900, ovviamente epoca imperiale per eccellenza, e per studiare un fenomeno come la geopolitica classica, le cui categorie non si formarono semplicemente nel dialogo tra nazioni, ma nel confronto tra imperi e progetti di ridefinizione dell'ordine globale che spesso si traducevano in riflessioni o ripensamenti della categoria di impero. In questo caso l'approccio transimperiale permette di ampliare e rendere più articolato il quadro interpretativo, chiedendosi per esempio come determinate teorie si siano sviluppate soprattutto attraverso il confronto con le pratiche e le rappresentazioni imperiali della politica internazionale otto-novecentesca, più che con la sua dimensione strettamente nazionale. Riprendendo qui brevemente l'esempio di Haushofer, significa per esempio esplorare il modo in cui egli guardò all'espansionismo italiano in Africa oppure al panasiatismo giapponese e come le sue idee geopolitiche si siano trasformate nel corso del periodo interbellico attraverso questo confronto, ad esempio con l'adozione della categoria di Eurafrica, anch'essa ampiamente sfruttata dalla propaganda nazista, come si vede nella carta. Ora, per concludere, come anticipato, voglio dedicare le ultime 2 slide a un caso concreto di come gli approcci metodologici della Global History possono contribuire a comprendere meglio, se vogliamo, a complicare la visione che abbiamo sugli sviluppi di uno specifico concetto, quello di spazio vitale nel caso. Parto dalla lettura tradizionale. Il concetto di spazio vitale viene sviluppato da Russell tra 8 e 900 in chiave biogeografica per indicare la porzione di territorio di cui ogni forma di vita, uguale se vegetale, animale oppure un gruppo umano concepito, una concezione dello Stato, organicistica dello Stato, cui ogni forma di vita ha bisogno per abitare, nutrirsi e riprodursi. In questo senso si compone di 3 cerchi concentrici ed è intrinsecamente dinamico, ossia potenzialmente espansivo.
traducendosi in una lotta per lo spazio tra organismi differenti. Negli anni '20 il concetto di spazio vitale venne ripreso da Hitler per mediazione di Haushofer, traducendosi in una parola d'ordine per denunciare la mancanza di spazio della Germania dopo il Trattato di Versailles e invocare un'espansione territoriale che Hitler stesso, già nel Mein Kampf, ma soprattutto nel secondo libro, che non mai pubblicato, che poi in realtà sarebbe il terzo se consideriamo il Mein Kampf e il Mein Leben, due testi separati, e li individua nella Russia e nell'Europa orientale. In questo senso lo spazio vitale diventa la categoria pseudoscientifica alla base dei progetti di ingegneria demografico-razziale e delle politiche di sterminio del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno sguardo esclusivamente nazionale sulla storia del pensiero geopolitico, tuttavia, ci mostra già di per sé come nella Germania nazista esistessero anche altre declinazioni di spazio vitale. E alcune di queste, anziché incentrarsi sulla dimensione biologico-razziale, la includevano, però si focalizzavano maggiormente su un'interpretazione imperiale e macroeconomica del concetto, ossia sullo spazio vitale come spazio egemonico e potenzialmente autarchico di uno Stato, che però già comprendeva anche il superamento del concetto di Stato-nazione. Significativo è che questa lettura fosse propria dello stesso Haushofer, cioè col Wikipedia, il concetto a Hitler, che partendo dalla categoria di impero e di autarchia in Helen, cominciò a svilupparla già dai primi anni '20 e a identificarla progressivamente con un altro concetto geopolitico, ovvero macroeconomico, quello di grande spazio, Großraum, che poi verrà ripreso e elaborato anche da Schmitt. Ora, questa seconda declinazione di spazio vitale non era meno esclusivista e espansionista della prima, ma anziché tradursi nella ricerca del Lebensraum tedesco in Europa orientale, si volgeva maggiormente in un criterio di ridefinizione dell'ordine internazionale in nuove forme di dominio imperiale basate sulla contiguità geografica e sull'omogeneità culturale, acquisendo spesso una dimensione continentale o subcontinentale che aveva tratti civilizzazionali. Se adottiamo uno sguardo comparato, possiamo poi notare come il concetto di spazio vitale non circolasse solo nella Germania nazista, ma fosse presente anche nell'Italia fascista e nel Giappone imperiale. E come questa circolazione non fosse circoscritta agli anni 30-40, cioè non dipendesse da un prestito dal lessico hitleriano, ma emergesse da un confronto autonomo dei rispettivi ambienti culturali con le idee di Ratzel, cominciato già alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e incentrato sulla visione della politica internazionale come lotta per lo spazio. Una prospettiva comparata ci mostra inoltre come la concezione di spazio vitale effettivamente diffusa fuori dalla Germania non fosse tanto quella biologico-razziale hitleriana, cioè c'erano casi ma erano minoritari, quanto quella hausoferiana dello spazio vitale come grande spazio. Ed è appunto su questa che una ricostruzione globale del concetto deve focalizzarsi, esplorando le relazioni transnazionali e transimperiali che contribuirono al suo sviluppo. La prospettiva transnazionale invita quindi a considerare la ricezione di Ratzel, Helen, Haushofer in Italia e Giappone, ma suggerisce anche l'indagine di relazioni inverse, ossia come il pensiero geopolitico italiano e giapponese possa aver influenzato quello tedesco. Prendendo Haushofer possiamo infatti vedere come negli anni '20 egli tenesse distinto il concetto di grande spazio civilizzazionale, che applicava ad esempio all'unità dei paesi monsonici e all'Asia orientale, e quello di spazio vitale autarchico, sostanzialmente limitato alla Mitteleuropa sotto l'egemonia tedesca. Confrontandosi con Haushofer, il geografo giapponese Imoto Nobuyuki nel 1925-26 opera la prima sintesi tra i due concetti, presentando l'espansionismo giapponese in Asia orientale come una lotta per lo spazio vitale dei popoli asiatici contro l'imperialismo euroamericano, e arrivando quindi a sviluppare un'idea di spazio vitale come grande spazio civilizzazionale. E fu proprio questo modello panasiatista a essere poi successivamente ripreso dallo stesso Haushofer per essere riapplicato al contesto europeo nei primi anni 30. Già da questo un po' emerge come, oltre che un discorso transnazionale, si tratti in realtà di un discorso transimperiale.
e come la dimensione transnazionale di questo processo sia un po' autoevidente. La circolazione dell'idea di spazio vitale tra diversi ambiti nazionali si articolava infatti soprattutto attorno alla rappresentazione dei rispettivi progetti imperiali, fossero appunto reali o meramente teorici. Voglio però aggiungere un esempio più concreto, prendendo invece il concetto di spazio vitale in Italia. Allora, in Italia si possono individuare 3 momenti precisi in cui l'idea di spazio vitale comincia a acquisire rilevanza nel dibattito politico, pubblico, intellettuale. Dopo il 1905, dopo il 1932 e dopo il 1939. Di questi 3 momenti, solo l'ultimo dipese da un confronto con l'ideologia nazista e con lo espansionismo tedesco, mentre i primi 2 seguirono ed elaborarono eventi avvenuti in Asia orientale, ossia la guerra russo-giapponese e l'invasione della Manciuria. È proprio per comprendere questi eventi di espansione imperiale che intellettuali italiani cominciarono a rifarsi all'idea di spazio vitale e lotta per lo spazio, vedendo nel Giappone un nuovo modello di imperialismo basato sulla contiguità geografica e sulla creazione di una sfera di influenza politicamente e economicamente autarchica. E aspetto forse ancora più interessante, in ambedue questi casi l'elaborazione e la ricezione del concetto di spazio vitale precedette e venne utilizzata per corroborare un progetto italiano di espansione coloniale, la conquista della Libia nell'11 e la guerra d'Etiopia del 35. Per concludere, una prospettiva globale ci fornisce una visione più articolata di concetti come quello dell'esempio, quello dello spazio vitale, che non si limita a descriverne le peregrinazioni in altri contesti linguistici o in diverse scale del potere, ma permette di comprendere meglio anche le differenziazioni e le traiettorie di sviluppo all'interno dei singoli ambiti nazionali. Questo secondo me è il punto decisivo, cioè che non si tratta di sostituire il nazionalismo metodologico con un globalismo metodologico altrettanto problematico. La Global History non deve impoverire, ma integrare e allargare le prospettive di ricerca, interrogandosi sulle stesse relazioni tra dimensione nazionale, quella regionale e quella globale nello sviluppo dei fenomeni politico-intellettuali. Ed è secondo me probabilmente questa la sfida maggiore che la Global History pone alla storia del pensiero politico. Grazie mille e mi dispiace molto di non aver potuto sfruttare pienamente le slide. Temo che sia stato meno chiaro per questa ragione. Grazie per le slide, recupereremo, appunto se ce le fa avere le mettiamo nel sito. Certo. Insieme al resto dei materiali che abbiamo raccolto. Allora io proporrei ora di lasciare qualche minuto per eventuali interventi, domande, obiezioni, discussioni, quello che volete, e poi facciamo una piccolissima pausa e poi riprendiamo con le ultime 2 relazioni del pomeriggio, quella di Gianni Ruocco e quella di Stefano Visentini, se siete d'accordo. Quindi aprirei il microfono a chi lo vuole, casa o qui. Tutti timidi? Va bene, rompo io il ghiaccio con una provocazione che per me è inevitabile, visto che tra i miei colleghi di dipartimento c'è Matteo Marconi, che ha appena ripubblicato Spazio Vitale di Russell. E dalle nostre conversazioni è emersa l'idea che rileggere questo testo avrebbe contribuito a liberarlo di una serie di ipoteche ideologiche, frutto estranee, diciamo, alla volontà del suo stesso autore. Ecco, invece la ricostruzione che lei, sia pur nel poco tempo di istruzione, ci ha fatto, a me ha dato un'idea opposta a questo. E cioè che non si sia trattato di un caso sfortunato di appropriazione da parte della leadership nazionalsocialista di concetti neutri nella loro dimensione appunto teorica e pratica, ma in realtà in qualche modo era una sorta di profezia autorealizzante. Quei concetti non potevano che piacere a un certo tipo di attore politico. Ecco, però non so, probabilmente potrebbero essere i miei pregiudizi di partenza nei confronti di questa. Volevo appunto avere una sua opinione su questo.
questo. Cioè quanto ci possiamo permettere, dopo tutto quello che è successo, di considerare questo tipo di approccio come un approccio neutro, no? Intercambiabile con i molti altri prodotti della storia intellettuale del Novecento, e quanto invece quell'abbraccio mortale in qualche modo ci possa dire qualcosa sui condizionamenti culturali e politici che erano alla base anche di quel tipo di pensiero. E la seconda domanda che vorrei fare è, secondo lei, quanto allargare l'ambito dei nostri studi al dibattito geopolitico può modificare la nostra rappresentazione della storia intellettuale e concettuale della politica del Novecento, in quanto insomma ci consentano di approfondire quelle che sono le tradizionali linee di ricostruzione storica di questa già complessa vicenda. Allora, comincio col precisare che in realtà ho contribuito a... Allora, Mi sente? Sì. Ho contribuito con un saggio critico alla riedizione di Spazio Vitale curata da Matteo Marconi, con appunto cercando di esplorare la dimensione globale, la circolazione globale del concetto di spazio vitale. Un'operazione che secondo me è importante. Non tanto lo considero un concetto problematico, anche se considero problematica la definizione del soggetto a cui appartiene lo spazio vitale. Mi spiego meglio. Cioè, nella formulazione fondamentale razzeliana non è tanto problematico che la vita ha bisogno di spazio e ha una relazione con lo spazio, ma che questo venga poi identificato con lo spazio di un determinato Stato-nazione, di un gruppo etnico, di una cultura, di cosa preferiamo, cioè l'individuazione del soggetto, e ritengo che in maniera provocatoria si possa riutilizzare, anche come ha fatto ad esempio Bruno Latour nel suo La sfida di Gaia, a parlare di spazio vitale dell'umanità, di Gaia come spazio vitale dell'umanità, con tutti i problemi anche di panico ambientale che la stessa concezione dello spazio vitale perfino Hitler aveva. Ciò detto, una visione transnazionale, transimperiale del concetto di spazio vitale, secondo me è importante perché lo complica, è utile anche alla rielaborazione attuale, perché non ci deve portare solo a focalizzarsi sullo spazio vitale come ideologia di ingegneria demografico-razziale, è giusto farlo, ma anche come ideologia espansionista, che è questa la definizione che sarà maggiore nel contesto italiano e giapponese. Quindi se qualcuno, altri hanno intenzione, coraggio di riprendere in mano quella proposta epistemologica razzeliana, di tenere presente che gli esiti insiti e possibili, non unici, però insiti e possibili nel concetto sono anche quelli fondamentalmente espansionistici che esso acquisisce nella sua proiezione fuori dall'ambiente poi strettamente hitleriano, perché come dicevo nella Germania stessa esiste una definizione non strettamente demografico-razziale, biologico-razziale del concetto di spazio vitale. Sull'impatto generale che l'approccio globalista riporta alla storia del pensiero politico, vorrei rispondere senza rispondere, perché è un problema, temo, estremamente vasto, e attenzione per le tematiche geopolitiche. È un problema estremamente vasto, che secondo me però è anche difficile riuscire ormai a ignorare per lo stesso carattere di
circolazione e essere nel mondo degli attori politici e intellettuali dell'età moderna e contemporanea, che un po' orienta già di per sé le nostre ricerche. Continuo a dire quello che però, con cui ho concluso, globalismo non significa per me globalismo metodologico, non significa sostituire un piano a un altro, significa piuttosto cercare di integrare, cercare di tenere presente un'articolazione che rischia delle volte di rimanere un po' schiacciata in forme di nazionalismo metodologico. Perfetto, grazie, condivido. No, volevo aggiungere così un aneddoto, che appunto noi abbiamo fatto una presentazione del volume curato da Matteo in dipartimento e un collega, caro amico, si è presentato con Mein Kampf e i colleghi geografi, non Matteo è molto sportivo su questo, è disponibile a un dibattito senza limiti, però alcuni colleghi geografi non l'hanno presa benissimo, ecco. per cui Stefania, prego. Sì, dopo il Mein Kampf mi sembra che prendo la parola con piacere. No, e allora intanto veramente due interventi molto interessanti. Mi veniva in mente velocemente, un paio di domande per l'ultimo intervento, perché tu hai ricostruito fondamentalmente la genealogia di questo concetto di spazio vitale e soprattutto quello che mi è interessato molto è stato il rapporto tra geografia politica e ideologia nazionalsocialista, no? A un certo punto. Allora, intanto una prima domanda, cioè secondo te in che misura la nozione appunto di spazio vitale costituisce una radicalizzazione interna alla tradizione del pensiero geopolitico ottocentesco, oppure è una rottura epistemologica, cioè un uso strumentalmente distorto di categorie scientifiche per finalità di legittimazione imperiale? L'altra domanda che volevo farti è se secondo te c'è una continuità tra il concetto di spazio vitale e quindi tra una continuità concettuale tra questo concetto e le contemporanee retoriche dello spazio come risorsa da difendere, di conquistare. Pensiamo all'Eurasia di Dugin, alla geopolitica del grande spazio, diciamo, parodia di Schmitt. E l'ultima domanda, questa me la pongo veramente molto spesso. Allora, questo concetto è stato analizzato, si analizza come prodotto specifico della crisi europea del primo Novecento, però Cesare più di recente anche Bembe hanno mostrato come le pratiche coloniali in Asia, in Africa abbiano in qualche modo anticipato e modellato alcune logiche di annientamento dello spazio altrui che il nazismo appunto ha applicato in Europa. E tu come valuti questo rapporto tra la storia europea dello spazio vitale e la storia coloniale della conquista degli spazi extraeuropei? Cioè sono genealogie parallele o è un'unica genealogia? Grazie. Allora, grazie innanzitutto per le interessantissime domande, tutte molto complesse anche in questo caso. Allora, radicalizzazione interna. Vabbè, nella formulazione razzeliana lo spazio vitale, anche semplicemente per una questione biografica, arriva un po' alla fine di un percorso. Negli anni 20 la definizione hitleriana è una radicalizzazione della formulazione razzeliana? Certo, assolutamente, applicata con quasi 20 anni dopo, in un contesto diverso che è quello della Germania post-Versailles,
tutto il resto che ne consegue. E questo qui già ora in realtà faccio anche già un salto sulla terza domanda. È interessante che il primo uso politico però della categoria di spazio vitale, di lotta per lo spazio, non avvenga nella Germania, a Landsberg nel 24, ma la prima appropriazione, cioè quelle italiane e quelle giapponesi, sono legate in realtà all'espansionismo coloniale, automaticamente. Poi ci sono stati anche studi che hanno cercato di analizzare come la categoria di spazio vitale può essere legata agli stermini dei Nama e degli Herrero e dalle politiche coloniali tedesche, però i risultati sono stati abbastanza esili di questi studi. Chiarissimo invece che la categoria di lotta per lo spazio viene usata da attori intellettuali e politici di rilievo, perfino ripresentata in dibattiti parlamentari italiani tra la guerra russo-giapponese e l'invasione della guerra di Libia. Quindi c'è una genealogia? Sì, c'è un rapporto. Che genealogia non vuole dire colpevolezza del generatore primo? Io penso da pensare anche questo, perché poi i contesti sono diversi, non è responsabile di quello che succede successivamente. Certo, anche Ratzel sviluppa la sua categoria di spazio vitale, la sua visione di geografia politica, antropogeografia, con un confronto serrato con il mondo coloniale, con il colonialismo di insediamento per come è stato negli Stati Uniti, per quello che avviene in Africa. Io mi sono occupato per esempio della sua tesi di abilitazione quindi uno dei primissimi scritti sulla Cina e l'emigrazione cinese negli Stati Uniti e nelle Americhe in generale, dove già alcuni elementi fondamentali del suo pensiero verranno già tematizzati. Quindi sì, c'è un legame forte, anzi, il pensiero geopolitico, e questo è un pochino la scommessa dell'approccio transimperiale al pensiero geopolitico, si forma non guardando tanto le politiche nazionali, il contesto europeo, si forma vedendo come si sta trasformando il mondo, un mondo di imperi, un mondo di colonie. Ritorno qui alla seconda domanda. Io trovo che la categoria di spazio vitale sia stata poi progressivamente sostituita da quella di grande spazio già negli anni 40. Questo avviene in Italia chiarissimamente, in Giappone chiarissimamente, in cui si arriva a dire no, lo spazio vitale è problematico, perché lo spazio vitale può essere tematizzato in qualsiasi modo, può diventare addirittura diritto di autodeterminazione dei popoli che noi vogliamo opprimere. Opprimere, naturalmente non messo così, che vogliamo guidare, dominare, guidare verso bla 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 bla. Quindi focalizzazione sul grande spazio, e sul grande spazio c'è assolutamente una continuità con Dugin, però cosa resta lì dello spazio vitale? Questa sarebbe una domanda che forse non compete a me rispondere. Io posso solo vedere questo slittamento e questo prosieguo poi della declinazione più gran spaziale del concetto. Vedo che ci sono altre domande, forse Patricia era per prima. Grazie per queste bellissime relazioni, un complimento con entrambi i relatori. E volevo partire un po' da una domanda per il primo intervento, quello appunto di Matilde Cazzola, con una questione che riguarda proprio una delle prime affermazioni che Matilde ha fatto. Ora non la vedo più sullo schermo, vabbè, una delle prime affermazioni, lei ha parlato appunto della differenza fra un settler colonialism e invece appunto il colonialismo, potremmo chiamare d'oltremare, quel colonialismo in cui non c'è una contiguità territoriale. Ecco, volevo capire come effettivamente, considerando appunto il suo discorso, come poi si può approfondire questa differenza nei termini in cui effettivamente diciamo è stata svolta l'analisi della stessa Matilde Cazzola appunto sul colonialismo e sull'impero. E però a questo punto mi ricollegherei anche a un'altra questione che secondo me è molto interessante e che riguarda invece il secondo intervento, che è quello di Nicola Bassoni.
E cioè effettivamente in Ratzel e poi effettivamente in tutto il colonialismo successivo, quello tedesco, sono presenti entrambi gli elementi. E in effetti uno degli studiosi, diversi studiosi, ma poi soprattutto appunto uno mette in evidenza come c'è appunto questa innere colonizzazione, no? Questo colonialismo interno e migratorio, che potremmo anche ricollegare al settler colonialism attuale, forse, non so, e invece anche il world colonialism, no? La colonizzazione di territori che sono, diciamo, oltre il continente europeo. Queste due tendenze vengono messe in evidenza nella stessa opera di Ratzel e sono presenti anche molto importanti per comprendere anche il colonialismo tedesco, che è un colonialismo un po' particolare, perché presenta entrambe. Tanto vero che, vabbè, Mazoa parla cioè ha una tesi molto interessante, per quanto anche insomma, ecco, non sono molto d'accordo con la sua tesi, quando lui dice che effettivamente la conquista da parte della Germania del territorio ad est può essere considerata come appunto una forma di colonialismo interno, migratorio, che va in qualche modo a compensare quel colonialismo che non poteva essere raggiunto, non poteva essere realizzato dalla Germania, perché appunto nella corsa alle colonie la Germania era rimasta indietro. Io non sono molto d'accordo con Mazoa, però comunque credo che è importante vedere come già all'inizio ci sono questi due filoni che sono presenti non solo nel pensiero geografico, nel pensiero geopolitico, ma nella politica e dunque anche proprio nella costruzione ideologica dell'imperialismo, del colonialismo e anche dell'espansione del Drang nach Osten, no? Dell'espansione tedesca ad est. Cioè, secondo me è una questione che collega entrambi diciamo, gli interventi. Grazie mille. Allora, grazie Patrizia, io raccoglierei anche gli interventi di Maurizio e di Paola, che saluto, e così sistematizziamo un po' lo svolgimento. Poi se c'è modo per Matilde, una battuta su barbari interni e barbari esterni, che ho trovato uno spunto piuttosto interessante. Vado io? Sì. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per le due relazioni. Io volevo fare una domanda e una serie di osservazioni sull'intervento di Matilde Cazzola, perché ho trovato di straordinario interesse la cosa che diceva sul rapporto tra esperienza imperiale e stati nazionali e Stato-nazione, in cui l'impero diventa una sorta di presupposto della costruzione dello Stato-nazione, e che questo ci porta a una ridefinizione di un terzo passaggio di quella cosa che chiamiamo Stato moderno. Perché se l'impero e lo Stato-nazione in qualche modo li troviamo nella realtà storica, lo Stato moderno invece è una costruzione epistemologica di qualche tipo, ma ce lo siamo inventati noi. Però questo mi pare straordinariamente rilevante proprio per la ridefinizione, la riconcettualizzazione di che cosa possiamo intendere per Stato moderno. Ancora più rilevante perché tu lo ponevi dal punto di vista dell'esperienza amministrativa. E quindi quello che mi pare importante, con tutte le differenze che materialmente ci sono state, perché nell'esperienza britannica, a cui tu fai soprattutto riferimento, c'è notoriamente una certa idea dell'amministrazione, una certa pratica amministrativa, che è ben diversa però per esempio da quella francese, che in qualche modo ha funzionato come modello di riferimento per la costruzione della forma Stato moderno, per capirci, o di Stato continentale moderno, per essere più precisi. E in più c'è l'altro, come dire, gli imperi iberici, per capirci,
che dal punto di vista dei profili giuridico-amministrativi invece poi seguono in parte l'esempio francese, ma non sono così rilevanti dal punto di vista storico-concettuale. Cioè quello che mi interessava, ma proprio per discuterlo, non perché abbia un'ipotesi alternativa, perché l'ipotesi che hai fatto tu mi pare particolarmente rilevante, come i profili, l'hai solo accennato, come i profili amministrativi puntano a ridefinire il concetto stesso di Stato. Entrano transitando attraverso l'impero, finiscono per definire e ridefinire il concetto di Stato. Perché mi pare che questo aggiunga qualcosa dal punto di vista appunto della storia amministrativa dello Stato moderno. E il fatto che lo Stato moderno abbia una storia amministrativa che non è solo qualcosa di ulteriore, che è precedente alla sua dimensione politica, pattizia, quel che si vuole, e che probabilmente mi pare che nelle cose che ci hai detto tu ci siano cose anche, per esempio, anche molto utili o che possono essere a valore nel momento in cui si comincia, adesso è un po' che lo stiamo registrando, però la decadenza dello Stato-nazione non è che sia una novità, ma è anche difficile da negare in quanto tale. E questo, voglio dire, mi pare che passando attraverso i profili giuridici e di scienza dell'amministrazione, per altro verso, come dire, si bypassa un po' l'annosa questione eurocentrismo, non eurocentrismo, un nazionalismo metodologico o quant'altro, perché lì, come dire, l'amministrazione produce nazione differenziale, come quella che hai descritto tu così bene, e insomma mi pare una prospettiva, mi pare straordinariamente feconda. Paola? Grazie Maurizio. Anch'io ringrazio per le belle relazioni. Volevo ritornare forse a una questione che intreccia quella che accennava Luca Scucimara un attimo fa, i barbari interni, i barbari esterni, nel senso che Luca diceva all'inizio la storia concettuale può non essere eurocentrica, mi pare che invece si possa dire un altro modo, ovvero che c'è un eurocentrismo nella storia concettuale che viene messo in tensione nel momento in cui viene spostata e guardata dalla prospettiva imperiale che proponeva Matilde Cazzola, nel senso che le coppie, i controconcetti asimmetrici da cui ha preso le mosse la sua relazione sono comunque dei concetti di unità, cioè l'antitesi amico-nemico è la trama o il calco attraverso il quale Koselleck li costituisce. E questo fa dell'unità il perno dell'intero discorso. Mentre invece quello che mi sembra, e questo è metodologicamente fecondo, quello che mi sembra che la prospettiva di Matilde proponga è quello di pensare in una prospettiva che destruttura l'unità, cioè quella della metropoli, quella della periferia, sono talmente, sono pensate come reciprocamente costitutive e soprattutto non internamente omogenee. E questo significa che, come dire, l'unità che il discorso cosellecchiano presuppone è in realtà frantumata dall'interno proprio dal carattere costituzionale delle differenze che attraversano, che la prospettiva imperiale fa emergere come qualcosa di costituzionale, come faglie di antagonismo, proprio per questo come qualcosa che deve essere anche oggetto di governo. E in questo senso, come dire, la prospettiva imperiale non si propone come una prospettiva meramente spaziale, per quello che vedo, e questo in qualche misura mette anche in tensione le due dimensioni rispetto all'intervento di le due relazioni. Rispetto all'intervento di Nicola Bassoni, una cosa che
probabilmente richiede per me un chiarimento, è che in qualche misura il nazionale, il transnazionale e il globale sono delle prospettive di scala, e dove il nazionale è un punto fermo che al massimo è passibile di una circolazione. Il transnazionale mi pare che abbia questo significato nel modo in cui è stato proposto, mentre il globale diventa la prospettiva comparativa di diversi discorsi, nel caso specifico quelli attorno ai grandi spazi, di diversi discorsi che vengono sviluppati su scala nazionale oppure su scala imperiale, dove però queste scale sono in qualche modo stabili. Mentre invece quello che io colgo della proposta di Matilde è il fatto che non ci sia più un'unità stabile di riferimento, ma vada guardata a partire esattamente dalle differenze che la scompongono, sia come problema, sia come oggetto di governo o di amministrazione e di discorso politico. Diamo la parola a Matilde e poi... Ah, ok, ora forse si sente. Grazie mille a tutte e tutti per le domande molto ricche e insomma, a cui provo a rispondere, ma sicuramente lo farò in modo molto incompleto. Per partire dalle domande di Patricia Chiantera, allora diciamo il discorso da cui avevo preso le mosse sulla discontinuità territoriale dei moderni imperi coloniali era penso che effettivamente sia costitutiva di questa differenza originaria che fa parte del rule of colonial difference, che è la differenza fra madrepatria e colonie, che è, come dire, teoricamente sintetizzabile nel momento in cui c'è effettivamente una divisione spaziale tra, diciamo, concreta, territoriale tra le due sfere, e diciamo che era un po' anche per non lanciarmi a fare discorsi su compagini imperiali che non conosco, alcune per esempio diciamo che affondano nella premodernità come quello dell'impero austriaco, ex Sacro Romano Impero, o dell'impero ottomano, o anche di imperi moderni come per esempio quello zarista, che però non sono discontinui ma sono continui. Quindi su quegli imperi lì che non sono coloniali ma continentali, non so se si possa applicare lo stesso discorso del rule of difference, o del rule of colonial difference, così come lo ha pensato Chatterjee e lo hanno pensato altri del gruppo dei post-colonial e dei subaltern. La questione del settler colonialism, grazie per aver tirato fuori la questione, perché mi consente di dire una parola su questo. Effettivamente il problema del colonialismo settler è che fa luce sul fatto che lo stesso termine colonia è un termine che ha più di un significato e ha sicuramente un significato politico, nel senso che è l'altro spazio rispetto l'altra giurisdizione rispetto alla madrepatria, ma anche un significato sociale, nel senso di spazio colonizzato. E colonizzato si intende appunto, come sappiamo, dagli stessi che abitano la metropoli. E secondo me nel settler colonialism c'è un processo per cui a un certo punto la colonia in senso sociale, quella che è colonia sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista sociale, non vuole più essere colonia da un punto di vista politico, e infatti vuole diventare nazione, che è quello che si vede in tutti i luoghi di colonialismo settler. Da un punto di vista storico proprio ci sono le assemblee coloniali, le assemblee legislative coloniali, che riflettono gli interessi della popolazione settler e si contrappongono piuttosto frontalmente al Parlamento imperiale, che invece vuole mantenere anche la colonia, che è tale socialmente, in una posizione di colonia politica, mentre la colonia, che è tale da un punto di vista sociale, vuole iniziare una nuova storia nazionale prendendo congedo dal passato imperiale. Questo mi sembra che sia, e lo fa proprio perché di solito è
la supervisione metropolitana che rende difficile sbarazzarsi dell'antitesi. E la supervisione metropolitana che magari si sostanzia di politiche di protezione degli indigeni, di protezione degli schiavi e di questo genere di politiche imperiali che ostacolano la colonia nel diventare effettivamente nel potersi sbarazzare della differenza, che è quello che il settler colonialism in ultima istanza vuole fare. Quindi secondo me l'ideologia, la teoria del colonialismo settler parte da un nucleo imperiale, ma poi prende congedo dall'impero per diventare nazione, è un po' confusa detta così, ma è un po' la cosa che ho in mente. Sulla questione dei barbari interni, barbari esterni, insomma, mi sembra che diventi molto, molto chiaro, soprattutto nel corso dell'Ottocento, nel contesto britannico almeno, ma forse non solo, quando poi gli stessi discorsi che vengono mobilitati nell'impero si ritorcono contro le madrepatrie europee in periodi di resistenza anti-industriale o insomma lotta di classe, manifestazioni per l'allargamento del suffragio, manifestazioni contro scioperi che appunto, al di là del fatto che gli stessi lemmi vengono poi, appunto, quelli dei Vandali, quelli dei Barbari, quelli degli Unni, vengono ridiretti contro i poveri lavoratori insubordinati della metropoli. Alcuni, appunto, come per esempio questo signore che ho studiato per il dottorato, molto noto, James Stephen, un giurista che in qualche modo fa un passo ulteriore rispetto a John Stuart Mill, tra gli altri, dicendo sì, insomma, no, definiamo che cos'è il barbaro. Se il barbaro mette sotto stress la tenuta dell'ordine, allora non vedo per quale motivo dovremmo pensare che siano solo i non bianchi colonizzati a far parte del gruppo dei barbari, e non li possiamo invece trovare anche a casa nostra, e se li troviamo anche a casa nostra, dice Steven, non vedo perché il nostro stesso governo non dovrebbe assomigliare di più al governo del Raj indiano piuttosto che il processo inverso, per cui il Raj indiano deve adottare il nostro stesso sistema rappresentativo. Per quanto riguarda la domanda di Maurizio Ricciardi, molte grazie per la domanda su cui devo riflettere meglio, quindi do una risposta veramente molto frammentaria. Effettivamente io avevo pensato inizialmente a una sorta di processo circolare per cui si parte dallo Stato moderno, si arriva all'impero, poi si arriva allo Stato-nazione, dallo Stato-nazione si torna all'impero. È vero però che lo Stato moderno è, come dicevi tu, una costruzione epistemologica e che effettivamente che quindi probabilmente questo movimento circolare che avevo in testa non funziona in realtà nel modo in cui l'avevo pensato, e da un punto la questione dell'amministrazione che hai tirato fuori tu, che effettivamente è un problema, è uno dei problemi dell'impero. C'è anche chi ha scritto, come appunto abbiamo sentito qualche settimana fa con Dolores Freda, per esempio, che appunto ci sono studiosi che sostengono, secondo me in modo molto convincente, che sia a volte, per esempio nel caso britannico, guardando all'impero, che si riesce a vedere che alcune cose che per esempio la Gran Bretagna pretende di non avere, in realtà le ha come per esempio appunto un apparato amministrativo che esiste pure nella metropoli, ma che diventa palese nel momento in cui si sposta lo sguardo verso l'impero. So che non ho risposto per niente alla domanda, ma insomma prometto che ci penserò meglio. E questa questione come dire,
di quando si sposta lo sguardo da una scala all'altra e si riesce a fare luce anche sulle pretese della scala originaria da un certo punto di vista, cioè quando guardando all'impero si riesce a fare luce sulle dinamiche, sulle vere dinamiche della madrepatria, da un certo punto di vista si riallaccia anche a quello che poi diceva Paola, che anche ringrazio per la domanda e per l'osservazione, e sono assolutamente d'accordo che l'impero sveli in qualche modo la fallacia di alcune pretese dello Stato, come la pretesa di essere una unità diciamo religiosa, linguistica, nazionale, con confini geometrici. Tutto questo da un certo punto di vista crolla se quello Stato viene inserito nell'impero e se viene guardato con lo stesso sguardo che è applicabile all'impero. Nel caso della Gran Bretagna è nel momento in cui la Gran Bretagna costruisce il suo impero che il Galles viene unito all'Inghilterra, poi la Scozia viene unita all'Inghilterra e forma la Gran Bretagna, poi l'Irlanda viene unita alla Gran Bretagna e diventa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. A un certo punto gallesi, inglesi e scozzesi e irlandesi diventano tutti britannici, ma restano alcuni celtici, altri anglosassoni e vengono governati di conseguenza, alcuni cattolici, altri protestanti, alcuni anglicani, altri dissenzienti, eccetera, eccetera. E quindi da un certo punto di vista sì, sono assolutamente d'accordo che questa unità dello Stato moderno, dello Stato come costruzione epistemologica, si collassa da un certo punto di vista quando la prospettiva diventa multiscalare, cioè imperiale in questo caso, con le scale che non sono per forza commensurabili o simmetriche o equivalenti, ma che fanno parte dello stesso campo analitico, epistemico. Quindi sì, insomma, spero che queste risposte siano state abbastanza chiare. E grazie ancora. Nicola? Sì, allora, cerco di essere brevissimo. Parto un po' dalla domanda di Patricia. Questo è sollevato, ovviamente ha assolutamente ragione, nel colonialismo tedesco c'è una tensione fortissima e sono anche d'accordo da parte dell'interesse ma anche della problematicità della proposta di Mazower di vedere le politiche naziste in Europa orientale come una forma di colonialismo interno. Da una parte c'è Reduzio Hitlerorum, ok, abbiamo sempre nel secondo libro non pubblicato l'esplicito rifiuto del concetto di colonialismo interno da parte di Hitler e l'espansione in Europa orientale è presentata come un'altra cosa. Lì si può riflettere e qui più che Mazower, io penso a Schneider, Timothy Schneider del Terre di Sangue, quanto si possa parlare di un'internalizzazione dell'espansione del colonialismo esterno, quanto venga ridefinato la categoria di impero al di fuori dei modelli che abbiamo anche sentito rappresentare di impero oceanico disarticolato e impero continentale contiguo. In cui invece la differenziazione interna viene riformulata in una forma di prossimità geografica e secondo me qui sarò un po' ripetitivo ma continua a essere decisivo quell'impatto che ha le forme di imperialismo e colonialismo che si dispiega nell'Asia orientale a opera del Giappone, dove è un imperialismo tra virgolette standard, il Giappone è un arcipelago, si espande in territori d'oltremare, però è geograficamente contiguo, ma cosa ancora più significativa, si presenta come estensione di potere e di egemonia politica e economica su aree e su popolazioni che sono considerate culturalmente affini rispetto a quelle della madrepatria.
Quindi si presenta già come un modello potenzialmente ibrido e in tutti questi casi già avviene forte l'idea di homecoming, di ritorno a qualcosa, di restaurazione di un ordine precedente. Lo troviamo chiaramente nel panasiatismo giapponese, dove la logica fondamentale è: noi avevamo un mondo perfetto, sinocentrico, in cui il colonialismo europeo ce l'ha distrutto, noi bisogna riportarlo a quegli equilibri interni autoctoni che sono andati perduti, però naturalmente sostituirlo con un nippocentrismo piuttosto che con un sinocentrismo. Lo ritroviamo nell'imperialismo italiano, almeno dal punto di vista retorico, tutta l'immagine mediterranea, il mito della romanità, ma lo ritroviamo anche fortissimo, e qui mi rifaccio appunto a Schneider, nelle politiche di ingegneria demografico-razziale, di sterminio ed espansione della Germania hitleriana in Est Europa. Quindi sì, c'è un'ambiguità di fondo e io sono assolutamente d'accordo che meriterebbe di essere esplorata ulteriormente. Arrivo invece alla questione sollevata da Paola Rudan. Sì, il chiarimento, giusto. Però cerco un po' di precisare meglio i termini in cui vuoi mettere la questione. Secondo me non c'è una differenza di scala tra nazionale, transnazionale e globale. La differenza di scala è piuttosto tra nazionale, regionale, civilizazionale, definiamo un pochino come ci pare, cioè quello che c'è al di sopra del nazionale, al di sotto del globale, globale. E non vedo la global history come un semplice avanzamento della scala, non è una storia di tutto il mondo, come una storia europea, una storia di tutta l'Europa, come una storia nazionale, una storia di tutta la nazione. È piuttosto un porre al centro di quello, qui sto parlando ovviamente di storia delle idee, porre al centro quello che è il processo intellettuale, l'esistenza della categoria di nazione che influenza, l'esistenza del dibattito nazionale, l'esistenza di una categoria regionale, civiltà di Europa, se vogliamo, e l'esistenza di una categoria di mondo. Secondo me questa qui poi è la proposta più forte che la Global History fa alla storia del pensiero politico, cioè considerare anche come questo terzo elemento sia decisivo nell'emergere, nella trasformazione dei concetti. Mentre la visione che ho del transnazionale è davvero più come un correttivo degli approcci comparativi. Qui si apre tutto il tema delle varie declinazioni global history. Probabilmente c'è anche una global history che ha una lunghissima tradizione, molto legata all'Universalgeschichte tedesca, in cui alla Weltgeschichte della Fischer come collana editoriale, in cui la storia globale è la storia delle grandi civiltà poste una accanto all'altra, comparate o dal punto di vista diacronico o sincronico. La proposta della Global History secondo me si differenzia da questa tradizione volendo vedere le interconnessioni. Come si guardano queste interconnessioni? Si guardano appunto adottando prospettive che possono essere transnazionali nella misura in cui si ammette che l'ambiente linguistico nazionale strutturi per una serie di ragioni che prescindono anche dallo Stato nazionale il dibattito politico e intellettuale. Transimperiale poi sì, perché quelli di cui stiamo parlando molto spesso non sono nazioni ma imperi. Poi questo qui non toglie nulla la possibilità ovviamente di scomporre e differenziare maggiormente all'interno. Assolutamente d'accordo su questo. Però vabbè, ora non sono sicuro di aver risposto davvero a quella che era l'osservazione critica, però ho voluto un po' mettere in prospettiva come intendo io. Poi sono dibattiti metodologici che ovviamente sono estremamente articolati e la stessa definizione di storia globale che ho presentato io non è universale, non c'è consenso unanime, diciamo. Grazie Nicola, abbiamo un altro intervento, la dottoressa Marchesini qui in presenza, bisogna premere. Buongiorno e grazie per questa giornata di studi veramente, veramente molto interessante. Una piccola domanda e scuso perché ulteriormente faccio slittare la pausa caffè. Volevo sapere se, credo sicuramente avrete incontrato nei vostri studi, in queste ricerche, il pensiero del movimento femminista che giustamente, correttamente viene declinato al plurale, i movimenti femministi. Quindi volevo sapere, ecco, che tipo di relazione, che tipo di supporto può avvenire, secondo me moltissimo,
anche perché mi ricollego con quello che diceva la professoressa Rudan. Movimenti femministi e global history mi sembrano gli spazi per eccellenza della dinamicità. Quando dico spazio non intendo soltanto uno spazio geografico, ma proprio una postura mentale. Tra l'altro da molte studiose intellettuali afroamericane, indiane, ci arrivano dei contributi molto importanti. Un'ultima considerazione, questa postura mentale ci aiuta, credo, anche a risemantizzare alcuni concetti. Mi viene in mente il concetto di cura. Possono cambiare anche i destinatari, pensato per qualcuno, per un gruppo etnico, sociale, culturale in particolare. Con questa nuova prospettiva di global history può essere pensato anche per noi occidentali. Siamo anche noi oggetto di cura da parte di altre culture che, come dire, o ci mettono sotto accusa o che esprimono le loro perplessità e obiezioni nel nostro modo di procedere, di ragionare, di studiare e di giudicare anche. E, ecco, secondo me sono due posture, global history e movimenti femministi, che possono aiutarsi l'un l'altro molto molto fecondamente. E volevo anche sapere, so che sono sensibili a queste cose, a questi aspetti, il parere della professoressa Ruda e della professoressa Mazzone. Grazie mille. Grazie, e allora restituisco la parola, credo, a Matilde, o chi altro la vuole. Paola è stata chiamata in causa. Allora, grazie mille per la domanda. Qui non ho una vera risposta, onestamente, nel senso che sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto, che diciamo da un punto di vista epistemologico, senz'altro, insomma, anche l'epistemologia femminista è importantissima per studiare questi temi. Nello specifico io non mi sono occupata di pensiero femminista, quindi non ho molto da dire in merito, se non che ho trovato insomma alcuni studi, soprattutto per esempio di Spivak, utili nello studiare i tempi, diciamo le nozioni temporali e la temporalità, la politica del tempo degli imperi, che fa parte della rule of colonial difference da un certo punto di vista, dal momento che alcuni delle figure che ho studiato quando parlavano dei barbari della madrepatria, che erano, diciamo, fattori di anacronismo interno all'interno della civiltà metropolitana, all'interno di questi fattori di anacronismo c'erano senz'altro le donne, le cui pretese di, per esempio, allargamento del suffragio, insomma loro e dei loro alleati uomini tipo John Stuart Mill venivano pensate come appunto l'intrusione di un elemento regressivo all'interno della solo apparentemente lineare, però evidentemente una linearità molto fragile, civiltà europea da parte di alcuni delle figure che ho studiato. E quindi appunto diciamo la presenza delle donne non faceva che rendere quella unità di cui si parlava prima dello Stato moderno ancora più frammentata e ancora più insomma frantumata, ecco il termine che è stato utilizzato prima da Paola Rudan, dall'interno. Insomma, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, ma grazie mille per l'osservazione. Grazie a te, non so se Paola vuole dire qualcosa. Ma brevissimamente, perché so che la pausa è attesa, ringrazio per il commento e la domanda e avermi chiamata in causa. Credo che quello che dicevo prima a proposito dell'impossibilità di ragionare in termini di unità sia esattamente quello che la prospettiva femminista fa emergere, perché è la differenza taciuta dalla logica unitaria dei concetti antitetici e asimmetrici. Cos'Elec notoriamente non comprende le donne dentro l'antitesi, e quindi questo è un punto. Un altro punto, come si può far risalire alla celebre idea di Virginia Woolf che le donne non hanno nazione,
che come donna lei non ha patria, lei non ha nazione, per aprire una prospettiva in qualche misura polemicamente transnazionale, che è stata peraltro parte dell'esperienza del femminismo come movimento sociale e discorso politico. Penso in Italia ad alcune cose importanti che ha scritto Raffaella Baritono a riguardo. E quest'ultimo punto è quello che permette anche di pensare una serie di categorie politiche moderne, da quella di individuo, di cittadinanza, libertà, uguaglianza, eccetera, a partire da un'esperienza che ha scompaginato e messo in crisi, in tensione quelle categorie, e da movimenti reali come quelli delle donne migranti, che per esempio impediscono di parlare di cura in termini soltanto etici o universalistici e impongono di considerarla dentro a istituzioni politiche, processi sociali, rapporti sociali e categorie che devono essere appunto ripensate a partire dal movimento delle donne. Bene, allora grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questa prima parte. Io direi che ci siamo meritati una decina di minuti di pausa e riprendiamo alle 16:30, se leggo bene l'orologio. A fra poco. Allora, noi ripartiremo per la seconda parte di questo denso seminario, che vedrà la partecipazione di Gianni Ruocco, che è qui alla mia sinistra, e di Stefano Visentin, che è collegato invece da casa. E a questo punto direi entrambi non hanno bisogno di presentazioni e soprattutto entrambi sono molto impegnati in un lavoro di rinnovamento delle modalità di svolgimento del nostro mestiere, sia nel campo della ricerca che nel campo della didattica, per cui credo che la cosa migliore da fare sia dare intanto la parola a Gianni, che ci parlerà farà una relazione che si intitola "A proposito della modernità politica occidentale, la critica postcoloniale e decoloniale". In realtà non parlerò. Di cui non parlerò, vabbè, qui dimenticate il titolo. Appunto deve essere rosso per essere acceso. Allora aspetta, me lo punto un po' meglio perché così è un po' fastidioso. Mi muovo? Mi sposto? Vengo più qua. Oh. Sì, viene qua ma non viene il microfono. No, ecco, viene anche il microfono. Ah, ci siamo? Anche come microfono, come ascolto, tutto, sì. Va bene, allora intanto grazie dell'invito, grazie all'associazione, alla Presidente Francesca, all'amico e collega Luca Scuccimarra e vabbè a tutti i presenti. E allora io con questo intervento appunto mi pongo l'obiettivo di riflettere brevemente sui fondamenti epistemici e politici, ancor più che metodologici, della nostra disciplina, alla luce dell'ampia e articolata riflessione critica sviluppata negli studi degli ultimi 50-60 anni più o meno nei confronti del pensiero e delle forme sociali costruite progressivamente in Europa e nel mondo occidentale nel corso dell'età moderna. In tal senso, la critica di quella che definisco appunto la forma politica della modernità, definendo come tale un patrimonio concettuale, semantico e culturale sviluppato dalle società europee e diffuso progressivamente nel mondo a partire dalla prima età moderna, ha messo in evidenza e in questione due grandi tendenze di lungo periodo ben note che l'hanno caratterizzata costantemente, con declinazioni e intensità ovviamente differenti nel tempo. Due tendenze che meritano, a mio avviso, di essere ancora considerate e valutate sotto il profilo storico. E mi riferisco alla costruzione progressiva di una convinzione della superiorità del pensiero sviluppato nei paesi europei e quindi della nostra cultura, del nostro modo di organizzazione sociale e politica, della forma di vita sociale nel confronto con quella di altre popolazioni e società del mondo. Una narrazione fondata sulla costruzione di forme di alterizzazione articolate e differenti delle popolazioni cosiddette altre attraverso fissazione e definizione di distanze in termini di livelli di sviluppo e di capacità umane. Secondo elemento, secondo grande asse, carattere preteso universale di questa narrazione,
basata sulla ricostruzione e l'applicazione di una scala unitaria allo sviluppo delle società e dei gruppi umani e degli individui, dalla condizione naturale attribuita a lungo a popolazioni definite per lo più come selvagge, il termine appunto è stato evocato prima selvaggio, barbaro, a volte è stato utilizzato in modo equivalente, ma in realtà poi, come sappiamo, ha caratterizzazioni diverse, fino all'apice della capacità di sviluppo in una forma di razionalità tecnologica maturata appunto individualmente e collettivamente nelle società europee. Una distanza descritta spesso in termini di gradi diversi di umanità sotto il profilo sia intellettuale che morale. Questo rilievo di carattere generale, queste indicazioni di due grandi tendenze, diciamo, chiamiamole di lungo periodo, ci spinge oggi a superare l'approccio proprio del passato, quindi del passato, diciamo, dell'approccio degli studi, diciamo, a questa epoca storica, alla conoscenza della formazione di questo pensiero e di questa visione del mondo, utilizzando un paradigma interno alla nostra cultura. Questo mi sembra che sia stato, ovviamente adesso tante cose sono cambiate, però questa è stata la tendenza, cioè leggerlo all'interno di un paradigma interno alla nostra cultura che li analizzava come un processo di autocostruzione nel tempo di un nuovo modello di razionalità strumentale e quindi interpretato come risposta a domande e a problemi tutti interni alla cultura europea, i cui risultati venivano immaginati come eventualmente estensibili in prospettiva appunto universale al resto del mondo, e invitando invece in tal senso a leggere la costruzione di questo modello nel contesto storico globale che l'ha prodotto, spingendoci anche a ragionare se oggi questa epoca però sia effettivamente conclusa, e di qui appunto la riflessione degli studi postcoloniali e decoloniali, se li vogliamo distinguere, o in che modo essa continui nel presente e nel caso quali domande dovremmo formulare per riflettere sull'attualità di questo pensiero o sulla necessità del suo rinnovamento. E quindi la domanda appunto è quella intorno a quella che Keith Hahn ha definito la colonialità del presente. Nel processo di costruzione di questa narrazione storicamente vincente ed egemone, un ruolo fondamentale lo hanno giocato infatti da un lato la capacità espansiva politica ed economica europea, in particolare dalla fine del Settecento in poi, quando l'impatto occidentale sul mondo cresce costruendo e ampliando una distanza sensibile sulla base di diversi indicatori. Questi molti storici lo caratterizzano, lo mettono in evidenza rispetto, diciamo, all'epoca, chiamiamola imperiale, del precedente, e una distanza sensibile dal resto del mondo. E questo proprio in particolare nella sua dimensione coloniale, realizzata, come sappiamo, con forme differenti, fino a coinvolgere l'intero continente africano nell'Ottocento e a conseguire così, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, un controllo diretto o indiretto della gran parte della sfera terrestre. Questo da un lato. Dall'altro, come sappiamo, la costruzione, diciamo, otto-novecentesca di una narrazione storica teleologica che ha dato forma spaziale a questa rappresentazione globale dello sviluppo umano, fine Settecento appunto fino, diciamo, alla metà del Novecento, potremmo dire. Si è parlato in tal senso di un processo avviato in quel periodo di occidentalizzazione del mondo che ha portato a una diffusione globale delle forme culturali e politiche europee. È quello, direi, il periodo storico in cui il lessico politico e culturale della modernità europea occidentale sembra dare davvero progressivamente forma al mondo, come ampiamente raccontato, prima è stato citato, tra gli altri uno storico globale, chiamiamolo così, come Christopher Bailey. Sia pure nella produzione di una complessa circolarità mondiale nelle relazioni coloniali umane, sviluppate, come sappiamo, in modo differente nelle diverse regioni del pianeta, che non devono quindi essere lette mai, e qui appunto l'insegnamento della critica postcoloniale e decoloniale va in questa direzione, come effetto lineare tout court di forme autoritarie egemoniche europee a carattere unilaterale. In questa storia secolare, plurisecolare, il colonialismo europeo e statunitense, come forma economica, politica, culturale e sociale, ha giocato un ruolo evidentemente fondamentale, non subordinato e periferico, come spesso invece è stato descritto dalla storiografia. Quando Frantz Fanon, I dannati della terra, scrive che l'Europa è letteralmente la creazione del terzo mondo, sovverte completamente quindi la tesi prevalente sostenuta dalle potenze coloniali, secondo la quale il mondo colonizzato si è affacciato alla possibilità della civiltà e della storia solo in ragione del nostro intervento,
come se fosse stato questo ad attivare per loro il tempo storico, rappresentato da noi come per lo più immerso fino a quel momento in una sostanziale immobilità. Quando Tocqueville, come sappiamo, nelle pagine della Democrazia in America sulla possibilità di integrare i nativi americani nella società statunitense e anche nelle parole spese tra scritti e discorsi parlamentari per sostenere la conquista francese dell'Algeria, racconta l'uno e l'altro processo di colonizzazione, li descrive di fatto, insieme con grande stupore, diciamo, di Todorov, tra gli altri, come efferati ma al tempo stesso inevitabili, iscritti cioè in una sorta di ordine della storia. Con quella frase Fanon voleva probabilmente andare oltre il riferimento alla semplice dimensione economica e commerciale e quindi allo straordinario arricchimento delle società europee che ne è seguito, sottolineando come è la forma stessa che l'Europa si è data nel tempo ad avere le sue radici nelle colonie, cioè nello sfruttamento sistematico, intensivo e incontrollato delle risorse materiali e umane a costi bassissimi e nell'impatto con società e forme culturali percepite da noi come diverse dalla nostra. A metà dell'Ottocento John Stuart Mill definisce le colonie come una sorta di giardino dell'Inghilterra, come un suo prolungamento. Non si tratta evidentemente di una visione esclusivamente geografica, economica e materiale, ma della definizione della misura tra un centro dotato di personalità morale, politica e culturale e una periferia giudicata sempre come arretrata e anonima. In questo senso, già la teoria della dipendenza sviluppata negli anni 60 del Novecento, in particolare in America Latina, metteva in crisi sotto il profilo economico e sociale la narrazione irenica ed ecumenica costruita in Europa come forma progressiva universale seguita al processo appunto di espansione e di conquista del mondo, ben illustrata, come sappiamo, e argomentata nella dottrina dello sviluppo globale, diffusa a partire dalla cosiddetta dottrina Truman negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa autonarrazione e narrazione del mondo ha oscurato per secoli due aspetti fondamentali che ne hanno sempre messo in questione in realtà i fondamenti: che il colonialismo europeo è stato praticato sistematicamente con metodi e una visione del mondo profondamente violenti, associando strettamente razionalità e violenza, e che le stesse pratiche coloniali, più che favorire lo sviluppo locale, lo hanno in alcuni casi soffocato, in altri costretto dentro gli schemi e le esigenze di profitto europei, come autori celebri come Aimé Césaire o Albert Memmi, tra gli altri, hanno messo bene in evidenza. E oggi, ovviamente, la situazione in un'epoca formalmente postcoloniale appare in realtà profondamente simile. Se guardiamo alla riflessione che le figure più eminenti, e qui entriamo nella storia del pensiero politico, del pensiero europeo hanno dedicato al colonialismo come forma politico-giuridica e come forma storica realizzata, i nomi più celebri li sappiamo, dalla Casas a Vittoria, da Hobbes a Locke, da Vattel a Condorcet a Kant, fino in qualche modo anche a Renal in realtà, essa non ha messo realmente in questione il colonialismo mondiale e il suo impatto storico, costruendo addirittura teorie come quella del dolce commercio, pensato come processo storico progressivo verso il superamento della guerra, ma al più ha condannato ed emendato su un dato fondamentalmente morale le forme della sua realizzazione, come è noto, prendendosela soprattutto con il colonialismo spagnolo del Cinquecento, dando invece nel tempo a esso una base giuridica di legittimazione in forma appunto universale, fondamento del moderno diritto internazionale che teneva insieme il diritto umano alla proprietà comune dello spazio del mondo con quello all'appropriazione privata delle terre considerato come nullius sulla base di criteri esclusivamente europei e che in realtà spesso non erano affatto disabitate, ed è arrivata a criticare anche il ricorso massiccio alla schiavitù, ma sempre sulla base di criteri prevalentemente morali più che politici ed economici. È difficile allora continuare a pensare per esempio alla costruzione della teoria della proprietà di Locke seguendo un paradigma liberale tutto interno alla società borghese emergente in Europa, senza cioè vedere come il principale riferimento nella rappresentazione dello stato di natura, come è noto, su cui Locke fonda il diritto di appropriazione individuale attraverso il lavoro, sono per lui esplicitamente le Westlands del continente americano. Terre quindi non necessariamente vuote, ma dal suo punto di vista inutilizzate e sprecate. Mentre questo stesso paradigma giuridico, scrive Locke, non si può applicare più all'Europa, dove non sussiste quell'assenza di normazione che caratterizza invece, secondo il suo modo di vedere, la vita selvaggia dei nativi americani.
E senza un riferimento forte e non secondario agli spazi vuoti, cosiddetti vuoti del mondo, è difficile immaginare lo sviluppo stesso delle forze produttive europee e del pensiero che le ha sostenute, dando loro fondamento e forma. Di questa matrice, quindi, insieme razionale, illuminata e violenta della formazione del pensiero politico moderno, credo che oggi come studiosi dovremmo farci interamente carico, ma non solo sul piano morale, ma nel lavoro storico di ricostruzione della formazione del mondo moderno. Così come, qui faccio diciamo un excursus, diciamo, ma in realtà come è stato rilevato prima fino a un certo punto, autrici come Carol Pateman hanno messo bene in evidenza la parte rimossa della teoria moderna del contratto sociale, quella del contratto sessuale, imposto storicamente alle donne, una rimozione attraverso la quale non solo si è occultata la storia della metà della specie umana, ma al tempo stesso non si può arrivare a comprendere pienamente neppure la struttura della società moderna e quindi la sua fondazione sulla separazione tra sfera del privato e sfera pubblica del politico, tra spazio della riproduzione e spazio della produzione sociali. All'interno e all'esterno delle società europee il patto tra liberi e uguali si è fondato quindi non casualmente o temporaneamente, quindi in via diciamo progressivamente estensibile, ma strutturalmente su principi e forme di esclusione, o meglio di inclusione differenziata, di cui oggi appunto non si può più non tenere conto. Una parte della storiografia e della riflessione politica degli ultimi decenni, si pensi all'ampio mondo della critical race theory, ha messo inoltre in evidenza e approfondito la rilevanza storica dei processi sociali di razzializzazione, sottraendo così anche l'ambito delle diverse forme di razzismo espresse nel tempo delle società umane alla dimensione dell'errore scientifico, del pregiudizio sociale su base antropologica, profilo critico sul quale si è attestata invece molta parte della critica della nozione di razza e delle teorie delle razze, soprattutto nella prima metà del Novecento. Così come, oscurando il colonialismo e trascurando o rimuovendo così dalla riflessione politica la costruzione sistematica nel tempo di forme di razzializzazione sociale, non è possibile comprendere tanto l'epoca moderna quanto il nostro stesso tempo. Ormai sono studi consolidati, storici come Aurélia Michel o Francisco Betancourt, o studiosi esponenti di un marxismo critico black come Cedric Robinson, hanno messo bene in evidenza da tempo l'articolazione delle forme di dominio e di sfruttamento economico, politico, culturale di popolazioni nella forma della loro razzializzazione, su cui l'economia mondiale e il sistema di pensiero europei, civili e razionali si sono costruiti e hanno costruito la loro fortuna globale, nella forma più evidente nella tragedia umana della schiavitù. E questo ben prima che le teorie delle razze sette-ottocentesche arrivassero a confondere su basi pseudoscientifiche elementi europee, confermando le certezze infondate e i pregiudizi dei più. Come spiegare allora i fenomeni razzisti su basi semplicemente intellettuali e culturali? Come non ricondurre alla posizione e alla pretesa egemonica sul mondo espressa dall'Europa, alla sua capacità di sottomissione e sfruttamento violento di intere popolazioni in tutto il mondo fin dall'inizio del Cinquecento, i feroci giudizi razziali prodotti dalle menti più raffinate dell'illuminismo europeo come Voltaire, Buffon, Hume o Kant? Affermare, come spesso si fa, che quei giudizi o pregiudizi erano comunque il prodotto appunto dei pregiudizi della realtà storica del loro tempo è del tutto condivisibile, ma questo spinge proprio verso la necessità di rileggere tutta la complessità di quell'epoca storica per capire le basi socio-economiche e politiche della produzione di una narrazione che fondava spesso lo sguardo razzializzato sulla considerazione della condizione di degradazione di uomini e donne di tutto il mondo come se fosse originaria, attribuendo a quelle popolazioni un livello di umanità ai loro occhi di palese inferiorità, quando invece quella condizione era il prodotto stesso della violenza europea. Violenza epistemica, violenza materiale ovviamente. Ma allora come non prendere ancora una volta sul serio Max Weber quando associa il processo di sviluppo della razionalità occidentale con quello del capitalismo, provando a leggere questo stesso processo storico unitario non come una sorta di destino della ragione, ma esattamente come un processo storico in cui capitalismo e razionalità tecnologica si sono sviluppati congiuntamente in uno straordinario sforzo di costruzione di un dominio sul mondo, e come non pensare che quello sviluppo, anche del pensiero, avrebbe potuto e potrebbe oggi avere una direzione o un percorso diversi.
Questo punto della riflessione chiama in causa direttamente anche il ruolo centrale avuto dalla costruzione dello Stato, quale oggi noi ancora lo conosciamo, la cui formazione teorica, come sappiamo, si fonda principalmente sul principio, da un punto di vista teorico, della neutralizzazione del rischio del conflitto e dell'uso della violenza interni alla società, attraverso il riconoscimento allo Stato del monopolio legale della forza, destinando alla sfera esterna l'eventuale residuo di violenza nel rapporto tra Stati. Stato che, soprattutto nella forma storicamente maturata dello Stato-nazione, ha esercitato in realtà spesso un dominio e una violenza costanti, tanto all'interno, attraverso l'imposizione di politiche nazionali di omogenizzazione sociale, culturale e linguistica, con connotati spesso chiaramente razziali, a spese di minoranza, e comunque sempre a spese dei ceti deboli della società, ma quanto anche all'esterno, costringendo strati sempre più ampi della propria popolazione a guerre di interesse presunto come collettivo, o continuando ad aggredire e a colonizzare le risorse e i corpi di società prive di questa forma di organizzazione politica e giudicate in tal senso come inferiori, ma andando poi anche al di là di questo se pensiamo all'aggressione italiana all'Etiopia, cioè un membro della Società delle Nazioni. Come considerare oggi lo Stato-nazione ancora come l'apice del progresso, delle conoscenze, delle coscienze politiche, e non come una forma politica tra le altre, che si è dimostrato storicamente vincente in un'epoca comunque ancora storicamente breve. Come pensare di tenere oggi distinte la razionalità astratte proprio della costruzione teorica degli Stati-nazione dal bellicismo aggressivo che li ha per lo più caratterizzati e dal ruolo storico di oppressione interna ed esterna che essi hanno storicamente esercitato. E questo ovviamente, naturalmente, senza dimenticare comunque la forza emancipatrice di affermazione e tutela dei diritti individuali che si hanno saputo veicolare dalle due rivoluzioni tardo-settecentesche in poi. È evidente anche che una parte di questa attenzione critica era già nello sviluppo, per esempio, della riflessione marxista, la forma liberale e borghese della società del tempo, ma come è stato messo in evidenza in particolare da un certo marxismo black e dalla critica postcoloniale e decoloniale, anche la sua prospettiva, quella di Marx, risente di quella visione progressista e storicista sviluppata in Europa. In questa analisi, che riconosco ovviamente sommaria e parziale anche per ragioni di tempo, mi fermo qui e prendo a questo punto solo qualche minuto finale per posizionare il mio intervento in tal senso in riferimento alla storia del pensiero politico, oggetto del nostro seminario. All'inizio della relazione ho fatto riferimento, e qui cito l'inizio della relazione, all'ampia articolata riflessione critica sviluppata negli studi degli ultimi 50-60 anni nei confronti del pensiero e delle forme sociali costruite progressivamente in Europa e nel mondo occidentale nel corso dell'età moderna. Si tratta, nel suo insieme, di una spinta critica ampia e globale, prodotta tanto in Europa e nel mondo occidentale quanto nei paesi ex colonizzati, che ha attraversato in questi anni, in questi decenni, campi disciplinari completamente diversi tra loro, teorizzando spesso anche la necessità epistemica di questi attraversamenti. Non si tratta quindi soltanto dello sviluppo di una critica postcoloniale e decoloniale, con il loro comune radicamento anticoloniale, le loro affinità e le loro divergenze, ma sto parlando anche dei processi decostruttivi che hanno attraversato l'antropologia, delle forme di denaturalizzazione dello spazio politico operate dalla geografia, della revisione delle categorie storiche realizzata dalla World History o dalla storiografia critica della nazione e dello Stato, e ancora dello sviluppo di un femminismo postcoloniale e decoloniale, di un femminismo black, appunto, della costruzione di una visione ecologista nuova e complessa, capace di andare oltre i limiti anche della stessa idea di sviluppo, ancora delle teorie economiche, tra cui appunto quello che citavo prima della dipendenza, che hanno fatto emergere la struttura profondamente coloniale del mondo moderno ben oltre la stagione delle decolonizzazioni politiche, indagando la sua continuità nel presente, e da ultima, tanto per citare un'altra, della creazione e dell'applicazione di un approccio e di metodologie nuove, sociali nuove, decoloniali, nelle scienze sociali. A partire comunque da metodologie, mi avvio alla conclusione, ma anche da prospettive di indagini in molti casi diverse, è difficile però oggi accettare e continuare a praticare quella rigida separazione disciplinare nella conoscenza, rafforzata in realtà negli ultimi anni, in particolare in ambiente accademico. Proprio nella prospettiva tratteggiata in questa relazione, si è avvertita e si avverte, a mio avviso, l'esigenza epistemica e politica
di procedere a una revisione globale dei fondamenti storici della nostra conoscenza, muovendosi lungo due grandi assi spazio-temporali. Da un lato, rileggere il processo di costruzione della modernità politica alla luce del suo impatto sul mondo, come costruzione o tentativo di costruzione di un'egemonia globale, di matrice coloniale e razziale, sottraendolo così a quella visione autoreferenziale tradizionale di cui parlavo prima. Dall'altro, e questo penso lo farà dopo di me Stefano Visentin, analizzare i processi attraverso i quali concetti e semantica della modernità politica europea e occidentali sono stati letti e utilizzati da studiosi di aree ex coloniali, come nel caso dell'uso di Gramsci da parte dei Subaltern Studies, o di Marx appunto nel marxismo critico black, o dello sviluppo per esempio di un'etnopsichiatria anticoloniale, in funzione però appunto antioppressiva, al fine di valutare il potenziale emancipativo ancora presente in questo patrimonio. In tutto questo, e concludo, la storia del pensiero politico, con la sua attenzione storica alla formazione e allo sviluppo concreto dei processi storico-politici, quindi insieme materiali, simbolici, culturali, eccetera, nell'unione, secondo me, con altri approcci disciplinari affini, necessariamente con l'unione di questi, continua a poter e a dover giocare, a mio avviso, un ruolo critico e conoscitivo fondamentali. Grazie. Grazie Gianni per questo bilancio del lavoro svolto, quello che resta da svolgere, poi magari torniamo dopo sulla questione appunto del da fare, del da farsi. E io darei, visto che è stato già evocato la parola a Stefano per il suo intervento che riguarderà specificamente i Subaltern Studies. Prego Stefano. Grazie Luca, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E inizio subito segnalando il carattere ancora provvisorio di questa riflessione, che vorrebbe essere un primo passo di una strada che poi vorrei percorrere in maniera più analitica. Prendendolo un po' alla larga, partirei dal dibattito intorno alla questione della cancel culture, all'interno del quale si è sviluppata una discussione critica sul significato dell'anacronismo nella storiografia. Secondo diversi studiosi, l'anacronismo implicito nella teoria e nella pratica della cancel culture produce un circolo vizioso tra lo schiacciamento dello studio del passato sui valori morali e politici contemporanei e la produzione di un tempo senza storia, la definizione di Adriano Prosperi, che moltiplica all'infinito le interpretazioni dei fenomeni storici in nome di un presunto uguale diritto di ogni gruppo identitario a produrre la sua propria narrazione. Se volete approfondire queste tematiche, consiglio i saggi molto belli di Michele Cento. Questo attacco alla autonomia della scienza storica non è certo stato iniziato dalla cancel culture. Lo troviamo ad esempio nella proposta postmoderna della metahistory di Hayden White. Prima ancora lo troviamo nella critica di Walter Benjamin al tempo vuoto e omogeneo, che rispecchierebbe l'egemonia della classe borghese. E più recentemente nel noto testo di Dipesh Chakrabarty, Provincializzare l'Europa, Chakrabarty è stato uno dei principali esponenti dei Subaltern Studies, il quale afferma che lo storicismo, come più eminente produzione storiografica europea tra 8 e 900, rappresenta un'importante forma, questa è una citazione, assunta dall'ideologia del progresso o dello sviluppo appunto dall'Ottocento in poi. Un'ideologia, continua Chakrabarty, che può essere sintetizzata nell'idea secondo la quale, cito ancora, l'esistenza dell'umanità si svolge all'interno di un tempo storico unico e secolare, qui Chakrabarty cita ovviamente Benjamin, in cui sono ricompresi tutti gli altri tempi. Ecco, i Subaltern Studies, nati, come penso molti sappiano, da un collettivo di storici, ma anche economisti, politologi, sociologi, antropologi, indiani e non indiani, agli inizi degli anni '80 del secolo scorso,
hanno cercato esattamente di problematizzare la temporalità sulla quale si innestava la storiografia del colonialismo indiano, una storiografia proveniente non solo dalla madrepatria inglese, ma anche dalla prima generazione degli storici nazionalisti dell'India, e lo hanno fatto moltiplicando i soggetti in gioco, le loro forme di resistenza e di mobilitazione e di conseguenza la specifica temporalità del loro agire, producendo, per così dire, forme di anacronismo rispetto a una linea storiografica dominante. Su questa corrente di studi si è scritto molto, forse non così tanto in Italia, però in altri paesi di sicuro. Io, e adesso inizio effettivamente il mio intervento, lo inizio cercando di spostare il focus dall'anacronismo a un altro piano, che prende avvio da un termine di cui fino a poco tempo fa neppure conoscevo l'esistenza, ovvero quello di anatopismo. La nozione di anatopismo è stata concettualizzata dallo scrittore, tra gli altri, dallo scrittore Michel Tournier, il quale scrive, cito: «L'anatopismo sarà dunque per lo spazio l'equivalente di ciò che l'anacronismo è per il tempo. Anatopismo, : violazione della geografia». Fine della citazione. La questione che mi sono posto a partire da questa definizione è se la storia del pensiero politico potesse maneggiare, con cura e attenzione evidentemente, un simile concetto in modo analogo a quello che appunto è stato fatto di anacronismo, quindi con grande attenzione ma senza una esclusione a priori. L'applicazione che vi propongo riguarda dunque la possibilità di mettere a confronto due indagini storiografiche che, sebbene condotte in epoche diverse, riguardano però due fenomeni più o meno contemporanei, all'incirca nella seconda metà del XIX secolo, generatesi però in due luoghi lontani nello spazio. Da un lato l'emergenza di una politica delle folle in Europa, dall'altro le insurrezioni contadine e tribali nell'India coloniale, quelle che i membri del collettivo di Subalterni chiamano appunto le insurrezioni dei subalterni. Per quel che riguarda il primo punto, il riferimento più ovvio è ovviamente al testo di Gustave Le Bon, La psicologia delle folle, del 1895, un'opera che negli ultimi tempi ha riconosciuto una renaissance nella teoria politica, anche se non soprattutto in seguito all'emergenza della politica populista in tutto il mondo. Segnalo ovviamente la nuova edizione curata da Francesco Gallino. Non mi è possibile confrontarmi con le numerosissime suggestioni che offre il testo leboniano, né con le diverse interpretazioni che si sono sviluppate in merito. Procedo invece in maniera molto schematica per rintracciare gli aspetti di quest'opera che mi sembrano più rilevanti per procedere in questa mia operazione anatopica, diciamo. Non so se anche l'aggettivo esista, comunque non importa. Allora, primo punto. La stesura della psicologia delle folle nasce dalla paura della borghesia francese di fronte all'insurrezione popolare che nel 1870 in Francia, a Parigi, darà vita alla Comune. Si tratta quindi di un'opera che, nonostante invochi più ripetutamente l'oggettività scientifica, è in realtà apertamente schierata nello scontro che Le Bon vede crescere tra classi dirigenti e appunto classe operaia o classi subalterne. Schierata però non a tal punto da non cogliere nell'agire delle folle un elemento di novità, che di fatto impedisce alla borghesia di applicare alla folla tardo ottocentesca l'antico detto latino terret nisi metuat. La folla va terrorizzata se non si vuole che sia essa terrorizzata. In realtà, ovviamente, come sappiamo, le repressioni violente delle manifestazioni delle folle o comunque dei soggetti subalterni continuò abitualmente appunto in tutti i paesi europei. Secondo punto, non essendo più soltanto lo sfondo della politica agita da altri, le folle quindi diventano attori politici esse stesse, rappresentando, ovviamente non nel senso della rappresentatività istituzionale, gli strati inferiori della società, in particolare le masse operaie, come risulta chiaro dall'elenco delle rivendicazioni che Le Bon attribuisce a esse. Cito: limitazione delle ore di lavoro, esproprio di miniere, ferrovie, fabbriche e terre, uguale ripartizione di tutti i prodotti, eliminazione delle classi superiori a vantaggio delle classi popolari, eccetera,
Tali sono le rivendicazioni delle folle. Le folle esprimono così, fine della citazione ovviamente, le folle esprimono così, seppure in modo confuso e spesso o talvolta anche inconsapevole, una specifica modalità di lotta di classe, come aveva già notato Georges Roudet in La folla nella storia, a proposito delle folle francesi del 48, dicevo una lotta di classe che si manifesta non solo nel contenuto delle richieste, ma anche, forse soprattutto, nella forma con la quale esse venivano avanzate. Una forma diretta, priva di mediazioni, violenta, illegale. Il riferimento nelle pagine leboniane alla folla criminale di Siegel è esplicito. Una forma che ricorda, ci dice Le Bon, l'agire delle moltitudini barbariche. Cito: lo stato di folla e il dominio delle folle sono la barbarie o il ritorno alla barbarie. Come osserva Raymond Bodei nel libro Destini personali, se non ricordo, ma vabbè, insomma, Bodei dice che l'agire della folla, nelle pagine dedicate alle Bon, inverte il percorso progressivo della storia, generando un'inquietante tendenza a tornare da dove l'umanità era partita. Terzo punto. Oltre a essere impermeabile alle mediazioni della politica istituzionale, la folla è anche profondamente instabile. La sua unità psichica, se da un lato cancella l'individualismo psicologico dei suoi membri, indirizzandoli tutti verso un medesimo obiettivo, no? È la legge dell'unità mentale delle folle, dall'altro manifesta un carattere transitorio, una provvisorietà che nasce dalla congiuntura all'interno della quale essa si genera. In altri termini, la folla non dura nel tempo, la forma come soggetto unitario. Si scioglie rapidamente nei suoi elementi costitutivi, cioè negli individui, per poi attendere una nuova occasione per riprodursi e ricrearsi. Quarto punto. Nella caratterizzazione della folla, Le Bon individua numerosi aspetti, tra i quali appunto la trasformazione radicale dell'agire individuale, la prevalenza delle motivazioni inconsce su quelle consapevoli, la drastica riduzione delle capacità intellettive di ciascuno, una invincibile sensazione di potenza, questa è una citazione, la suggestionabilità e il contagio che passa attraverso delle forme di ipnotismo. In questo senso si potrebbe dire che l'agire delle folle si manifesta un inconsapevole livello di politicità che rimane però elementare, privo di qualsiasi articolazione, quello che potremmo chiamare una politicità pre-politica, ed è interessante notare come questa definizione, l'uso di questo termine pre-politico, che appunto secondo Le Bon abita l'immediatezza dell'agire delle folle, viene assunto, seppure rovesciando il segno da negativo a positivo, dagli storici marxisti inglesi della historiography from below. Cito da Hobsbawm: "They are pre-political people who have not yet found or only begun to find specific language in which to express their aspiration about the world." Fine della citazione. Poi torneremo su questo punto. Ancora due punti. Ancora un'altra citazione di Le Bon. Dice: tra i caratteri tipici delle folle ve ne sono molti che si osservano anche negli esseri appartenenti ai gradi inferiori dell'evoluzione, come la donna, il selvaggio e il bambino. No? Matilde Cazzola aveva già preso in considerazione questo parallelismo. Ecco, quindi l'analogia del comportamento della folla e quello dei popoli primitivi è ripetuto più volte da Le Bon, il quale mette insieme le figure classiche dell'inferiorità rispetto all'uomo maschio bianco adulto, no? Appunto la donna, il selvaggio e il bambino. Il disprezzo di Le Bon nei confronti degli strati inferiori della società lo conduce quindi ad assimilarli ai popoli selvaggi e alla loro incapacità di progredire nel percorso di civilizzazione. Popoli senza storia, immobilizzati a un presente intrascendibile.
Tale immutabilità produce spesso una comparazione con le forze della natura. Sia nella psicologia delle folle, ma io cito dal successivo Psicologia del socialismo, perché è una citazione molto chiara, dice: le loro violenze, le violenze delle folle, sono comparabili alle nuvole tumultuose che la tempesta solleva sull'oceano, ma senza turbare la serenità delle acque profonde. Le agitazioni della folla riposano anche loro sul loro fondo immutabile che i movimenti della superficie non agitano. Ultimo punto, la questione della conduzione delle folle da parte dei meneur, le guide, i capi, li definisce nella traduzione di Gallino, i trascinatori, forse si potrebbe dire in maniera più adatta, cioè più diciamo vicina al termine francese, no? Il trascinatore, dice Le Bon, è quasi sempre inizialmente un trascinato, ipnotizzato dapprima lui stesso dall'idea di cui poi è divenuto l'apostolo. Quindi più che un abile manipolatore, a me sembra che il meneur sia lui stesso trascinato dalla folla di cui è parte, ne costituisca un elemento interno, no? O per meglio dire, potremmo dire che il meneur è al tempo stesso dentro e fuori dalla folla. Dentro, per quanto sia appena detto, ma fuori perché è in grado di trasformare, grazie a una volontà straordinaria, gli impulsi della folla in una fede, termine che usa Le Bon, dando così una direzione precisa alla sua tremenda energia. Ora, facciamo ovviamente un passo ulteriore e proviamo a vedere se nell'opera dei Salvatore Statis, ma io mi soffermerò soprattutto sugli scritti di Ranajit Gua, il fondatore del gruppo, sono rinvenibili elementi analoghi a quelli che abbiamo rintracciato nel testo di Le Bon. Prima però ricordo che lo stesso Le Bon si era occupato dell'India coloniale, aveva visitato il Rajasthan tra l'83 e l'84, e se ci fosse andato 2 anni prima avrebbe assistito a una importante rivolta, quella dei Bhil, e aveva poi pubblicato un volume di oltre 700 pagine dedicato a, questo è il titolo, Les civilisations de l'Inde. L'ultimo capitolo di questa opera voluminosa è dedicato all'amministrazione inglese della colonia indiana. Ovviamente non mi soffermo, l'ho letto un po' cursoriamente, devo ammettere, però mi sembra di poter individuare appunto in questo ultimo capitolo e nel riferimento al rapporto tra l'amministrazione e il governo e gli amministrati e i governati, cioè appunto la popolazione indigena, un primo embrione di un'idea di folla come soggetto passivo che può essere governata soltanto attraverso i suoi stessi pregiudizi e le sue stesse superstizioni. Da questo punto di vista, in queste pagine di Le Bon è evidente la presenza di quel classico dualismo o manicheismo coloniale, per dirla con Fanon, che divide con un gap incolmabile il carattere dinamico e progressivo dell'Occidente in cammino verso il futuro e un Oriente, in questo caso appunto l'India, immobile con gli occhi fissi sul passato. È interessante che questi due mondi incomparabili in realtà possono essere unificati soltanto laddove l'industria e il mercato si facciano spazio appunto anche all'interno appunto del mondo coloniale. È il mercato globale del lavoro e la sua divisione internazionale che permetterà, secondo Fanon, ai popoli orientali di diventare i regolatori del salario, a scapito quindi degli operai europei. Vengo allora velocemente al confronto con l'analisi che Gua conduce nel suo testo, forse non il più noto, ma nel suo testo seminale,
che è Elementary Aspects of Peasant Insurgencies in Colonial India, 1983, e in un saggio coevo, La prosa della controinsurrezione. Allora, un primo elemento comune è quello della paura. Come Guo mostra attraverso l'analisi dei discorsi primari, cioè degli scritti prodotti dagli colonizzatori, dagli inglesi durante le ribellioni subalterne, appunto, i colonialisti inglesi manifestano ripetutamente il terrore per la sfrenatezza e la crudeltà di queste ribellioni, richiedendo, in questo caso, modalità di repressione ancora più violente e crudeli. Il tratto criminale dell'agire è dunque comune alla folla leboniana quanto ai contadini e ai gruppi tribali indiani in sommossa. Un altro elemento rintracciabile sia in Le Bon sia negli storiografi coloniali inglesi studiati da Guo è il carattere instabile e transitorio dell'agire, appunto, in un caso delle folle, nel secondo caso dei subalterni. Chakrabarty parla di evanescenza della mobilitazione subalterna. A fianco di questa instabilità persiste una dimensione di immediatezza e di policentricità dell'agire appunto insurrezionale, che dipende dall'assenza di una razionalizzazione del processo decisionale. Ancora qui appunto mi sembra di trovare delle analogie. È interessante che Guo e anche successivamente Chakrabarty parlino di rumors, di voci incontrollate che orientano il movimento e l'azione collettiva appunto di questi gruppi subalterni secondo un principio impersonale. Si diceva, si andava, che corrisponde evidentemente all'assenza di un centro decisionale o di una volontà esplicita. Le due ultime analogie che vorrei segnalare riguardano la naturalizzazione e l'infantilizzazione del comportamento, tanto delle folle europee, come abbiamo visto, quanto dei rivoltosi indiani. Guo ricorda che la storiografia coloniale ha fatto spesso uso di metafore, cito, dalla prosa della controinsurrezione, che assimilano le rivolte contadine a fenomeni naturali. Esse scoppiano come temporali, no? Le nuvole tempestose di Le Bon, si sollevano come la terra squassata dal terremoto, si propagano come incendi, si diffondono come epidemie. Fine della citazione. Per quanto poi riguarda l'infantilizzazione, Guo cita uno scritto dello storico scozzese William Wilson Hunter, il quale negli Annals of Rural Bengala del 1868, quindi un discorso secondario, no? Non in presa diretta, definisce Hunter la rivolta dei Santal nel 1855 come un momento nel percorso di graduale presa di coscienza dei ribelli dell'inevitabile processo di civilizzazione al quale essi sarebbero andati incontro, e usa il termine per definire questi ribelli proprio di Children of the Forest, che prima o poi in qualche modo avrebbero compreso che il loro destino non poteva che essere quello di trasformarsi in lavoratori più o meno salariati. Allora, vengo alle conclusioni. Che senso ha allora leggere in parallelo la psicologia delle folle di Le Bon con l'analisi condotta da Ranjit Guo sulla storiografia coloniale delle insorgenze subalterne? Ecco, un anatopismo controllato come quello che ho cercato di mettere in campo produce secondo me due importanti conseguenze metodologiche. La prima è, andrò molto veloce perché è già stata in qualche modo colta sia dall'intervento di Matilde Cazzola sia da quello di Gianni Ruocco, è che appunto la storia del pensiero europeo politico moderno dell'Europa non è mai soltanto europea, nel senso che appunto la relazione tra l'Europa e il resto del mondo, in particolare le sue colonie e i popoli colonizzati, costituiscono una presenza costante nella produzione dei concetti con i quali vengono analizzate e rimodellate la società e la politica del continente. La storia del colonialismo è storia dell'Europa e lo è non soltanto materialmente, no, come osservava Fanon, già ricordato da Gianni Ruocco, ma anche dal punto di vista della produzione teorica, dal momento che il pensiero
della politica moderna si forgia in un costante confronto, a volte implicito, a volte assolutamente esplicito, tra il dentro e il fuori, o meglio, tra il centro e i suoi margini, che poi margini in realtà non sono, visto che da essi dipendeva il benessere economico del continente europeo. Il secondo elemento, e vado a finire, riguarda l'operazione decostruttiva che Subaltern Studies compiono sulla storiografia coloniale e anche su quella nazionalista indiana, come dicevo, cioè il tentativo di de-oggettivizzare l'analisi dell'agire subalterno e cercare di far parlare i subalterni stessi, conferendo loro una seppur parziale autonomia. Non mi posso soffermare sul metodo esegetico di Guo e sui problemi che esso pone, che sono stati ben individuati tra gli altri da Spivak nel suo famoso saggio Can the Subaltern Speak. Quello che mi limiterò a dire è che i membri del collettivo operano dei rovesciamenti semantici dei caratteri attribuiti alle insurrezioni popolari. Solo per fare un esempio, dove Le Bon e persino Hobsbawm vedono un agire prepolitico in quanto immediato e irrazionale, Guo invece ritiene che sia presente un'espressione piena della politicità delle masse subalterne, non una forma di arretratezza, ma una modalità di azione specifica adeguata alle circostanze storiche. Per questa ragione, qualsiasi tentativo di riportare la mobilitazione subalterna a una dimensione meramente reattiva o addirittura naturalistica risulta incapace di cogliere quegli aspetti elementari delle insorgenze che segnalano, nel caso indiano specificamente, come i subalterni fossero in realtà consapevoli delle trasformazioni capitalistiche in atto nel loro paese e dei rischi che esse rappresentavano. E tuttavia tale consapevolezza non è mai l'esito di una riflessione, per così dire, individuale. Se Le Bon, nella sua indagine della psicologia delle folle, presuppone che l'individualità sia originaria rispetto alla collettività, assumendo dunque la tradizione, pienamente la tradizione dell'individualismo proprietario moderno, e mostrando i rischi che essa corre nel suo tempo, di contro Guo rifiuta proprio questo individualismo metodologico. In Elementary Aspects non ci sono degli individui che si collettivizzano nelle masse insorgenti, ma c'è piuttosto una molteplicità subalterna che non origina dall'unione di individui, ma è per così dire essa stessa originaria, dotata di una sua specifica agency. Chakrabarty osserva che l'individualizzazione della folla viene sempre a posteriori ed è un'operazione artificiale, questa di scioglierla in individui, essenzialmente dettata dal diritto penale. La logica del diritto penale europeo non può che essere individuale, perché solo all'individuo, o meglio alla persona, è attribuibile una volontà e un'intenzione. In termini generali, allora, si tratta di riconoscere nell'anatopismo, così come nell'anacronismo, degli strumenti utili a mettere in movimento e a pluralizzare la storia del pensiero politico e a evitare il rischio che essa corre di uniformarsi a una visione troppo omogenea nel tempo come nello spazio dei suoi percorsi teorici. In questa direzione il lavoro della storiografia subalterna può servire appunto a mettere in movimento concetti politici e sociali spesso assunti come consolidati, ma che oggi si trovano ad affrontare sfide per molti versi inedite. Grazie dell'attenzione. Grazie Stefano per questo esperimento anatopistico che da questo momento entra nel nostro vocabolario. Troppo buoni. Se ci sono energie residue nei partecipanti a questo lungo seminario, stimolerei domande di interventi. Lo prendo per un sì? Sono tutti validi. Beh, certo, vogliamo andare tutti a Bali. Vorresti stare lì Esattamente. nello Come si fa ad sfondo? andare a Bali insieme a Stefano? Vorremmo sapere. Quindi nessun intervento. Ho pensato di darmi uno sfondo esotico. Hai fatto bene. Contestualizzare anche il mio intervento. Vabbè, io farei una domanda che rivolgo in particolare a Gianni, ma che penso possa essere estesa anche a Stefano. La rivolgo a Gianni perché so che
negli ultimi mesi, se non anni, lui si è posto il problema di come tutto questo deve cambiare il nostro modo di fare didattica. E ha fatto un tentativo di ripensare in questa chiave il frutto dei suoi studi. Mi piacerebbe che ci facesse un minimissimo bilancio dell'esperimento e come secondo lui dovremmo sviluppare ulteriormente una eventuale revisione del canone cosiddetto. E questo può valere anche come spunto per Stefano. Domanda complicata, nel senso che... Sto qui per questo. No, nel senso che quello che no, io chiamo il manuale anche per comodità, nasce ovviamente, ci sarebbe bisogno di una struttura più ampia, quindi è il frutto di lezioni. Io ho dato questo corpo iniziale, soprattutto in epoca moderna, con qualche riferimento all'Ottocento, di una narrazione in realtà costruita in 10-15 anni di corso. Adesso non ricordo nemmeno quando ho iniziato quel corso, che poi ho inventato io con quel nome lì, no? Cioè di una storia... Sì, si chiama pensiero politico della colonizzazione e decolonizzazione, quindi è l'idea proprio di ricostruire il pensiero politico europeo alla luce di questa matrice coloniale, quindi si è arricchita nel tempo. Il manuale è costruito, per chi non l'ha visto, con una grande introduzione storica iniziale, che appunto ho fatto io, con una parte che avrebbe dovuto essere un po' più ampia da parte di un collega sociologo che si occupa di questi temi, Giuseppe Ricotta, dedicata all'Ottocento e all'origine del concetto di società, e quindi società in relazione al concetto di civiltà, e poi con una serie di contributi da parte di diversi studiosi, tra cui appunto e di diverse oltretutto afferenze disciplinari, tra cui appunto c'è Stefano, ma poi ci sono Michel Mellino, c'è Gaia Giuliani, c'è Paola Persano, che è sempre ovviamente del nostro settore, ci sono anche scienziati sociali, fino alla cosa più sperimentale che abbiamo, che è l'intervento di Vincenza Pellegrino, che è appunto una scienziata sociale, una sociologa che applica alla ricerca sociale i criteri decoloniali e che quindi ha descritto tutto un lavoro fatto con i migranti, proprio perché si tratta di uno spostamento, a mio avviso, a nostro avviso, sia di contenuti, ma sia anche di piani, diciamo, di riflessione, e quindi di strumenti diversi, pur partendo dalle specificità disciplinari che sono necessarie, secondo me, più che per delimitare i confini tra le discipline, per definire dei centri, cioè dei punti soprattutto metodologici di approccio che continuano a rimanere, almeno al momento, abbastanza differenti, compreso tra uno storico del pensiero o un filosofo politico. Ecco, quindi questo è un po' il primo tentativo. La parte didattica per me è fondamentale, perché poi in realtà io la costruisco molto durante il corso, la costruisco insieme, in qualche modo, insieme ai ragazzi e alle ragazze, e va molto sul tema della critica delle essenzializzazioni, quindi sulla dimensione del far emergere il carattere violento e di dominio che c'è dentro determinate forme di essenzializzazione e di costruzione di identità che noi tendiamo a naturalizzare. Quindi va molto in questa direzione. Sicuramente è una cosa che poi, insomma, anche lì ci sono anche, diciamo, come si può dire, le specificità e le passioni individuali. A me piace molto più in realtà stare sui testi, però sicuramente nel tempo ho scoperto di quanto è fondamentale, per esempio mi è piaciuta molto la prima relazione di oggi da questo punto di vista, di quanto diciamo, i processi di formazione appunto delle idee, dei dibattiti, anche le teorie strutturate eccetera, vadano lette appunto nella chiave, che poi è la chiave della storia del pensiero politico, ma che è la chiave anche della storia politica, dentro i processi materiali di costruzione storica, mentre tendiamo, insomma, la storia del pensiero politico da questo punto di vista invece lo fa meno magari di altre discipline, tendiamo un po' ad astrarre, a leggerle un po' in sé rispetto ad una sorta di coerenza interna. Quindi da questo punto di vista nel tempo, per esempio anche il corso di storia del pensiero politico, la triennale, cerco di mettere tutta una serie di elementi cui oggi accennavo, di metterli dentro i testi, riferimenti a Locke, appunto, anche quando tratto di Locke, riferimenti al testo di Carol Pateman, cioè l'idea di cominciare diciamo, ad aprire questo approccio disciplinare e renderlo estremamente disponibile nei confronti dei contributi, delle letture che noi possiamo fare attraversando altri campi disciplinari. Non saprei bene la direzione, ma io ho la percezione che noi dovremmo davvero cambiare molto il nostro modo tradizionale e come lo abbiamo ripartito da un punto di vista disciplinare. E quindi l'analisi, diciamo così, chiamiamoli di processi materiali, per esempio ho citato prima il libro di Aurélien Michel,
è un libro che poi lavora in qualche modo sia sulle parole sia sulle definizioni, ma è un lavoro di storica, quindi sì, perché lavora moltissimo sulla costruzione della società delle piantagioni e come la società delle piantagioni ti spieghi come si sviluppano i processi di razzializzazione sociale che servono appunto, soprattutto in un contesto come quello, a tenere, diciamo, separata la popolazione, no? Immaginiamo per esempio tutte le tavole prodotte, quelle che sono abbastanza note, insomma, le tavole prodotte in area messicana rispetto al mescolamento, cosiddetto mescolamento delle razze, che in realtà è un riferimento appunto alla necessità, alle esigenze di una segregazione sociale che a mio avviso spiega abbastanza ancora la società statunitense in questo momento, perché se mettiamo la questione della razza da un punto di vista, diciamo, come si può dire, della percezione, quindi da un punto di vista soggettivo, antropologico, il problema del razzismo non lo capiamo, lo capiamo invece se andiamo a vedere perché le società sono strutturate attraverso delle differenziazioni razziali estremamente mobili, perché poi in realtà che appunto tutta la riflessione che è stata fatta negli ultimi anni sulla whiteness va un po' in questa direzione. Si dice sempre che i primi ad essere razzizzati in Europa sono stati gli irlandesi, quindi una popolazione appunto di pelle bianca, quindi tutto il tema della pelle c'entra poco. Questo si capisce solo attraverso appunto i processi storici concreti, il contesto in cui gli autori hanno riflettuto, hanno lavorato, e da questo punto di vista questo consente, e concludo, di percepire anche meglio la continuità del passato nel presente, cioè quello appunto che Quijano definisce la colonialità del presente, ma non è solo lui che ragiona su questo, cioè come il nostro presente, e in questo senso il concetto di postcolonialismo va nella dimensione non di un superamento del colonialismo, ma nell'idea dell'acquisizione di questo patrimonio e della sua continuità nel presente, di come il nostro presente sia strutturato in forma fortemente coloniale e di come la storia del colonialismo, che poi è stato per certi aspetti emendato, no? A partire dalla seconda guerra mondiale, criticato, emendato eccetera, in realtà appartenga totalmente alla storia europea e alla storia, diciamo, dello Stato-nazione, per dire, no? Per la storia del nazionalismo europeo. Quindi siamo completamente dentro quella storia, anche da un punto di vista di immaginari. I nostri immaginari continuano a essere immaginari di estrazione coloniale e rispetto a tutto questo noi dobbiamo, secondo me, fare uno sforzo di uscire insomma, da questa tendenza a rimanere, ma insomma ci sono tantissimi studi ovviamente che vanno in questa direzione ormai, e anche con la storia del pensiero politico dovremmo cercare di uscire dalla nostra tendenza a leggere appunto i processi in una forma internalista, cioè con l'idea che siano stati autoprodotti in modo isolato, appunto, in modo separato dal mondo, perché quella separazione è una separazione storicamente colpevole, diciamo, una separazione sulla quale è stata costruita appunto la forma coloniale del mondo. Grazie Gianni, non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa prima di dare la parola a Luca Cobbe. Volevo dire che io ho fatto una cosa ancora più estrema e azzardata, ovviamente, cioè ho scritto un breve testo per un sito di didattica della storia nelle scuole di secondo grado, il sito si chiama Clio 92, dicendo che si dovrebbe inserire l'approccio postcoloniale anche nei programmi di storia appunto delle secondarie. Ovviamente è in parte una provocazione a partire dal famoso incipit delle indicazioni ministeriali secondo cui solo l'Occidente conosce la storia. Io ho preso sul serio questa affermazione e ho cercato di, come dire, mostrare che cosa significasse in senso più, cioè se si va a scavare appunto dentro questa tesi. No, niente, basta, solo questo. Allora Luca Cobbe, che è stato risvegliato dall'appello postcoloniale. Esatto. No, ringrazio tutte e tutti, in particolare adesso Gianni e Stefano per le loro relazioni, ma non voglio farla troppo lunga perché immagino che soprattutto anche chi è in presenza sia abbastanza, come dire, provato dal dibattito intenso, però volevo un attimino, provare a stuzzicare Gianni su una cosa sulla quale ogni tanto ci troviamo a discutere spesso, cioè io non sono così d'accordo come lui sulla linea di continuità fra postcoloniale e decoloniale, però anche Stefano. Allora,
pensavo soprattutto riferito al dispositivo critico che si muove dentro, diciamo, questo contesto, che è un dispositivo critico che banalmente oscilla, cioè sta dentro, diciamo, da una parte ha un problema di carattere epistemico, Gianni lo ha mostrato molto bene, dall'altro invece ha un problema di carattere storico, cioè potremmo dire una critica epistemologica e una critica come storicizzazione. Diciamo, questi due elementi che si muovono dentro la galassia, ecco, l'unica galassia, o quella che spesso viene presentata come un'unica galassia, a mio giudizio però stabiliscono delle tensioni perché, a mio giudizio, all'interno di, diciamo, non la galassia, chiamiamola, diciamo, del sistema solare decoloniale, l'elemento epistemico tende, a mio giudizio, a mangiarsi l'elemento appunto della critica come storicizzazione, ovvero a partire da una differenza originaria, come se, voglio dire, il vizio originario di Bacone, che, voglio dire, appunto nel suo Nuovo Organum c'era quella copertina che alludeva esattamente, come dire, alla differenza, appunto, a questo nuovo mondo da conquistare con la razionalità occidentale. A partire da quel momento, come dire, c'è stata una sorta di caduta e tutto è irrecuperabile dal punto di vista epistemologico, cosa che invece, a mio giudizio, dal punto di vista della critica come storicizzazione, stamattina Matilde lo ha messo, secondo me, in maniera molto in luce, è possibile presentare, come dire, non tanto delle linee nette, ma delle tensioni, e anche delle tensioni interne, come dire, a spazi che vengono spesso considerati separati non solo da un discorso apologetico, voglio dire, o implicitamente coloniale, ma spesso anche da chi vuole criticare quel discorso coloniale. Scusate un po' la confusione, però era un po' per mettere in luce il fatto che esistono due dinamiche interne al dispositivo critico che, a mio giudizio, però bisogna, come dire, stare attenti a maneggiare in maniera appropriata. E grazie ancora. Gianni. No, da rispondere. No, da rispondere su questo, insomma. Il riferimento al fatto delle differenze, insomma, che insomma, di cui abbiamo discusso anche con Luca, anche rispetto appunto a un certo posizionamento del pensiero decoloniale. Il tentativo, insomma, il mio tentativo, insomma, ma non soltanto mio, ovviamente faccio riferimento a tanto che è stato scritto negli ultimi tempi, non è tanto, diciamo, come si può dire, di sradicare il posizionamento del pensiero decoloniale o del pensiero postcoloniale, anche se il pensiero postcoloniale per certi aspetti non so come dire, cioè, ha avuto un certo tipo di radicamento, che è stato un radicamento anche accademico, e quello decoloniale ha avuto un radicamento politico, un radicamento storico, un radicamento anche molto, molto definito, da un punto di vista, per esempio, anche di un pensiero non esclusivamente, ovviamente, ma radicato appunto nel contesto latinoamericano, radicato nel contesto del problema della conquista originaria. Per me, dal mio punto di vista, ma qualcuno potrebbe dire che il mio punto di vista è un punto di vista appunto a sua volta eurocentrico, esiste la possibilità di individuare un campo che non è un campo semplicemente però di critica epistemica, ma è un campo di critica politica attraverso la critica epistemica, che ritengo, diciamo, in un certo senso tiene insieme da questo punto di vista sia il postcoloniale e il decoloniale, attraverso appunto l'espressione postcoloniale che io mi sento più affine, e che riconosco sinceramente, uscendo fuori dalla polarizzazione che si è creata e che io capisco, devo dire, sinceramente poco, appunto, perché è diventata quasi una contrapposizione. Non è questo il punto, cioè per me il punto, sono piuttosto convinto, finché non vedo, come si può dire, dei contenuti contrapposti, delle visioni del mondo contrapposte, delle visioni epistemiche contrapposte, continuo a vedere in realtà un orizzonte unico. Non credo che diciamo, la critica decoloniale abbia avuto un'attenzione alla questione epistemica maggiore della critica postcoloniale. Vedo che il gruppo di lavoro che si è costruito tra gli anni 90 e gli anni 2000 in Latino America aveva un posizionamento di tipo storico molto importante, di tipo storico-politico molto importante, però in questo
va bene così dal mio punto di vista, nel senso che nessuno qui, io non voglio creare una, come si può dire, una super critica, ecco, una critica, cioè tutte queste forme critiche sono forme posizionate da un punto di vista storico, è importante che lo siano, ecco. Però da questo punto di vista appunto c'è la possibilità di un riconoscimento che vada al di là del rischio, e di questo ne abbiamo parlato con Luca, di una dimensione, chiamiamolo identitario, di quello che potremmo definire addirittura un campismo, che io ho sentito, ma forse perché faccio parte, diciamo, di questa parte del mondo, ho sentito molto forte e sento molto forte nel pensiero decoloniale, diciamo, latinoamericano, come se lì ci fosse anche una rivendicazione, ecco. La mia prospettiva politica, epistemica, insomma, è molto di andare oltre questa dimensione qui, e quindi di qui, insomma, poi ci siamo ritrovati anche con Luca a ragionare su questa questione, anche se anche lì poi, diciamo, ci sono dei limiti nel, come si può dire, nel criticare totalmente da un punto di vista storico, politico, anche, diciamo, le forme di campismo, nel momento in cui queste riescono a produrre, diciamo, processi di liberazione.